Benvenuti a tutti, inizia questa lunga diretta che ci porterà alla Sartiglia del Gremio dei Falegnami del 2019, impostazione Tore Cuveddu e Cristiana Manconi. Buongiorno Cristiana. Buongiorno a tutti, buongiorno Tore. Allora, iniziamo questa diretta con un po' di anticipo anche per consentire attraverso i maxi schermi alle tante persone che stanno arrivando in questo momento a Oristano di avere le informazioni necessarie per poter accedere poi al percorso. Vi ricordiamo che adesso ci sono delle nuove misure di sicurezza, insomma il conteggio del pubblico viene realizzato attraverso un sistema di lettore ottico, in ciascun percorso ci sono 2 settori, 11 accessi, 5 alla stella e 6 alle pariglie. Insomma la capienza totale di tutti i percorsi, quindi stelle e pariglie, di circa 23.000 spettatori. Vi informiamo anche che le pariglie sono esaurite già da ora, invece forse resta qualche posto ancora nella via Duomo, sulla tribuna A e sulla tribuna B, per cui i biglietti possono essere acquistati ancora alla info point della Sartiglia in via Eleonora. Vi ricordiamo anche che c'è un grande piano di sicurezza con oltre 200 persone che lavorano su tutti i percorsi. Invece per quanto riguarda i controlli sui cavalieri e tutto quello che ci riguarda la sicurezza dei cavalli, come sappiamo è stato rafforzato molto anche da questo punto di vista il servizio d'ordine e sicurezza al fine di garantire nel miglior modo possibile lo svolgimento dell'evento. C'è una raccomandazione che facciamo sin da ora al pubblico e che ripeteremo diverse volte anche durante la diretta. L'accesso al percorso viene fatto con un tagliando che viene codificato attraverso un QR code, e questo tagliando deve essere conservato anche all'uscita, e quindi se si vuole uscire dal percorso per poi rientrare bisogna essere dotati del tagliando. Insomma è una giornata tutto sommato bella, si è un po' fermato il vento che ci ha disturbato forse un po' domenica, che forse ha disturbato anche i cavalieri, Cristiana. Sì, domenica sicuramente c'era un bellissimo sole, ma c'era anche un vento abbastanza consistente che si percepiva abbondantemente sul percorso e forse effettivamente ha disturbato anche un pochettino per la stella. Ricordiamo che domenica sono state colte 11 stelle per 81 discese, un po' meno forse rispetto alla media degli ultimi anni, ma ci auguriamo che con oggi si possa risollevare abbondantemente la media, e quindi speriamo che sia un martedì di carnevale ricco di stelle colte. Beh, possiamo dire una cosa, poi Luigi Mari questa cosa la sottolineerà di nuovo quando arriverà da noi in postazione, Luigi Cozzoli, che Claudio Tuveri ha fatto proprio una Sartiglia meravigliosa e in particolare ha fatto una remata meravigliosa. Lo salutiamo, lui sarà di nuovo in pista oggi, sicuramente si starà già avviando verso nella casa Pruneddu, dove tra circa 40 minuti si svolgerà la vestizione del suo componente di quest'anno, che è Davide Musu. Sì, domenica una bellissima Sartiglia, tutto è andato bene, per fortuna anche la caduta che c'è stata nelle pariglie non ci ha allontanato Antonio dalla Sartiglia di martedì, che dovrebbe essere oggi in pista, quindi per fortuna alla fine è andato tutto veramente bene nel migliore dei modi. La commissione veterinaria ha assolutamente fatto i controlli dovuti sui cavalli che hanno corso domenica. Ci sono stati alcuni aggiornamenti sui cavalli che correranno oggi, ma niente assolutamente di grave, tutto veramente andato bene come doveva andare, nel migliore dei modi. Quindi oggi ci aspettiamo un'altra bellissima Sartiglia con Davide Muso, come dicevi tu, che sarà il capocorsa di questa Sartiglia del Gremio dei Falegnami. Massima emozione sicuramente per lui, che oggi correrà una Sartiglia veramente diversa, insomma una Sartiglia. Una volta ho sentito un'intervista che diceva quando fai il capocorsa partecipi a una Sartiglia in cui non vedi su componitori. Effettivamente sarà una Sartiglia sicuramente diversa e emozionante. Nel suo sogno ovviamente c'è quello di prendere la Sartiglia, la stella da capocorsa, e quindi ce lo auguriamo tutti. Poi vi ricordiamo che ci sono un sacco di eventi collaterali, un sacco di cose da vedere in città, i musei aperti, l'antiquarium, anche il centro di documentazione della Sartiglia qua nella via Eleonora, e soprattutto
soprattutto c'è il villaggio Sartiglia. A tal proposito salutiamo tutti gli stendisti, in particolare Riccardo e Chico, che stanno coordinando tutta l'attività del villaggio, dove si può mangiare, bere, rifocillarsi, stare insieme e passare una bella giornata in compagnia. E lì c'è il nostro maxi schermo, ce n'è uno in piazza Eleonora, ce n'è uno nella piazza Cova, appunto, dove c'è il villaggio Sartiglia, e ce n'è uno anche in piazza Roma, così anche chi non arriva fino al percorso, insomma, può godere al meglio dello spettacolo. Vi ricordiamo anche che ci sono diverse dirette. Allora, adesso siamo in diretta streaming sui canali ufficiali della Sartiglia, sia Facebook sia su YouTube, grazie alla produzione di Eia TV. Poi siamo anche su Eia TV e chiaramente abbiamo una serie di media partner che vi elenco molto rapidamente: la Nuova Sardegna, UTG, Sardegna Post, la TV dei Comuni, Sardegna 2024, Castello Online, che sono collegati e oggi rimbalzano il nostro segnale. Poi sul digitale terrestre, da partire da mezzogiorno, potrete seguire la diretta su Sardegna 1, e sin da ora è in diretta in lingua sarda con la conduzione di Ottavio Niedu, Maria Barca e Alessandro Martometti sul canale 172 del digitale terrestre, Eia TV Sardegna 2, la diretta in sardo. E poi c'è anche la diretta in inglese con Bettina Brovelli e Davide Camba, che è in onda invece sempre sul canale della Fondazione su YouTube. Insomma, Cristian, un ricco mondo di comunicazione che costella questa Sardiglia. Sì, una Sardiglia che assolutamente diventa sempre più tecnologica, sempre più moderna. Grazie a questi canali la visibilità di questa manifestazione negli anni è cresciuta veramente in maniera esponenziale. Un sistema di comunicazione che ha permesso di far conoscere la Sardiglia in tutto il mondo, e permette anche a chi non è oggi a Oristano di vedere, di partecipare alle emozioni di questa bellissima manifestazione. Possiamo invitare tutta la gente che si trova in città Oristano a venire sul percorso, incominciare a prendere posto. La via Duomo si sta incominciando a riempire, però insomma invitiamo veramente tutti a venire ad assistere a questa corsa alla stella. Intanto questa bella diretta che sta iniziando e che ci porta poi all'attesa della vestizione, salutiamo chi ci sta già guardando da Torino, da Catania e da tante parti d'Italia e del mondo, grazie appunto ai nostri social media che sono curati da Consorzio Camus. Arriviamo veramente dappertutto. Approfitto anche di questo breve spazio introduttivo per augurare un grande in bocca al lupo intanto ai cavalieri e ai suoi componitori, ma anche a tutte le persone che lavorano intorno alla Sartiglia, che sono veramente tantissime e che hanno veramente faticato tanto per arrivare a queste 2 giornate molto intense. Anzi, facciamo 3, perché ieri la Sartiglietta è stata molto bella, piena di gente, di tanti bambini, insomma una festa grandissima che fa diventare Oristano veramente centro della Sardegna per queste giornate. È veramente la festa della città di Oristano. Credo che forse metà della popolazione oristanese sia veramente parte attiva dell'organizzazione di questa manifestazione. Non solo le persone che sono visibili, ma tutte le persone che stanno dietro le quinte e che collaborano, a partire dalle scuderie, a partire dalle bardature, realizzazione di costumi. C'è veramente una marea di persone che aiutano e con il loro piccolo contributo fanno in modo che questa manifestazione sia veramente perfetta in tutti i particolari. Diamo un'ultimissima informazione, ringraziamo intanto anche tanti sponsor, CRA in primis che è main sponsor, ma poi anche Unipolsai, Vestis Frarù, il Banco di Sardegna che quest'anno ha dedicato una carta prepagata che potete trovare oltretutto al villaggio, potete avere delle informazioni al villaggio Sartiglia, tutti i main sponsor, IVI e tanti altri che hanno partecipato e che hanno dato una mano incredibile affinché questo evento si svolgesse, perché insomma lo diciamo, l'evento è sostenuto intanto dal Comune di Oristano, dalla Regione Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna, però l'apporto delle aziende private, di chi fa quello che si chiama corporate responsibility, cioè investe sul territorio, restituisce al territorio, è fondamentale affinché manifestazioni così impegnative si possano svolgere. In questo penso che la Fondazione Sartiglia Onlus abbia fatto un lavoro veramente incredibile. Salutiamo Francesco Obino, il direttore, e Nadia Usai, la responsabile
dell'attività promozionale della Sartiglia, che si sono impegnati veramente in maniera encomiabile. Tore, parlando di carta prepagata, mi è venuto in mente che il disegno che si trova nella carta prepagata, nonché in questi bellissimi copi Transenna, che sono un po' la novità anche di quest'anno sul percorso, sono stati realizzati da una ragazza non sarda, non di Oristano, ma una ragazza russa, grande appassionata di Sardegna, appassionata di Sartiglia, di Oristano, che era veramente un'artista eccezionale. Dipingeva, si era innamorata della Sartiglia, aveva realizzato anche una riproduzione di suoi componitore in una statuetta molto bella, che purtroppo è scomparsa prematuramente, quindi credo che sia doveroso, sì. sia doveroso veramente ricordarla. Allora, ci diamo di nuovo la linea alla regia, ci fermiamo per un po' di pubblicità in attesa che ci arrivino le immagini da Casa Pruneddu. Grazie mille, linea Nicola Di Mili, regia. Ciao a tutti. Centro commerciale Porta Nuova. La forza della tradizione. Il centro commerciale Porta Nuova vi augura buona Sartiglia. Il filo che ci unisce è la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Sotto una buona stella, bevi Remada. Cooperativa Sacro Cuore. Dal 1979, leader nel settore della movimentazione e trasporto merci. Un servizio affidabile e su misura, grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi. Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore. Trasporti e servizi con autogru dal 1979. Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni. Per la vostra sicurezza antincendio, scegli il meglio. Gruppo Servizi Associati SPA è leader nazionale nei servizi di vigilanza antincendio. In Sardegna sono molti quelli che già si affidano a noi. Anche il Cagliari Calcio ha scelto GSA. GSA, sicurezza, competenza e qualità. Con Sardex Visu, ogni volta che fai shopping, guadagni una ricarica in Sardex da spendere in nuovi acquisti.
Ci guadagni tu, ci guadagna la tua comunità. Sardex Bisu. Richiedila nelle attività aderenti a Sardex Bisu. La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo-sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano. www.coopterm.it. Le migliori specialità di mare nel cuore della città, a Eden, a Oristano, in piazza Roma. Ma tu lo sapevi che in caso di sinistro stradale sei libero di scegliere dove riparare la tua auto? Davvero? Ma la mia assicurazione... Sì, certo. Ti ha consigliato il centro convenzionato facendoti credere che altrimenti potresti incorrere in problemi. Ma non è così. Affidati all'autocarrozzeria dei fratelli Contu. Auto sostitutiva, nessun anticipo e nessun pensiero. Autocarrozzeria dei fratelli Contu. Via Bruxelles Oristano. Mani esperte per la tua auto. A volte la vita ti mette davanti le difficoltà e devi fare per forza una scelta. Puoi lasciare perdere e arrenderti, oppure stringere i denti e impegnarti per raggiungere il risultato. Io mi sento sardo perché sono tenace, come chi in Sardegna lavora la terra ogni giorno per offrire i prodotti. Io sono sardo. E quando li assaggi scopri che l'obiettivo è pienamente raggiunto. Io sono sardo. Dal 1976 i migliori produttori ortofrutticoli per il Made in Sardegna.
The Endless Challenge. 2 hearts, 2 souls, 2 minds. The elegance of a dance. The power of a jump. The magic of equestrian sports, lifestyle and events 24/7. Horse TV. Capture every moment of all the equestrian sports. Built to connect all the horse people around the world. Ride your passion everywhere with Horse TV. C'era una volta a Empoli un uomo di nome Romeo che aveva 6 figli e un sogno. Aprì così una latteria che chiamò San Montana, come la fattoria da dove prendeva il latte. Venne poi Renzo, il più grande dei figli, che la trasformò prima in piccola gelateria e poi, con l'aiuto dei fratelli Sergio e Loriano, in fabbrica del gelato. Oggi, dopo 70 stagioni, la storia dei gelati all'italiana continua a brillare, disegnando ogni volta un sorriso sul volto di chi li mangia. A new era is ahead. Horse TV, 360 degrees of horse sports. A big revolution for equestrian media. The only equestrian TV channel available all around the world. Horse TV will share the latest updates, the hottest news, the most exclusive interviews, and the biggest events. Built to connect horse lovers the world over. Capture every moment of all the equestrian sports, 360 degrees and 24/7. Ride your passion everywhere with Horse TV. Eccoci qua, arrivati con un bel anticipo, direi che Davide Musu è arrivato e si sta togliendo in questo momento la giacca cristiana, è iniziata la vestizione, insomma un bel anticipo, ci ha colto un po' di sorpresa. Sono arrivate le immagini dalla casa Pruneddu che si trova nella via Solferino. Davide Musu è già sopra Sa Mesitta, nel cortile della casa Pruneddu, dove tra un po' diciamo che inizierà la vestizione. Sì, Torre, decisamente in anticipo rispetto ai tempi, sono le 11:20 e su Pompidori c'è Davide Musu, è già arrivato nella sede della vestizione del Gremio dei Falegnami, effettivamente con qualche minuto di anticipo. È già arrivato quindi e si trova in piedi su Sa Mesitta in attesa che inizi questa vestizione. Vediamo che sopra il tavolo sono stati riposti anche tutti i cesti su cui è stato sono stati portati i pezzi del costume del Gremio dei Falegnami, e quindi tutto è pronto per questa vestizione. Le massaie si trovano a fianco a lui e la massaia Manna Cati Fiori invece si trova davanti al tavolo. Due informazioni sulle
le Masaiedde. Cati Fiori è la cognata di Davide Musu, è una ragazza che diciamo che da quando è nata respira aria di Sartiglia, è figlia del famosissimo cavaliere Melanzana che ha ricoperto più volte il ruolo di capocorsa. Cati si occupa da oltre 20 anni di coordinare la vestizione di Sugon Pomidoro e i due oggi ricopre il ruolo di Massaia Manna dopo aver fatto per tante altre volte la Massaieda. Il primo pezzo del costume, come sempre, che viene indossato da Sugon Pomidori è la camicia. Una camicia ricca di pizzi e di merletti, leggermente diversa da quella del gremio dei contadini. Anche questa viene preparata con tanta attenzione, infatti anche la camicia deve essere ben stirata, ben inamidata per permettere appunto che diciamo, la figura del capocorsa rispetti la massima eleganza e la massima perfezione. E intanto ci sta raggiungendo in postazione anche Luigi Cozzoli. Buongiorno Luigi. Ok. Tu chiaramente stai venendo da Casa Proneddu. Sì, io sto venendo dalla vestizione dove è cominciata credo da pochissimo, perché quando io sono uscito stava proprio arrivando in quel momento, quindi il tempo di arrivare. Sì Luigi, è stata messa la camicia e poi vediamo che adesso viene fatto indossare il calzoncino, appunto sì, in pelle. In pelle che ha come dire, una particolarità rispetto a quello della domenica, perché questo è corto, lascia scoperto il ginocchio, cosa che invece non è nel costume della domenica, perché il pantalone è completo, cioè praticamente il Sugon Pomidoro di martedì indossa due pantaloni, insomma, detto in parole povere, un pantalone suo e un sovrapantalone in pelle del costume. Quindi diciamo che il Pomidori del martedì esce di casa con i suoi pantaloni, e invece il Pomidori della domenica esce con già l'indosso. No, esce già con quelli del costume, perché glielo danno il giorno prima. Esatto, esattamente. Perché sarebbe un po' scandaloso indossarli direttamente di fronte al pubblico. Esatto. Quindi vediamo già una piccola differenza tra quelli che sono i due costumi della domenica, dei capicorsi della domenica e del martedì. Diciamo che nell'insieme il costume è lo stesso, però ci sono dei particolari che permettono anche a tutti di riconoscere nelle fotografie se si tratta di un Pomidori di domenica o di martedì. Certo. È molto semplice, mentre per gli altri invece i costumi sono gli stessi domenica e martedì, quindi bisogna avere altri particolari per poter capire, però si capisce per esempio dalla spada, perché le spade sono diverse, è un fioretto quello della domenica e invece uno spadino quello del martedì, quindi ci sono altri elementi per poter riconoscere dalle fotografie e a posteriori se è una discesa o è una corsa di domenica oppure di martedì. Sì, tutti i cavalieri, quest'anno i cavalieri che corrono alla Sartiglia sono 117, quindi escluse le prime due pariglie del capocorsa di domenica e di martedì, tutti gli altri cavalieri utilizzano stessi costumi e stessi pardature sia la domenica che il martedì. Non è così per le due pariglie di testa, perché abbiamo detto perché chiaramente vogliono portare delle bardature nuove il giorno in cui che per loro è più importante, insomma. Tanto è stato inquadrato anche il signor Naletto, presidente del gremio. Del gremio dei falegnami, che se non ricordo male Luigi è il primo anno, che è la prima volta che fa il presidente. Sì, la prima volta che fa il presidente. Era emozionatissimo. Non siamo riusciti a far rilasciare neanche un'intervista perché ha detto che si emoziona troppo. Anche perché lui non è oristanese, quindi probabilmente la sente anche la responsabilità di una carica che gli è stata conferita pur non essendo oristanese, quindi vuole sicuramente fare bella figura. Beh, sai che nella scelta, no, diciamo anche a favore di chi non conosce la Sartiglia, il gremio sceglie chi sarà il capocorsa e io gli ho detto no, non è il gremio, il presidente del gremio, il presidente, ecco, gli ho detto: presidente, ma com'è che hai scelto Davide Musu? Lui mi ha detto: ma veramente
ha avuto un ruolo fondamentale mia moglie. Hai detto, quindi anche a casa del presidente del gremio comanda la donna. Non anche a casa, soprattutto. Ma perché? Avevate dubbi? No. Sappiamo benissimo che la società sarda è una società matriarcale. No, siamo sposati da troppi anni per non sapere che comanda la donna. Ma no, diciamo la verità che comunque in Sardegna anche il ruolo della donna, anche se magari non ha una carica ufficiale, è comunque fondamentale. Massaia Manna è meravigliosa. Ma le priorisse che comunque fanno un lavoro incredibile dietro le quinte, magari vengono intervistate un po' meno, sì. appaiono un po' meno nei giornali, però sono comunque sempre assolutamente presenti nell'organizzazione della manifestazione. Ma io mi ricordo quando andavamo a chiedere cavalli, non ti dicevano mai né sì né no, ti dicevano sempre di chi stiano in domo, ne parlo in casa. Il che vuol dire che insomma chissà con chi ne doveva parlare. Appunto. Quindi insomma è una cosa sacra. Squilli di tromba. Ricordiamo che i trombettieri e i tamburini di oggi sono una compagine che si è creata diversi anni fa e che accompagnano sempre il suo Poidori e tutta la manifestazione di martedì. Le ragazze, le massaiede che vestono oggi sui Poidori si chiamano Eleonora De Montis e Marta Frau, due ragazze che anche l'anno scorso hanno svolto il ruolo di massaiede. Anche oggi vediamo che le ragazze sono vestite con il costume rosso di Oristano. E poi c'è una compagine anche di altre ragazze che reggono tutte le corbule con tutti i pezzi del costume, insomma quelli che sono i fazzoletti, la maschera, il cilindro, le stelle, insomma c'è tutta una coreografia che è stata creata ad arte in questi anni e che oramai rispetta quasi un canovaccio che si ripete, e ogni anno c'è qualche novità per abbellire, per rendere più visibile, più folcloristica anche e più spettacolare questa bellissima manifestazione che invece anticamente era molto privata, molto insomma, riservata intima, a pochissime persone. E anche molto più semplice, meno così coreografica. Prima una bellissima immagine del giardino dove si sta effettuando questa vestizione, una casa privata, Casa Prunedu, che non si trova molto distante dalla via Duomo dove ci troviamo noi a commentare questa vestizione, perché ricordiamo che la sede del gremio dei falegnami è un locale molto piccolo che tra l'altro si trova veramente a forse 10 metri, 15 metri dalla nostra postazione in via Eleonora, dove non sarebbe possibile effettuare la vestizione, quindi ogni anno... Ma non è stata mai effettuata la vestizione lì? Forse qualche svestizione? No, le svestizioni sì, anche io quando ho fatto su Poidori nel 1964 sono stato svestito qui, nella sede del gremio dei falegnami di San Giuseppe, qui in via Eleonora. Inquadrato I vecchi oristanesi Davide. La chiamano via Littoria. Via Littoria? Sì, perché questa strada è stata aperta durante il fascismo, perché era un viottolo prima, e quindi la chiamano ancora, la ricordano come via Littoria, poi chiaramente caduto il fascismo è stata ribattezzata via Eleonora. Che per intenderci è la via che unisce la via Duomo, dove si svolge la Corsa alla Stella, e la piazza Eleonora, Certo. sede del municipio. E la bretella naturale che dalla piazza Eleonora porta al Duomo. Infatti si vede il Duomo dalla piazza Eleonora grazie proprio a questa via. Inquadrato Davide Musu, prima una faccia molto seria, chissà che cosa tutto gli sta passando per la testa, quante emozioni. Io ho preso il caffè con lui stamattina a casa sua, si stava preparando e devo dire che era molto
non era nervoso per niente, era abbastanza tranquillo, però chiaramente concentrato, si stava preparando a a un qualche cosa che sarà unica nella sua vita, quindi una giornata che ricorderà sempre, quindi è chiaro che si deve preparare anche psicologicamente. Giustamente concentrato, sono tante comunque le responsabilità che gli sono state affidate, non solo quello di rappresentare il gremio, ma anche quella di rappresentare la città di Oristano. Comunque penso che la paura maggiore sia quella di non riuscire a fare, diciamo, una figura degna del ruolo che ricopre. Certo. Quindi, insomma, se poi, come speriamo tutti, riesce a prendere la stella che si prende da Campoidori ha un sapore speciale, chiamiamo così, è una cosa che ricorderai per tutta la vita. Davide comunque è un esperto cavaliere, ha già fatto un corso 18 Sartiglie, insomma, l'ha già presa anche domenica, quindi è sicuramente un no? Sì. Domenica ha preso la stella. Sì. E tutti tifiamo per lui perché possa avere la stella d'oro. Tanto le immagini, approfitto, due cose, prima abbiamo fatto tanti ringraziamenti, tanti ringraziamenti e non abbiamo ringraziato i veterinari che in queste settimane, con le tante visite che sono state effettuate, oltretutto il protocollo che viene applicato dalla Fondazione Sartiglia credo che sia esemplare in tutto il mondo equestre. Li salutiamo perché veramente hanno fatto un lavoro incredibile, sono una delle spine dorsali di questa manifestazione. Sono presenti oltretutto anche oggi sia sui percorsi sia insomma dove ci sono i cavalli, ci sono anche loro a dare il massimo supporto affinché innanzitutto siano tutelati i cavalli che sono insomma protagonisti insieme ai cavalieri di questa manifestazione. Guarda, mi stavo molto preoccupando, ti ho sentito, Tore, zitto fino adesso e mi stavo preoccupando, ho detto, non è che ieri sera ha abbondato con le libagioni, no? No, sono stato bravissimo ieri. Abbiamo visto la Sartiglietta, abbiamo trasmesso la Sartiglietta e con Cristiana abbiamo fatto visita a un po' di posti belli della città. Oh, bene. Beh sì, perché comunque effettivamente magari si ha poco tempo di visitare tutte queste belle mostre che sono aperte in occasione della Sartiglia. Invece chi ha il tempo deve assolutamente fare un giro per la città, girare a piedi e come dire, godere della bellezza di questa nostra città in questi giorni di Sartiglia. Ma io ho approfittato del fatto di dover fare il cicerone alle delegazioni estere che ci hanno fatto visita insieme a Maurizio Casu e abbiamo fatto un bel giro nella città e devo dire che ci sono cose veramente interessanti da vedere anche per noi che siamo abituati, che ne abbiamo visto tante volte per tanti anni. In questo momento invece Luigi stanno mettendo i fiocchi nelle braccia, ricordiamo che i colori caratteristici del gremio dei falegnami sono appunto il rosa e celeste, quindi nelle braccia sono alternate un fiocco rosa e un fiocco celeste. Sì. Al contrario di quello del gremio dei contadini che invece ha solamente i fiocchi rossi. Quindi un'ulteriore diversificazione del costume su Campoidori. E i fiocchi effettivamente sono molto importanti perché la camicia è molto ampia di maniche e quindi darebbero molto fastidio le maniche svolazzanti. E quindi i fiocchi sono molto importanti perché anche, oltre che coreograficamente sono belli, ma a prescindere da quello servono proprio anche dal punto di vista pratico, un'utilità. Certo. Solitamente i fiocchi vengono regalati al Campoidori, Luigi, dopo la svestizione, è uno di quei pezzi del costume che conserva su Campoidori. Che conserva su Campoidori, sì, per ricordo. Che cosa gli vengono dati? I fiocchi? La camelia? Sì. La camelia che se riesci a metterla, a farla seccare, la conservi praticamente per sempre. Devi riuscire però a farla seccare nella maniera giusta. Mi sembra, Luigi, che stanno andando veramente veloci con questa vestizione. Sono le 11:40. Guarda, se tutto va bene io penso che 1:45 abbiano finito. Un'oretta ci vuole.
Casa Prunedu ospita veramente tante persone, i locali sono molto più grandi rispetto a quelli della domenica, quindi tante più persone possono godere di questo momento della Sardegna. Devo dire che anche le urla e i cori sono veramente un bel, come dire, è una bella emozione, fanno sentire quanto è partecipata la vestizione. Sì. Vedete, è una bella coreografia, insomma, anche questa inquadratura sulla lolla di Casa Prunedu è molto bella. Sì, forse la lolla è una i giardini realizzati in questa maniera fanno parte proprio della classica architettura delle case campidanesi, cioè delle tettoie che ospitavano gli animali, il forno a legna, insomma il ricovero della legna, e soprattutto servivano per fare una sorta di camera d'aria per il freddo e per il caldo della casa. La temperatura, diciamo, il sole non batte direttamente sui muri e quindi fa meno caldo rispetto a una casa senza lolla. E ripara invece viceversa. E ripara certo anche dal freddo. È una sorta di quella che si chiama camera calda in gergo medico. Quindi i fiocchi non vengono solamente cuciti sulla camicia, ma poi servono anche per definire meglio tutte le pieghette della camicia. Vengono proprio la camicia viene sistemata dentro, diciamo, in maniera fiocchi, anche maniacale in maniera maniacale. Beh, un po' come dicevamo domenica, tutto deve essere perfetto. Certo. Il compomidori deve tornare alla sede del gremio alla svestizione come se fosse uscito 5 minuti prima. Se no c'è qualcuno che comincia a dire è stato vestito male, non va bene così. Beh, io credo che infatti anche le massaide siano veramente emozionate, non solo i compomidori, ma le mani che tremano delle massaide se sbagliano qualche cosa si sono viste più volte durante la vestizione, mani tremanti. Sono segnate. Sono stati messi anche, come vedete, molto serie infatti, non sono molto... delle decorazioni anche a nastri sopra il posto dove viene vestito il suo compomidoro. È molto bello come una bellissima location, sì, è un cortile molto bello. Ma poi questo cortile, come tanti ce ne sono di strano, dal di fuori non vedi nulla, poi dietro si aprono questi chiostri. E intanto vediamo che anche qui nella via Duomo, dove noi stiamo commentando, perché noi non siamo lì alla vestizione ma siamo già in postazione in via Duomo, stanno arrivando le persone che si stanno avvicinando al percorso, e invitiamo tutte le persone che appunto hanno acquistato i biglietti o in qualche modo vogliono vedere la Sardiglia dopo a prendere già posto, perché la presenza dei barchi chiaramente potrebbe creare qualche rallentamento agli ingressi, quindi giusto in maniera un po' cautelativa prendere posto con anticipo. Oggi forse un po' meno sole, però al momento non c'è vento, quindi una bellissima giornata anche oggi che fa ben sperare. Devo dire che molto probabilmente forse è anche meglio così, perché il sole è cocente e dà un po' fastidio anche all'inizio, poi se si apre è meglio, però si sta ancora molto bene. Ora in questo momento invece le massagliede stanno vestendo con Sugoiettu, forse. Notate i tamburini sono tutti senza maschera, perché la maschera verrà calata sul loro viso esattamente quando anche il suo compomidori verrà ornato il volto del suo compomidori sarà coperto dalla maschera, voglio dire. Un segno di rispetto, insomma. Sì, certo. Bellissimo coietto con le borchie, come dicevamo domenica, in argento, che sono la caratteristica di questo pezzo del costume, non dei lacci di pelle ma delle borchie d'argento che chiudono, diciamo così, la parte che ornano e ornano, certo.
Invece il cinturone viene allacciato sul davanti, non dietro come invece è quello di domenica. Cioè, quello di domenica risulta una fascia di pelle e viene allacciato dietro con dei riscontri sempre di pelle, laccioli di pelle. Questo invece viene chiuso sul davanti con una sborchia. Insomma. Tra l'altro, Luigi, ricordiamo che l'abito di Sucon Pomidori è uno e si adatta a tutte le persone che lo indossano. Sì, ha un sistema proprio di adattamento, tranne taglie molto forti o taglie molto minute, ma che oggi praticamente quasi non ci sono più. Ma oggi effettivamente si adatta a quasi tutti, insomma. Le corporature. Sì, le corporature e le taglie delle persone, che possono variare chiaramente di 2 o 3 taglie. Per me ci vorrebbero 2 o 3 taglie in più, Luigi, purtroppo. Per te? Per te ce ne vorrebbero 2 o 3 di meno, non di più. Quindi sistemato il cinturone, adesso ulteriore sistemazione della camicia con una volta indossato il coietto, e quindi siamo pronti per iniziare a preparare la testa, insomma. Sì. E una volta che il corpo è stato completamente vestito, a questo punto iniziano i fazzoletti. Stanno andando molto spedite. Ecco il primo fazzoletto sotto il mento, il secondo verrà messo sulla fronte e poi verranno cuciti i lembi che rimangono per evitare che vedete, i lembi che rimangono vengono cuciti per evitare che diano fastidio in testa. Dimmi. Quel nodo in testa dà fastidio? No, una volta che è appiattito no. Forse il segreto è trovare come dire, la forza giusta con cui stringerlo. Probabilmente la differenza è legata al fatto se è troppo stretto o troppo largo. E comunque un po' stretto te lo devi sentire per evitare che slabri. Però anche rischiare di farsi venire un mal di testa. Certo. No, mal di testa ti viene il giorno dopo, stai tranquilla che ti viene. È il giorno che non ti deve venire, il giorno dopo già dopo non succede niente se viene mal di testa. Anche perché la maschera comprime. Invece i fazzoletti che vengono utilizzati sono sempre dei fazzoletti, diciamo così, del costume tradizionali. Non ovviamente in setta, perché il setta è è assolutamente scivoloso come materiale, ma sono di cotone. Quindi secondo fazzoletto posizionato nella fronte, che verrà anche questo cucito sull'altro fazzoletto già posizionato, è sempre annodato dietro la nuca. Ecco, una volta messi questi 2 fazzoletti e cuciti tra di loro, praticamente la maschera si adagia su questi fazzoletti e quindi rimane leggermente staccata dalla pelle, per evitare, chiaramente leggermente staccata perché il naso tocca comunque. Sì. Poi dipende anche dall'importanza del naso, insomma. Ricordiamo che la maschera è una maschera in legno e quindi assolutamente pesante e anche come dire, fastidiosa se rimane a contatto con la pelle. Certo, darebbe molto fastidio. E poi deve essere ferma, perché se balla dà fastidio sia alla pelle, ma soprattutto dà fastidio alla visione, perché spostando gli occhi non sono spesso, sono un po' disassati rispetto ai tuoi, i buchi della maschera, per cui devi stare molto attento per poter vedere che la visione sia diciamo ottimale, per evitare che una mancata visione ti possa portare a fare degli errori. Beh, oggi poi le Masaiede fanno anche tante prove. Non sarebbe possibile avere un sincronismo di questo genere senza fare delle prove. E anche il rispettare i tempi giusti certo, per vestire un capocorsa. Certo. E forse anche servono anche per tarare un po' la sistemazione dei fazzoletti e della maschera affinché non dia fastidio.
Anche per i tempi soprattutto. Certo. No, guardi, Molto serio Davide. Sì, non è lasciato sto quasi iniziando niente a sospirare anche io. L'anno scorso parte di questi tamburini è venuto in Croazia all'Alca di Signo, che è una corsa all'anello che diciamo che con noi ha avuto un gemellaggio. E quindi loro sono venuti, devo dire che hanno suscitato proprio molto interesse tra la popolazione, perché sono ritmi a cui non siamo abituati dei tamburi, sono ritmi cadenzati. Il tamburo normalmente ha un ritmo molto più costante, questi ritmi invece che variano, che danno una musicalità, addirittura suonano il ballo sardo al ritmo di tamburo, hanno suscitato veramente grande interesse. Arrivano direttamente allo stomaco. Sì, applauso a scena aperta, Signo. Ed è anche difficile stare fermi quando si sentono da vicini. Il piedino in automatico parte per segnare il tempo. Anche loro fanno comunque tanti sacrifici, anche i tamburini, prove, certo, si allenano, insomma sono veramente un grande impegno anche per loro. Però devo dire che tutti i gruppi ispirano sempre tanta allegria, oltre che sono veramente dei gruppi di amici a cui piace fare festa, a cui fanno grande allegria attorno a Sugon Pomidori. Hai detto tutti giusto, i gruppi sono amici e hanno costituito una famiglia, sono veramente affiatati. Questo si fa piacere, devo dire che veramente. si respira osservandoli. Sì, sono proprio amici. Sì. Molto legati tra di loro, sono veramente. E poi sono tutti ragazzi simpaticissimi, matti dalle gare, ma. Quindi finito di sistemare i fiocchi, adesso Luigi si procede col fatidico brindisi, in cui il presidente del gremio con Sugon Pomidori brinda un buon, come dire, un augurio per questa sartiglia. Intanto viene inquadrata anche la via Duomo, che sta incominciando a riempirsi, e notiamo anche che è stato già appeso Ottore il nastro verde, dove verrà appesa poi la stella, quindi siamo già prontissimi sulla via Duomo. Con un anticipo importante, direi. Direi proprio di sì, Tore, perché domenica la vestizione è iniziata più o meno, è iniziata più o meno a quest'ora. Quindi cosa ci aspettiamo, Tore? Ci aspettiamo più di 80 discese? Potrebbe essere. Vediamo, chissà se ci sarà qualche novità magari sulla corsa alla stella. Ricordiamo che è scelta di Sugon Pomidori quanti cavalieri parteciperanno alla stella e quindi quante possibilità ci saranno per cogliere le stelle questo martedì. Nessuno può sindacare sulla sua scelta, né quanti né quali cavalieri appunto correranno alla stella. Vediamo chi effettuerà il brindisi con la vernaccia di Oristano. Sicuramente il presidente, sicuramente Davide. Lo diciamo anche per una questione di sicurezza, la vernaccia da augurale è esclusa dai controlli dall'alcol test. E intanto ci arrivano le immagini che ci arrivano, saluto i colleghi che sono lì alla casa Pruneddu, dove c'è Davide Corona e tutto lo staff che ci sta di Oxide, che ci sta supportando per questa prima sede, perché poi diciamo ci sono tre luoghi diversi, cioè la sede della vestizione, via Duomo e poi via Mazzini, ed ecco il brindisi. Quindi presidente e Davide brindano, sì, solo loro due. Ed è anche giusto, perché le massaiette sono giovani, non le facciamo bene. Luigi? Poi, no, sono giovani, meno se ne consuma di alcol meglio è, guarda.
Assolutamente sì. O meglio, bisogna consumarlo con attenzione, con certo. responsabilità. Purtroppo si sono viste anche domenica delle scene Anche ieri. molto poco belle riguardo proprio ai ragazzi che eccedono nel bere. Ricoverati persone come etilico non è una cosa bella, soprattutto quando sono ragazzi. La Sartiglia è una festa per tutti, ma che va vissuta con responsabilità. E con moderazione, come tutte le cose. In questo caso è la Masaya Manna che passa direttamente la maschera alle due massaiede che hanno il compito di calzarla sul viso di Sugon Poidori. Una curiosità, Luigi e Antore, su questa maschera è che è una maschera che è stata utilizzata da Sugon Poidori nel 1962 esattamente da Antonio Fiorino Tomelanzana. Quindi è la maschera di Sugon Poidori utilizzata dal suocero di Davide quando ha fatto appunto il Compoidori per il gremio dei falegnami. 62, sì. È una maschera, diciamo, di una collezione privata e non la maschera ufficiale. Non la maschera del gremio. Che bello però. Che però è uguale. Assolutamente sì. Però bella la stessa espressione. È una bellissima maschera che viene indossata, diciamo così, anche in onore di Enrico. Certo. Di Enrico Fiori. Che purtroppo sta male e quest'anno non ha potuto fare quello che ha fatto da tanti anni, cioè lo speaker ufficiale della Sartiglia. È una figura che sicuramente in questo momento per questa famiglia si sente tanto, insomma, certo. la sua assenza. E sono diverse le persone che mancano alla Sartiglia. Sono tante le persone che quest'anno appunto diciamo che partecipano forse in una maniera diversa, però sono persone che hanno dato tanto alla Sartiglia e penso che non saranno mai dimenticate da nessuno, anche da chi non le ha conosciute. Ecco, per chi ha visto la Sartiglia di domenica noterà subito che il colore della maschera è diverso e anche l'espressione è diversa, perché la maschera di domenica è una maschera sorridente e invece questa è una maschera più seriosa come aspetto, però ugualmente come dire, ha il suo fascino alla stessa maniera. La caratteristica di questa maschera è che non è bianca candida, Luigi, questa che viene utilizzata oggi, ma ha dei tratti un po', come dire, ocra, gialli. Allora, giallini. La maschera di martedì era come colore molto simile a quella di domenica. Quando io ho fatto Sugon Poidori nel 1964, la maschera era, ho le fotografie, allora le fotografie erano più che altro bianco e nero, però ne ho anche qualcuna a colori, la maschera era praticamente del colore di quella di domenica. Poi purtroppo disgraziatamente un Compoidori negli anni successivi era caduto e l'aveva spaccata in 3 pezzi ed è stata rifatta, e quando è stata rifatta gli è stato dato questo colore bianco etereo, diciamo, bianco sporco, che però non rispecchia proprio la tradizione, però oramai è diventata consuetudine che la maschera della domenica e del martedì sia molto più chiara di quella della domenica. Poi, come dicevi tu, è anche proprio un'espressione diversa, una forma degli occhi diversa, le sopracciglia, la bocca, insomma. Sì. È inconfondibile. Certo, è un po' più piccola, sì. Nel senso che è meno profonda. In dialetto Safaccioa, giusto? Safaccioa, sì. È leggermente più profonda, cioè la parte che dal mento va verso la gola, no? Nella maschera di domenica è un po' più lunga, invece in questa è leggermente più corta. Ecco, vedete, il Sugon Poidori Davide non c'è più, c'è un'altra figura e questa figura si dovrà anche far riconoscere dal cavallo al momento in cui glielo portano, perché il cavallo quando entra non vede il suo cavaliere, ma vede un'altra cosa, vede un'altra persona. E allora la prima cosa che fa, infatti, Sugon Poidori quando si avvicina il cavallo alla mesita, al tavolo, mesita, chiaramente riuscirà sarà
di farsi riconoscere, no? La prima cosa che farà sarà proprio di lusingarlo e farsi riconoscere per dire che è lui e che non è un'altra persona che lo deve montare. Io trovo che queste maschere comunque siano incredibilmente adattabili al viso delle persone che le indossano. Mi sembra che sia quasi che si trasformi a seconda della persona che la indossa. Sì, si adatta effettivamente. Caso strano, non so se sia la persona che si adatta alla maschera o la maschera che si adatta alla persona, comunque entrano in simbiosi, sì, questo è un fatto. Sì. Anche se ovviamente la maschera è sempre la stessa, viene utilizzata sempre dalle... Questo è il pettorale di un trombettiere. Il pettorale. Infatti. Decorato con tutte le rosette. Anche questa è un indotto mica da ridere, insomma, si spendono molti soldi per fare le rosette, insomma. Ci sono persone che si dedicano quasi tutto l'anno a confezionare le rosette. Per ogni cavallo vengono fatte 120-150 rosette. Sì, no, ci diceva Cattifiori che oltretutto con cui abbiamo fatto una lunga intervista che stanno in onda sui maxi schermi, che trovate anche nella magazine della Sartiglia su YouTube. Ne fanno in più perché insomma se ne regalano e poi spesso la bardatura viene sostituita, viene aggiustata dalla domenica al martedì. E poi ci sono, oltre che averne di scorta, c'è anche il fatto che proprio perché si rovinano, perché possono avere dei problemi, ma poi ci sono tutte quelle piccoline da regalare agli amici, a chi va in scuderia, a chi va in scuderia, eccetera. Quindi insomma, è una spesa notevole, non è uno scherzo confezionare tutte queste cose. Ho conosciuto anche dei cavalieri che si facevano da soli le rosette. Uomini quindi? Sì. Cavalieri che si facevano la propria bardatura. Beh, Enrico era uno di quelli che ne faceva anche per altri, spesso e volentieri. La rosetta della coda, quando ho fatto su Campoidori io nel 64, me l'aveva fatta lui, Enrico Fiori, molto semplicemente con un tondo di cartone abbastanza grande, no? E il nastro sparato con la graffatrice, si facevano così, poi i punti venivano coperti dal nastro dell'altro giro e piano piano si arrivava fino al centro, e al centro si metteva un bottone sempre di cartone ricoperto del nastro che veniva poi incollato sul centro. Finito, era questo le rosette erano piatte, non erano certo bombate come quelle di oggi, molto meno ricche come nastro, che si facevano, la ricciatura era abbastanza larga. Beh, oggi si utilizzano anche trine, oggi si utilizzano il doppio nastro da una parte veniva arricciato, insomma è diventata un'arte anche questa. Sì, è vero, è diventata un'arte. Inquadrati adesso i tamburini che indossano, appunto, come dicevi tu Luigi prima, la maschera in rispetto di Su Campoidori, a cui è stata posta qualche minuto fa. Quindi da questo momento anche loro sono diciamo così non riconoscibili nel momento in cui suonano i loro passi. Le maschere adottate dai tamburini e dai trombettieri, proprio per ragione di avere la bocca libera, no? I trombettieri sono queste le mascherine soltanto sugli occhi, con la velatura di una sorta di tenda di ciniglia, diciamo, che scende dalla parte inferiore della maschera e che copre il resto del viso. Ovviamente questo non succede nelle maschere dei trombettieri che certo, ovviamente hanno la necessità di avere la bocca libera. Ogni tanto qualche suono nuovo, qualche passo nuovo, vero Luigi, viene introdotto durante la vestizione, non solamente i passi canonici che sentiamo durante la corsa, ma qualche, come dire, qualcuno di fantasia, qualche passo di fantasia. Il gruppo dei tamburini storicamente era un gruppo composto da poche persone. Ricordo le prime Sartiglie erano 6, 7, massimo 10
che venivano, e non tutti erano vestiti col costume che adottano oggi, qualcuno metteva il domino, qualcuno il costume sardo, quindi erano diciamo altri tempi. Poi piano piano si sono evoluti, sono diventati sempre molto di più, a un certo punto sono diventati troppi e quindi si sono scissi in 2 e adesso sono addirittura in 3 gruppi che chiaramente sono un po' in competizione l'uno con l'altro, per cui cercano sempre delle nuove, ecco, ti rispondo a quello che avevi giustamente osservato tu, cercano praticamente di trovare nuovi passi per avere delle novità da mettere in contrapposizione agli altri, ecco, diciamo, in una sana competizione di tipo sportivo. Ricordiamo che il gruppo appunto che ha suonato domenica è il gruppo storico Sasartiglia, che suona principalmente per il gremio dei contadini. Il gruppo invece che suona oggi è il gruppo Città di Oristano, giusto? Sì, Città di Oristano. Città di Oristano. E poi abbiamo un terzo gruppo che è appunto quello storico della Pro Loco, che nelle giornate di domenica e di martedì di questa Sartiglia si è occupato di accompagnare il banditore la mattina per le vie della città. Una parte, diciamo così, della manifestazione che è organizzata dalla Pro Loco di Oristano da sempre. I tamburi anche sono molto diversi, prima c'era il tamburo basso con le pelli la pelle di cane, credo si facesse, e invece adesso si usano le pelli sintetiche che hanno anche una sonorizzazione superiore. Ho notato una diversità quest'anno, che non è stato messo il fazzoletto sopra la maschera frontale, il quarto fazzoletto. Forse è la maschera che non lo consente. Probabilmente. Quindi, come potete osservare, non è presente il quarto fazzoletto che usa sulla fronte, che abbiamo visto invece certe volte nel costume del martedì. Certo, verrà coperto quindi soltanto dal velo, e chiaramente dalla falda del cilindro. Infatti io vedo che lì stanno passando i dolci. Tu te ne eri accorto, vero Tore? Anche tu l'avevi notato? Della cosa della del fascia? fazzoletto? Sì, di solito non no, lui stava notando i dolci e basta. Io ho notato i dolci. Infatti, per quello gli ho fatto la battuta, perché no, l'ho notato, ma poi ho notato i dolci. Sì, particolarmente interessato al vassoietto di dolci che stavano passando in perché noi siamo sempre coisolati. Perché diciamoci la verità che anche questo è uno degli aspetti, come dire, tradizionali delle vestizioni, dove il sugumbidu, dove il gremio offre a tutte le persone che partecipano alla vestizione qualche dolcetto sardo. Ed è una bellissima anche questa tradizione, penso che, come dire, accoglierli in casa propria. Però diciamo mi comunicano dalla regia Luigi che se oggi le zeppole non arrivano anche in regia c'è l'offesa. E oggi zeppole niente. Oggi zeppole solo domenica. Solo domenica. Vabbè, allora oggi ci penserà zio Tore Cuveto. Oggi famosa bravura, polvere da sparo. Direi che non passano solo i dolci, ma passano anche della buona vernaccia, quindi proprio come dire, dolcetto e quella magari riusciamo a procurarla, magari. Comunque tu sei sgulloso, come si dice in sardo. Non è vero, no. Assolutamente. Sistemazione del velo, quindi le masaiede cuciscono il velo e posizionano il velo, che anche in questo caso deve essere perfettamente come dire, adagiato alla maschera e ai fazzoletti. Inquadrato il presidente Naletto. Vedete le mani delle masaieddas che lavorano instaccabilmente sul velo per fare in modo che non si muova durante la corsa. E qui vediamo la figlia del suo Poidori che è vestita in costume.
E comunque è sempre emozionante anche per i bambini vedere i propri familiari che vengono così onorati e vestiti. Ma ricordo un abbraccio bellissimo tra Peppe Sedda con Polidori e il figlio alla tribuna A, insomma molto molto bello. Ma intanto vediamo, insomma, il cortile strapieno. Sì, stracolmo. Beh, un cortile che permette sia posti a sedere che posti in piedi, quindi sicuramente un pubblico molto più numeroso, certo, rispetto. Ecco il cilindro. Anche il cilindro non è il cilindro che abbiamo visto gli altri anni, ma anche in questo caso è un cilindro che appartiene a una collezione privata. Infatti è leggermente diverso rispetto agli altri cilindri che abbiamo visto, forse è leggermente più alto. Parliamoci chiari, Casa Fiori è una miniera da questo punto di vista una miniera di Sartiglia. Se voi pensate che quando la Sardiglia è stata asportata a Milano molto immodestamente su Pompoidori l'ho fatto io a Milano, il costume era di Enrico, perché i gremi non hanno dato il senso all'esportazione della Sartiglia. E quindi noi abbiamo creato ad hoc un gremio dei pescatori, si chiamava gremio dei pescatori, che non esiste chiaramente, ce lo siamo inventati giusto per arrivare a Milano e avevamo fatto la Sartiglia a Milano. Questa del gremio dei pescatori mi sfuggiva, con tanto di presidente. Abbiamo fatto un po' di un cinema che non vi dico che cosa era. Cristiano, insomma, bisogna dire che Luigi non è farina da fare ostia, come si dice. No. Lui è una miniera di memorie invece, proprio veramente. Sì. Lunga vita a Luigi Cozzo di miniera di memoria. Il carnevale sardo a Milano dell'86, dove appunto era stata portata anche la Sartiglia, non c'era soltanto la Sartiglia, c'erano tutti i gruppi folcloristici della Sardegna, Mammutones. Chi ti aveva vestito, Luigi? Chi erano le Masaiede? Che erano state le Masaiede? Mi sono vestito in pullman da solo. Quindi una cerimonia molto... La vestizione non esisteva. Quindi siete andati direttamente al nocciolo della manifestazione. Al nocciolo della manifestazione. E devo dire che c'erano tutti, c'erano i soccadores e quindi c'era tutta questa grande sfilata e chiudevamo noi con i tamburi e i cavalli della Sartiglia. E i cavalli invece li avevate portati da qui oppure portati da qua? 80 cavalli. Caspita. È stata voi pensate che nell'86 il biglietto della Tirrenia solo per andare e tornare è costato 26 milioni. Solo per portare i cavalli. Cavolo. Era stata una follia proprio. Comunque, stavo dicendo, c'erano i costumi il gruppo folcloristico dei cabraresi, che chiaramente sono scalzi loro, e stavano nevicando a Milano, e questi tutti quanti benzinati con una passata di Vernacci che non finiva più, tutti tranquilli in giro. Dice: ma non avete freddo? No, non ce n'è, di domani tutti 40 di febbre. Alloggiavamo al motel dell'Agip di quello che c'è all'uscita proprio all'entrata dell'autostrada 1 ed era praticamente pieno di sale, è stato preso tutto per noi, era stato un tripudio di gente, è stato molto bello. Luigi, speriamo che abbiano avvisato tutti i cavalieri di questa anticipazione della vestizione, di questa velocità. Perché credo che siano stati avvertiti tutti, perché lui è passato stamattina a fare gli auguri a tutte le scuderie. È doveroso da parte nostra invece invitare tutte le persone che hanno i biglietti per la tribuna della corsa alla stella di cercare di anticipare i tempi per venire a prendere il posto in tribuna, perché se questi sono le tempistiche, sicuramente verrà anticipato anche l'arrivo del corteo qui sulla Via Duomo. Stiamo chiaramente invitando le persone che sono ancora in strada, che sono nella città, che sono in città o magari ci ascoltano, guardano le immagini col cellulare e si trovano ancora nelle scuderie, perché sicuramente il corteo arriverà con largo anticipo qui sulla Via Duomo.
Sentite questo ritmo del tamburo. Sta indossando i guanti, quindi l'ultimo pezzo del costume che verrà, come dire, sistemato sarà quello della camelia, Sì. e poi su Compomidori sarà pronto per salire a cavallo. Ah no, la camelia la stanno già posizionando. Sì, velocissimi. Abbiamo detto che sarebbe uscito alle 1 meno un quarto, cioè mezzogiorno e un quarto. C'ha mezz'ora di anticipo. Vuol dire che chiaramente ha intenzione di dare molte spade. Oppure magari Luigi non vogliono prendersi dei tempi più comodi durante lo svolgimento della corsa, la stella e le pariglie, per non arrivare, diciamo così, con lo stress e con l'ansia in ogni fase della Perché domenica manifestazione, insomma, purtroppo è successo un piccolo incidente e quindi facciamo anche gli auguri ad Antonio Giandolfi. Dovrebbe correre oggi. Sì, che ce la fa a correre, quindi non ci sono Tutto problemi. bene, sì. Tutto bene, però dico, è successo che si è perso un po' di tempo e le ultime pariglie hanno corso quasi al buio. Assolutamente Hanno sì. rischiato di non poter uscire. E sicuramente anche per loro significa correre con maggiore ansia, insomma, maggiore preoccupazione. E ne va purtroppo della manifestazione, perché Della serenità della della manifestazione, certo. della serenità e anche della bellezza, perché quando si corre più tranquilli sicuramente si fanno dei numeri in maniera più si corre meglio, insomma. Poi nonostante si raccomandi alla gente di non usare i flash, purtroppo qualcuno ancora il flash dà fastidio al cavallo, per cui può capitare che, i cavalli non siano tranquilli proprio per il fatto di essere disturbati anche dai flash. Ecco perché sarebbe molto meglio finire a luce solare e non a luce crepuscolare Certo, c'è anche questo aspetto, non solo una questione della sicurezza. Certo. Tra l'altro una grande fortuna, una Sartiglia a marzo che permette di avere luce fino alle 6:30 rispetto a quelle che si svolgono nei primissimi di febbraio, in cui veramente Alle i 5, tempi sono strettissimi. alle 5 comincia a essere molto tardi. Hanno già. tolto la camelia, forse decidono di metterne un'altra. L'hanno staccata, l'hanno scucita, ho visto. Rimettono la camelia. Cambio. Evidentemente non era perfetta la camelia. Non andava bene, sì, probabilmente una volta puntata. Ricordiamo che le camelie sono preparate per poter essere appuntate sul petto del suo Compomidori, perché se no si distruggerebbero durante la corsa, e quindi vengono preparate con del fil di ferro che le tiene la corona attaccata al gambo. E intanto Tore, continuano a attenzione, passare stanno questi dolci. Io non lo so, ragazzi, qui noi siamo abbandonati a noi stessi, nessuno passa a portarci i dolci, anzi invito Riccardo Cardia lì al villaggio Sartiglia a mandarci una missiva di vernaccia anche da questa parte, perché lui dispone, insomma, di queste truppe armate di vernaccia che girano per la città. Sarebbe anche opportuno, soprattutto per Luigi, non per me, per carità. Truppe armate di vernaccia. Esatto. Tu lo sai che io bevo come una spugna, quindi insomma. E intanto si stanno ricucendo, Cristiana. Sì, sostituita la camelia, evidentemente non è stata ritenuta all'altezza. Anche la camelia è diversa, questa è rosa, questa ha colori più tenui, e invece quella della domenica è intonata al costume, ai fiocchi del costume è più rossa, un rosso più acceso. Adesso siamo curiosi di vedere la bardatura che verrà utilizzata da questa pariglia di martedì,
bardatura che pare sia stata ideata da Enrico, quindi insomma. È una bardatura che ha il rosa e il celeste, io ce l'ho in anteprima assoluta perché stamattina mi ha regalato la rosettina Davide, rosa, celeste e poi crema, color crema. E argento. Sì, e argento. Però diciamo che una bardatura, una cosa è una rosetta puntata sul petto, una cosa è la bardatura, l'effetto è completamente diverso, certo. Grandi applausi, che belli. Adesso in questo momento sono inquadrati due cavalieri della Sartiglia, Peppe Frau e Marco Paus, se non ricordo male. Eleonora mentre invece sotto di noi c'è la sfilata di Eleonora che sta passando. Per forza, dobbiamo sicuramente anche i cortei devono anticipare la loro, di costumi devono anticipare la loro sfilata su Via Duomo. Questo è il corteo storico seguito dal presidente della Proloco Gianni Ledda. Ricordiamo che oggi sulla nostra tribuna, alle nostre spalle, li vediamo ora accedere sul percorso, ci sono 50 ragazzi ospiti del Rotary Club di Oristano che arrivano da tutto il mondo, quindi un bellissimo come dire, gruppo di giovanissimi che arrivano da tutto il mondo, che oggi parteciperanno a questa festa. E che testimonieranno nel mondo la nostra tradizione. Assolutamente, quindi grazie al Club Rotary per questa, diciamo, iniziativa. E ringraziamo anche una delle sue instancabili componenti, che è Adriana Muscas, che è anche medico di percorso. Medico, donna di Sartiglia, anche lei sicuramente, che ha dato tanto per la manifestazione. Abbiamo ancora bellissimi costumi medievali che sfilano mentre Suco Poidori aspetta il suo cavallo. Non perdiamo di vista neanche il momento della vestizione, che come vedete Suco Poidori è in piedi e aspetta che entri il cavallo per poter montare. Sì, adesso la tensione deve essere, come dire, c'è un po' di adrenalina per l'attesa e la voglia di montare a cavallo. Alla sfilata. A seguire è l'Aurora d'Arborea. Non si può guardare anche questo. Questa parte della sfilata, vi ricordo, che è organizzata dalla Proloco di Oristano. Siamo in attesa che entri il cavallo nella casa Pruneddu, in casa Pruneddu, per iniziare, come dire, per completare quella che è la realizzazione della figura di Suco Poidori. Diciamo anche che Casa Pruneddu ha due entrate, in due vie separate, e quindi l'entrata del cavallo viene da via Solferino e invece la gente dall'altra entrata. Quindi l'appuntamento col corteo dei cavalli è sulla via Solferino. Esatto. È il percorso che verrà effettuato comincia in via Solferino, si passa in via Ottoca e si ritorna in via Aristana, ed è un percorso sempre lo stesso, cioè è un percorso, in via Aristana passano tutti sempre. È via Aristana perché appunto è la sede del gremio dei contadini, dove si è effettuata la vestizione di domenica. Quindi passano proprio lì di fronte. È una sorta di rispetto e, diciamo così, di saluto, certo, per l'altro gremio. Sì, soprattutto si passa da lì perché il percorso storico che ti porta poi nella cosiddetta via Cagliari e quindi in piazza Manno, e da lì è da piazza Manno che partiranno i cavalieri per cercare di fissare la stella. Intanto vediamo, Luigi, anche la Via Duomo con il corteo degli abiti della corte di Eleonora. Ecco, vedete già con questa nota di colore è veramente... Questa è la figurante che raffigura proprio, scusate il gioco di parole, l'Eleonora d'Arborea, che è una amazona che sa montare a cavallo, infatti non ha bisogno del palafreniere che gli trascini la bestia. Tra l'altro monta anche da Amazzone, giusto? Sì, monta da Amazzone, sì. Anche domenica ma si vede che ci sa andare a cavallo.
Anche domenica una bellissima sfilata di costumi sia della corte che sardi, non solamente costumi di Oristano ma anche tantissimi costumi che sono arrivati da tutta la Sardegna. Veramente una bellissima sfilata, un tripudio di colori incredibile. Ringraziamo il gruppo Folk Città di Oristano che coordina l'organizzazione del corteo dei costumi sardi e si prestano veramente a collaborare e ad aiutare alla realizzazione di questa sfilata. E ringraziamo anche il buon Dio che ci ha mandato una bella giornata, perché sennò sarebbe stato un danno grosso. Quest'anno sfila anche un bellissimo cane vestito con una mantella bianca. Ecco, tra poco passerà sotto la nostra postazione. Ricordiamo tra l'altro che il gruppo dei tamburini e trombettieri della Proloco quest'anno, Luigi, festeggia, se non ricordo male, 65 anni della fondazione del gruppo, e si sono gemellati con il gruppo degli sbandieratori di Asti, che abbiamo avuto modo di ammirare in questi giorni nelle vie del centro. Sì, stai parlando degli storici della Proloco? Sì, gli storici del gruppo. Sì. Banco di Sardegna, PGMR Italia, Ivi Petrolifera, Latte Arborea, GSA, Gruppo Servizi Associati. Ecco, già si intravede Ringraziamo intanto tutte le persone. il cavallo del suo Poidori, vedete, è pronto per essere portato al suo legittimo proprietario. Sì. In altro modo permettono appunto la realizzazione di questa manifestazione. Cosa montano? 3 bai? Sì, sono 3 bai, credo. Quest'anno nessuna pariglia di componidori ha tenuto i grigi. La società operaia di Penuria di cavalli grigi. Aspetta Luigi che ti do subito l'elenco dei cavalli, così possiamo commentare. Un tempo si poteva fare un po' a occhio, ma adesso sono 120, sono troppi, non puoi ricordarti tutti. Sì, tra dell'Università di Sassari. Ringraziamo inoltre l'Associazione Nazionale Alpini che sta effettuando il servizio d'ordine. Ecco, su Compoidori adesso sta proprio aspettando che venga. Sì, sono 3 bai, Ringraziamo l'associazione che 2 femmine e un maschio. servizio presso i banchi sul percorso, l'associazione Oristano Soccorso che sta presidiando i varchi di accesso alle Mentre invece la pariglia del suo Compoidori di domenica montavano 2 grigi e in mezzo invece la pariglia quale? No, questa è la pariglia con 2 grigi. I 3 bai erano domenica. Allora il baio e il cavallo di su componidori. Certo. Ok. Baio e cavallo su Compoidori, ma i grigi laterali. Non si vede spesso, vero Luigi, le pariglie? I 2 grigi laterali, più il grigio centrale spesso. Più spesso, sì. Però anche questa è assolutamente una descrizione delle pariglie, giusto? La scelta dei cavalli. Certo, insomma. Anche di quello che hai a disposizione tu. Perché, cavalli sicuri, conviene avere un cavallo sicuro che non scegliere il manto. Assolutamente sì. Poi è chiaro che devono essere abbinati, non è che si fa una pariglia arlecchino, non si fa. Però cavallo sicuro, cavallo sano, insomma, ricordiamoci che devono passare anche delle visite veterinarie, quindi. L'associazione Barra e il consorzio per il supporto nella promozione dell'evento. Ricordiamo ancora che se qualche persona è interessata a vedere la corsa alla stella comodamente seduto nelle tribune, alle persone che si trovano a Oristano possono acquistare il biglietto presso la sede della Fondazione Sassardiglia all'Info Point e biglietteria che si trova in via Eleonora. E cogliamo l'occasione per salutare le ragazze e i ragazzi che quest'anno instancabilmente hanno lavorato in biglietteria e all'ufficio informazioni in questi giorni. Adesso però dico una cosa, me l'hanno raccomandato di salutarle, ci tengono. Guardate che loro sono tutto il giorno chiuse lì dentro, domenica e martedì, loro non vedono niente di Sardegna e fanno un lavoro incredibile. Ma mi hanno detto Ilaria e Francesca che l'anno prossimo in questo periodo saranno ai Caraibi. Sì, in questo periodo sì, perché la Sardegna è prima. E ne so qualcosa che ho fatto tanti anni la biglietteria, è veramente faticoso.
può spedire una cartolina. Poi se siamo arrivati noi ti abbiamo elevato, hai visto? Più che elevato astratto da lì, perché insomma. Quindi anticipiamo e diciamo a Ilaria e Francesca che prossimamente dovranno fare anche loro il commento del diretto TV. No, guarda che l'elevazione non era in senso di commento o di ruolo, era in senso che da giù sei salita qui. Sul pacchetto, esatto. Intanto sembra che sta scuotendo la testa Davide per vedere se è tutto a posto. Secondo me si sta un po' preoccupando. Hanno anticipato tanto questa vestizione e poi effettivamente Davide si è anche riseduto sulla sedia, come dire, il cavallo non entra, aspettiamo. Anna, portami il cavallo. Adesso non vede l'ora. Ma forse il rischio potrebbe essere che non ci sono i cavalieri, cosa dici Luigi? Perché No, effettivamente no, non credo. No? Ecco, vedi, sollecita adesso l'entrata del cavallo. No, i cavalieri arrivano normalmente con un po' di anticipo. Vi do anche un'altra informazione, la diretta televisiva sarà trasmessa in esclusiva. È capitato Che cosa? che non ci fossero il secondo e il terzo. A qualche compoitore è capitato di dover essere accompagnato per un tratto da altri due perché erano in ritardo. Sono comunque partiti anche se non c'erano i su secondo e su terzo? Sì, sono partiti, hanno fatto un tratto e poi quando sono arrivati si sono affiancati. Anche quest'anno torna all'appuntamento con il concorso Emozioni di Servilia. Il cavallo c'è, Procede anche molto lo tranquillo. vediamo. Lo vedo molto tranquillo. Informazioni sul regolamento sono disponibili. Adesso cerchiamo di capire anche con che costumi verrà accompagnato Davide. Abbiamo indicazioni? Allora, dovrebbe essere accompagnato con costumi di Macomer. Comune di Oristano, fondazione E questa però No, chiedo scusa, di Paoli Latino. I compagni dico, dovrebbero avere. Quello di Macomer ce l'avevano domenica. Domenica, esatto, sì. Adesso vediamo appena riusciamo a vederli se si conferma questa informazione che ci è stata data. In questi momenti poi stare fermo così probabilmente gli viene ancora di più l'ansia. Intanto vediamo il signor Naletto sotto. Con Umberto Azzei, che ha componente storico del gremio dei falegnami, che ha fatto tante volte il presidente. Ecco il cavallo che abbiamo già visto. Molto bel bardato, 2 rosettoni della coda, molto bello. Non credo che sia un cavallo di sua proprietà, vero Luigi? No, non credo. Pierre Vidocq, un anglo-arabo del 2008. Un cavallo di 11 anni. Quanto nella vive maturità. mediamente un cavallo? 24-25, però fino a 17-18 anni è il declino, diciamo, da il declino che età comincia sui 17-18 anni. Quindi è in piena, diciamo così, attività. Dai 4 ai 16 anni è il pieno. Luigi, eppure non mi sembrano le rosette che tu hai. Azzurro non ne vedo, qui c'è qualcosa che non torna, Luigi. Hanno cambiato il rosetto. No, probabilmente hanno fatto delle rosettine diverse rispetto a... Sì, certo. Quindi ti hanno fregato, ti hanno regalato. Tu No. hai fatto dicendo che la bardatura era celeste, rosa, invece niente celeste. No, hanno fatto sicuramente una bardatura differente. Qui c'è scritto però Compoitore San Giuseppe. Certo, hanno sicuramente fatto una bardatura differente tra le grandi rispetto alle piccoline. Sì. Hanno voluto rispettare i colori del gremio nelle piccoline, probabilmente. Ecco, no Luigi, svelato l'arcano. Chi accompagna ha la bardatura uguale a quella che hai tu piccolina. Sì.
Sì, Davide un po', è un po' forse impaziente. Adesso Adesso sì, probabilmente sta incominciando anche a innervosirsi un pochettino, ma sangue freddo, insomma, tutto i tempi ci sono, dai. non c'è nessun problema, anche diciamo che noi forse dal punto di vista organizzativo diciamo che è anche un po' meglio che sta perdendo tempo, così i tempi sono rispettati secondo a quelli che insomma l'organizzazione ha dettato, quindi intorno alle 13:30 il corteo dei Ecco, queste dei sono cavalli, i due grigi, quindi mascherine cioè la maschera completa con la mascherina sovrapposta dipinta, molto belline, belle maschere. Ecco la bardatura quindi dei due grigi che si basa sui colori di celeste e rosa, come dicevamo. Diciamo i nomi di Susegundo e Suderzu sono Anthony Maccioni e Davide e Giorgio Sanna, chiedo scusa. Tutti e due sono stati già componidori di San Giovanni in questo caso, però non per San Giuseppe. Anthony nel 2013, mentre invece Giorgio Sanna? Giorgio no. Sì, anche Giorgio ha fatto. Sì, l'ha fatto solo poi. Sì, adesso vi dico con precisione gli anni perché. Comunque montano due grigi, uno si chiama Garibaldi, bel nome, e l'altro si chiama Nestor Mio. Giorgio Sanna ha fatto il suo compagno nel 2013. La sfilata dei costumi è coordinata dal gruppo folcloristico Fiorentino. Ringraziamo per il Mentre Anthony Maccioni, chiedo scusa, ha fatto Susegundu nel 2013 sempre per Giorgio Sanna, ma non ha ancora fatto no. Speriamo ha fatto che anche questo che ho detto gli porti bene. Ha fatto anche Susegundu nel 2010 a Elisabetta Secchi. Tanto vediamo la bardatura, se non le sbaglio. bardature bellissime con i colori del gremio. No Luigi, prima non era inquadrato il cavallo di Sugo Pomidori, Eccolo allora. qua. Era inquadrato un altro cavallo. Certo, certo. hanno fatto la finta. Ci hanno come dire, Bardatura. tratto in inganno le immagini che Posso vede che la bardatura era giusta. Dire che io avevo già le immagini della bardatura perché ho avuto il piacere di essere a casa di Davide il giorno che hanno fatto la bardatura. È veramente bellissima, chiaramente bocche cucite fino al momento. molto particolare anche il sottosella, sembra quasi una gonna del costume da donna, vero? Un plissettato. Ecco qua, salito a cavallo. Sta rassicurando il cavallo. Ecco, guarda, il cavallo comincia a buttare davanti le orecchie, quindi ha già capito che è lui. Gli è stata consegnata a Sevi Pia Maio dal presidente del gremio, Eccola qua. con la quale Sugo Pomidori benedice i presenti alla vestizione, il suo presidente, la Massaiedda. Forse gliel'ha portato il figlio il cavallo, Luigi, possibile? Sì, mi sembra di sì. Che bello. Il mazzo di viole mammole che, ecco che adesso si altro corica simbolo uscendo. grande. Ippipurra. Sì. Benedizione molto segnata questa del Sugo Pomidori. E adesso pronti per iniziare questa sartiglia del gremio dei falegnami. Bene, adesso che ha preso la via Solferino per venire qui da noi tra un po', tra un quarto d'ora, 20 minuti massimo dovrebbe comparire qui sotto nella via Duomo, ci fermiamo un attimo, mandiamo la pubblicità, ringraziamo i nostri sponsor, senza di loro non sarebbe possibile nulla e torniamo qua con Sugo Pomidori sulla via Duomo tra pochissimo. Grazie, a poco. Centro commerciale Porta Nuova. La forza della tradizione. Il centro commerciale Porta Nuova vi augura buona sartiglia.
filo che ci unisce e la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Sotto una buona stella, bevi Remada. Cooperativa Sacro Cuore. Dal 1979, leader nel settore della movimentazione e trasporto merci. Un servizio affidabile e su misura, grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi. Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore. Trasporti e servizi con autogru dal 1979. Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni. Per la vostra sicurezza antincendio, scegli il meglio. Gruppo Servizi Associati SPA è leader nazionale nei servizi di vigilanza antincendio. In Sardegna sono molti quelli che già si affidano a noi. Anche il Cagliari Calcio ha scelto GSA. GSA, sicurezza, competenza e qualità. Con Sardex Bisu, ogni volta che fai shopping, guadagni una ricarica in Sardex da spendere in nuovi acquisti. Ci guadagni tu, ci guadagna la tua comunità. Sardex Bisu. Richiedila nelle attività aderenti a Sardex Bisu.
La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo-sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano. www.coopterm.it. Le migliori specialità di mare nel cuore della città, a Eden, a Oristano, in piazza Roma. Ma tu lo sapevi che in caso di sinistro stradale sei libero di scegliere dove riparare la tua auto? Davvero? Ma la mia assicurazione... Sì, certo. Ti ha consigliato il centro convenzionato facendoti credere che altrimenti potresti incorrere in problemi. Ma non è così. Affidati all'autocarrozzeria dei fratelli Contu. Auto sostitutiva, nessun anticipo e nessun pensiero. Autocarrozzeria dei fratelli Contu, via Bruxelles Oristano. Mani esperte per la tua auto. A volte la vita ti mette davanti le difficoltà e devi fare per forza una scelta. Puoi lasciare perdere e arrenderti, oppure stringere i denti e impegnarti per raggiungere il risultato. Io mi sento sardo perché sono tenace, come chi in Sardegna lavora la terra ogni giorno per offrire i prodotti. Io sono sardo. E quando li assaggi scopri che l'obiettivo è pienamente raggiunto. Io sono sardo. Dal 1976 i migliori produttori ortofrutticoli per il Made in Sardegna. The Endless Challenge. 2 hearts, 2 souls, 2 minds. The elegance of a dance, the power of a jump. The magic of equestrian sports, lifestyle and events 24/7. Horse TV. Capture every moment of all the equestrian sports. Built to connect all the horse people around the world. Ride your passion everywhere with Horse TV. C'era una volta a Empoli un uomo di nome Romeo che aveva 6 figli e un sogno. Aprì così una latteria che chiamò San Montana, come la fattoria da dove prendeva il latte. Venne poi Renzo, il più grande dei figli, che la trasformò prima in piccola gelateria e poi, con l'aiuto dei fratelli Sergio e Loriano, in fabbrica del gelato. Oggi, dopo 70 stagioni, la storia dei gelati all'italiana continua a brillare, disegnando ogni volta un sorriso sul volto di chi li mangia. A new era is ahead. Horse TV, 360 degrees of horse sports. A big revolution for equestrian media. The only equestrian TV channel available all around the world. Horse TV will share the latest updates, the hottest news, the most exclusive interviews, and the biggest events. Built to connect horse lovers the world over. Capture every moment of all the equestrian sports, 360 degrees and 24/7. Ride your passion everywhere with Horse TV.
Eccoci, siamo tornati mentre la sfilata dei costumi meravigliosi di Oristano ci porta qui sulla Via Duomo. Adesso sì, sono davanti a noi, stanno passando davanti a noi, lo spettacolo chiaramente è meraviglioso. Un bellissimo colpo d'occhio, questi costumi appunto di Oristano che sfilano sulla Via Duomo, che sono coordinati dalle persone che fanno parte del gruppo folk città di Oristano, e abbiamo visto sfilare ad aprire questo corteo di costumi sardi i bambini che fanno parte del appunto gruppo folk, i Scurrilleris de Subrugu, che hanno aperto veramente in maniera molto bella questo corteo. C'è una grande e ovviamente la anche. Nostra speaker ha fatto un saluto e ha ricordato, ha fatto, come dire, partecipare tutti a un saluto per Enrico Fiori. Certo. Non solo, ma devo dire c'è una grande attenzione per i particolari, per curare ancora di più, proprio come sarebbe piaciuto a lui, il particolare che caratterizza la voglia che si ha di tornare al passato e di far vedere e di far rivivere le nostre tradizioni. E poi non c'è cosa più bella di vedere i bambini che saranno coloro i quali porteranno avanti questa certo. tradizione, insomma, sfilare già con tanta eleganza sulla Via Duomo. E adesso, Luigi, non ci resta che aspettare il gruppo dei tamburini, quindi il corteo dei cavalieri preceduti dal gremio, per dare inizio a questa sartiglia del martedì. Che sta partendo con grande anticipo e che quindi si spera che abbia una messa di stelle importante per augurare il buon raccolto a tutta la città di Oristano. Sì, domenica abbiamo assistito a 81 discese corse alla stella e 11 stelle colte. Sì. Ma dovremmo avere sul percorso anche Gianni Ledda, se ci sta già sentendo. Gianni, ci sei? Sì, ci sono, vi sento perfettamente. Perché ieri è dovuto, perché poi non lo sapete, lui è anche presidente della Proloco, quindi deve un po' ogni tanto sfuggire, tornare ai suoi doveri. Oggi Gianni, dai, speriamo ti lasciano tranquillo, così ci dai una mano. Visto che c'è un breve periodo di pausa, posso iniziare parlando della mia sartiglietta di ieri. Dai, forza, forza, te lo concediamo. 15 stelle, stella d'oro a Sugumpuy Doreddu, Giorgia Madeddu, 20.500 presenze contate con il contapersone. Gianni, c'è il sindaco. Sartiglietta da numeri, dov'è il sindaco? Ti è passato di fronte adesso. C'è sfuggito, adesso lo rincorriamo. Comunque una bellissima sartiglietta. Sì, molto bella. Devo dire, anche ho visto un ponte volante bellissimo. Sì, un ponte volante, è vero, per i ragazzini è una cosa davvero particolare. Sì. Allora, il sindaco, una primissima battuta, tanto il sindaco ci sentiremo sicuramente in diretta su EIA TV, i canali collegati e Super TV. Un saluto a tutti. Sì, un saluto a tutti gli oristanesi, non l'ho potuto fare domenica, ma un grandissimo pensiero a Enrico Fiori. E questo ci tenevo a dirlo. Grazie, ieri ci è Andrea. mancato molto, nonostante Santina sia stata bravissima e ci sta mancando, quindi un abbraccio affettuoso a Enrico Fiori, ci tenevo molto a farlo. Grazie Andrea. Grazie, ti ringrazio anche da su. Saluti al sindaco. Grazie, ti salutano da su e grazie davvero anche perché ieri Enrico l'ho ricordato perché è stato per anni lo speaker, ormai è diventato storico della sartiglia di Oristano e non solo della sartiglia, ma Enrico ha curato veramente tantissime manifestazioni folcloristiche perché il folklore era la sua missione, tant'è che ha avuto anche un premio per i 50 anni di fondazione del gruppo folk di Oristano
è stato nominato, mi pare, cavaliere del folklore, insomma un titolo di questo tipo, unico oristanese ad averlo. Quindi un saluto affettuoso anche ad Enrico. Gianni, non dimentichiamo che il ruolo che aveva di speaker dell'ufficiale della Sartiglia era l'ultima cosa, era sì, la cosa forse che gli dava più visibilità, ma sicuramente ha fatto tante cose molto più importanti che non lo speaker della Sartiglia. Certo. Un artista a tutto campo, perché Enrico ha scritto poesie, ha dipinto quadri, ha messo la sua impronta nelle coreografie di molti gruppi folcloristici, ha inventato il gruppo folk di Oristano, lo ha curato per tantissimi anni fino a che ha potuto, naturalmente, fino all'ultimo, insomma davvero ha fatto tanto. Quindi... Guarda, in estrema sintesi io penso che abbia fatto quel salto di qualità che serviva alla Sartiglia per essere una manifestazione a livello europeo e mondiale. Si dice nell'ambiente che Enrico era un po' il regista occulto, ma insomma in senso buono naturalmente, per la crescita della Sartiglia, che tutti i due gremi e anche i cavalieri ricorressero a lui, e sicuramente lo facevano anche per avere consigli dal punto di vista organizzativo, storico, e naturalmente ha firmato moltissimi costumi che sono poi che abbiamo visto sfilare in tutti questi anni. Insomma davvero tantissime qualità al nostro grande Enrico, che come tutti sapete non sta bene e non potrà probabilmente neanche ritornare nell'ambiente Sartiglia, però noi lo teniamo sempre nel nostro cuore. Ecco, benissimo, allora, sì. Grazie. Sì, grazie anche alla famiglia di Enrico e a tutti i suoi parenti. Tra l'altro Cati, una delle sue nipoti, ieri ha curato la vestizione su Gumpu Doreddu, quindi anche Samassaya Manna. E oggi quella l'ha fatto lei. Anche del grande. Sì, esatto. E ha fatto, perché è cognata di Davide, e quindi Davide ha scelto un preziosissimo contributo, quello di Cati Fiori, che è... Abbiamo veramente delle documentazioni fotografiche di Cati che faceva Massaiedda già forse avrà avuto 6-7 anni, quando iniziava a vestire su Gumpu Doreddu nella Sartigliedda della Proloco. Cati comunque è una delle maggiori esperte oggi nella preparazione delle rosette, non dimentichiamole, dei costumi anche. La mamma di Cati è una persona che è splendida, che diciamo conosce e sa fare il costume sardo in una maniera splendida. Sono persone veramente a cui sono veramente affezionato e mi piace dirlo. Intanto vediamo che le tribune sono pienissime, sono molto contento. Abbiamo invitato e continuiamo a invitare chi ci segue anche sui maxi schermi a prendere posto, anche perché essendo stata anticipata di circa mezz'ora. Sì, quest'anno ha scelto così il Presidente. Allora, non so se lo avete spiegato durante la vestizione, la telecronaca della vestizione. In effetti tra i due gremi ci sono sempre delle differenze notevoli, importanti rispetto agli orari. Il gremio dei falegnami ormai per tradizione anticipa di parecchio la vestizione, il momento della vestizione, mentre paradossalmente quest'anno il gremio dei contadini ha ritardato leggermente, ma comunque è un ritardo che poi si è ricomposto arrivando in Sasea de Santa Maria, diciamo, in perfetto orario. Cosa succede nel gremio dei falegnami? Succede che quando il Presidente fa partire da casa sua, come da tradizione, il corteo con su Gumpu Idori e gli altri gremianti, si accorgono poi che la vestizione è stata anticipata. Avete visto anche voi cosa succede, insomma, hanno dovuto un pochino fare attendere Davide prima che gli arrivasse il cavallo. Anche noi come gruppo Proloco, per quanto riguarda la sfilata di Eleonora di Arborea, che avete visto qui sul percorso, anche se magari ho visto che con la televisione c'era il picture in picture, insomma avevo un occhio sulla vestizione e un occhio sul Via Duomo, e quindi anche noi ovviamente, una volta che abbiamo visto che il su Gumpu Idori era pronto di tutto punto, abbiamo preferito iniziare abbiamo deciso di iniziare la nostra sfilata, però come vedete i tempi poi sono largamente anticipati. Adesso siamo qua in Sasea de Santa Maria a raccontarci un po' di storie di... Ma adesso visto, guarda, ho visto che dalla regia qua Marco Di Stefano ci ha fatto inquadrare qua da Massimo Rettore, che è qua al mio fianco,
chiedo anche se può inquadrarci il nostro Gianni che è là sotto, l'abbiamo lasciato in pista, non prenderà la stella, non correrà lungo la via Duomo, ma ci aiuterà a raccontarla. Cosa mica da poco. Eccolo, ecco, qua, ce l'abbiamo Gianni. Grazie Marco, grazie. Con le cuffie così mi sembri più un commentatore di 90° minuto, non lo so, sì. Oggi... Perché devo usare queste cuffie, altrimenti capite che con i suoni, i tamburi non vi sentirei, saranno le orecchie completamente isolate. Il nostro inviato alla Havana. Sono stato anche alla Havana per il CNOS, però questa è un'altra storia, ve la racconterò un altro giorno. Allora, grazie dicevo per questo momento che mi ha voluto dedicare anche la regia. Dicevo, il mio lavoro si svolgerà soprattutto sotto la stella, quando a mano che passeranno, che sono le persone che premieranno le varie stelle, speriamo siano davvero tante. Ricordo che domenica si sono fermati a 13, no 11. Sì. Purtroppo non tantissime, ma no. Belle, entusiasmate, però poche. Sì, poche, in effetti statisticamente è molto poco, però va bene. Oggi recupereremo perché è sempre così. È sicuro che recupereremo. Stiamo andati in crescendo. Ieri 15 con la Sartiglietta, oggi almeno superiamo i 15, perfetto. 20-25, oggi dai una cosa. E poi qualche stella d'oro. Gianni, mi hanno appena detto che anche oggi con la matematica dalla regia abbiamo detto siete un disastro. Non ce la sappiamo fare. dare i numeri nostri. Modestamente. Però no, c'è Luigi, dico anche alla regia, Nicola Di Mille e Andrea Marras in regia, che abbiamo Luigi Cozzoli. Nicola, non cercarlo, che non fa niente. Guarda, approfitto di questo momento, vi ho citato qualche nome, per ringraziare tutti i ragazzi, oltre 50 persone che lavorano alle camere, in regia, all'audio, veramente tantissimi, insomma, guidati alla regia, dal mixer video, da Davide Corona alle vestizioni. Qui invece c'è Marco Di Stefano che segue la regia sulla via Duomo. Insomma, e salutiamo anche tutte le emittenti collegate, sia sul web sia su Digitale Terrestre, dove siamo su EIA TV Sardegna 2 con il Sardo, su Sardegna 1 con il commento di Mario Tasca e su Super TV con il nostro commento, anche con Gianni che ci sta dando grande supporto dal percorso. Cristiana, pronta? Prontissima, io aspetto la mia radio per poter registrare poi i numeri dei cavalieri che scenderanno alla stella e per darvi tutte le informazioni tecniche riguardo alle discese. Adesso un attimo di pausa, i cortei sono passati, è un momento in cui, diciamo, la via Duomo si sta assestando in attesa che arrivi il corteo dei cavalieri, che non sarà sicuramente qui. Ci sono anche molte persone che, pur avendo il biglietto, magari sono bloccate dalla folla al di fuori, quindi probabilmente c'è qualche difficoltà anche per raggiungere le postazioni delle tribune, certo. Sì, perché comunque anche se martedì vediamo che lungo il percorso c'è veramente tantissima gente. Sì, la Sartiglia del martedì, come sicuramente Luigi sa, ma penso che lo abbia sentito anche tu Cristina, veniva chiamata la Sartiglia degli Oristanesi, perché era una Sartiglia tra virgolette dal punto di vista del pubblico svolta in tono minore, meno gente, ma stiamo parlando della preistoria della Sartiglia, perché effettivamente non esisteva tutta una struttura organizzativa e di sicurezza come questa. Nel tempo anche la Sartiglia del martedì è cresciuta. Effettivamente devo dire che anche noi come lavoro professionale alla fine degli anni 90 o a metà degli anni 90, quando con Tele Sardegna si faceva la Sartiglia in diretta, ma si preferiva quella della domenica e il martedì invece non veniva considerata, tanto perché era molto dispendioso fare anche il martedì e poi perché si lasciava davvero nell'intimità degli oristanesi questa manifestazione del martedì.
Oggi invece non c'è più differenza, oggi anche il martedì si riempie di gente. Posso dirti, Gianni, che ho fatto tanti anni la biglietteria e veramente anno dopo anno il martedì è cresciuta notevolmente, sia in termini di presenze di pubblico che proprio anche rispetto alla vendita dei biglietti, quindi una giornata che va sicuramente in crescendo. Mi hanno fatto notare che era 10 anni che non pioveva o quantomeno c'era tempo incerto per la Sartiglia, e questo è un dato di fatto, perché per anni abbiamo dovuto svolgere la Sartiglia con l'acqua, con la neve, quasi con la grandine, diciamo, con pioggia che tanto che riportava via tutta la sabbia, e dalla domenica al martedì è stata dovuta rimettere anche la sabbia, per esempio, tanto aveva piovuto. Nonostante tutto, ovviamente la Sartiglia continua, prosegue, magari ecco l'anno della pioggia, l'ultimo anno della pioggia, non ricordo che anno fosse, però erano state saltate le pariglie perché era stato impossibile. Era l'anno di Emanuela Colombino. Di Emanuela Colombino, sì. Adesso ti dico l'anno, lo cerco. Che praticamente la pista di già questa di Via Duomo era impraticabile, ma è diventato impossibile svolgere la pariglia in Via Mazzini perché era davvero un acquitrino, e allora per questioni di sicurezza i cavalieri giustamente non avevano svolto le pariglie. Ecco, però adesso quest'anno ci ha ripagato. È vero che oggi è il 5 di marzo e quindi siamo molto in là con la stagione, però è anche vero che ormai non ci sono più delle stagioni sicure, come non c'è la primavera, l'inverno, cioè ci sono delle medie stagioni, ci sono dei cambi repentini di clima, questa è un po' la bizzarria degli ultimi anni, per cui non si dà per scontato che se la Sartiglia, come in questo caso, si svolge a marzo, ci sia necessariamente bel tempo, e poi marzo pazzerello si dice. Proprio quello che dicevi tu, esattamente la Sartiglia del Grimo dei Falegnami del 4 marzo 2014 era convogliatore Emanuela Colombino, le pariglie non sono state effettuate proprio per le condizioni meteo avverse, quindi pensa sì. Il 4 marzo insomma. Sì. Centro commerciale Porta Nuova. La forza della tradizione. Il centro commerciale Porta Nuova vi augura buona Sartiglia. Di aiutarci a non far piovere. Allora Gianni, dicevi, insomma, chiedevamo a San Giuseppe di non far piovere. Beh, oggi dai, sembra bella, bellissima giornata. C'era la nebbia stamattina, non so che ora ti sei alzato, ma c'era la nebbia. Io presto, sai, con 3 bambini piccoli le mie notti sono veramente brevi. Ne approfitto poi invece per salutare anche, ho citato prima le TV del digitale terrestre collegate, saluto invece chi è collegato sul web. Sicuramente in primis, a parte appunto la fondazione Sartiglia e IATV in produzione, devo ringraziare moltissimo UTG Area Online che hanno costruito i sistemi informatici che consentono lo streaming, tutte le attività che stiamo svolgendo sul web, compreso la rete qui in postazione e commento, e poi chiaramente Sardigna Post, la Nuova Sardegna, la TV dei comuni sempre collegata a UTG, Castello Online, ma tante altre testate che oggi stanno rimbalzando questo nostro commento, questo nostro segnale. Chiaramente il contenuto di questa manifestazione, che è protagonista assoluto. Bisogna ricordarsi sempre che chi fa comunicazione come noi, chi si occupa di raccontare, racconta qualcosa che esiste al di là di noi, e questo secondo me è l'assunto fondamentale su cui anche perché basarsi. abbiamo il dovere di tramandare le cose che conosciamo. Ettore, io a completamento di questa tua illustrazione tecnica devo davvero farti complimenti di cuore, perché hai messo su una struttura tecnica per
usiamo insomma tutto con il scongiuro del caso, perfetta, veramente. Grazie mille. Merito non mio, di tutti. Sì, di tutto lo staff naturalmente che c'è dietro di te. È chiaro che lo sappiamo che dietro ogni grande uomo ci sono delle grandi donne. Delle grandi donne. E c'è anche Nicola che purtroppo sappiamo che non fa niente però. Però mi è piaciuto prima la battuta di Ottavio Niedio che si è avvicinato alla postazione e ha detto: tu che sei diventato da non oristanese il padrone di Oristano per la Sartiglia. Povero me. Beh, ma da grandi impegni, anche grandi responsabilità naturalmente. Esatto. Ti capisco perfettamente. Grandi grattacapi. Assolutamente, bueno, davvero io da tecnico ti faccio i complimenti perché c'è una macchina organizzativa davvero collaudata, molto efficiente che sta funzionando veramente bene. Adesso naturalmente aspettiamo la fine della Sartiglia, poi domani casomai possiamo anche lasciarci andare e dire che è andato tutto bene. Sì, perché la Sartiglia è sempre un mistero, ogni tanto succedono anche delle cose tecniche inspiegabili, mesi e mesi di progetti e poi tac, in un istante sfuma tutto. Può succedere, non è detto. Noi che siamo uomini di televisione e che facciamo tantissime, io personalmente ho curato migliaia e migliaia di ore di diretta, quindi so che cosa significa, e quindi anche tutto lo staff tecnico che in questo momento in regia è sicuramente molto attento nella produzione, quindi nel far sì che tutto funzioni perfettamente. Allora, qui sotto la stella dove mi trovo, dove ci sarà fra un pochino la stella, c'è già il nastro, anticipando di parecchio, perché di solito non viene anticipato così di parecchie ore. C'è da stamattina il nastro verde che reggerà poi la stella, e il supportino naturalmente riporta i colori del gremio, che sono il celeste e il rosa, mentre domenica il supporto che regge la stella era di bianco, ma il colore prevalente era il rosso, il colore appunto prevalente del gremio, come abbiamo già detto anche domenica. Certo. Sì, invece il rosa e il celeste sono i colori del gremio dei falegnami, tant'è che quando passerà su un po' i d'Ori lo vedremo, perché i nastrini che reggono il suo abbigliamento sono di questo colore. Il filo che ci unisce è la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Sotto una buona stella, bevi Remada. Cooperativa Sacro Cuore. Dal 1979, leader nel settore della movimentazione e trasporto merci. Un servizio affidabile e su misura, grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi. Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore. Trasporti e servizi con autogru dal 1979. Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni. Per la vostra sicurezza antincendio, scegli il meglio. Gruppo Servizi Associati SPA è leader nazionale nei servizi di vigilanza antincendio.
Sardegna sono molti quelli che già si affidano a noi. Anche il Cagliari Calcio ha scelto GSA. GSA, sicurezza, competenza e qualità. Con Sardex Bisu, ogni volta che fai shopping, guadagni una ricarica in Sardex da spendere in nuovi acquisti. Ci guadagni tu, ci guadagna la tua comunità. Sardex Bisu. Richiedila nelle attività aderenti a Sardex Bisu. Eccoci qua, guarda, stanno arrivando i tamburini, siamo sul percorso, Gianni. Perfetto, ci sono anche io, fra un attimino arrivo. Sono qua già sul percorso, arrivano da me, voglio dire. Sì. Sì, li vedo già anche io. Ecco, si sentono già il rullo di tamburi, adesso si riempie di colori la discesa della via Duomo. Bellissimo questa inquadratura dei sugopoidori che beneficia la folla man mano che passa ed entra, ecco, in questo momento in via Duomo. E sotto di noi stanno passando anche i veterinari che salutiamo, che anticipano il corteo e stanno prendendo posizione giù dove hanno il centro di postazione, certo, dove poi i cavalli giungeranno per la consegna delle spade. Dove c'è una vera e propria mini clinica veterinaria. Sì, allestiscono un gazebo per poter fare tutta l'assistenza intervenire ai cavalli. Ma speriamo che chiaramente rimanga deserta. In collegamento diretto con l'Università di Sassari, con la facoltà di veterinaria, dove c'è una sala in questo momento disponibile con i medici nel caso di necessità. Un cavallo viene portato subito a Sassari per le cure del caso, quindi c'è anche a Sassari in questo momento un'unità pronta a disposizione, disponibile. Ecco Gianni, adesso possiamo riprendere noi il commento con la discesa dei taburini sotto l'Arcivescovado. Salutano chiaramente su bassa di strada, che è il passo che suonano quando
quando si è in corteo, automaticamente il cavallo si mette al ritmo dei tamburi, adegua il suo passo al ritmo dei tamburi. Sembra strano, ma è proprio così. Sugo Polidori adesso già si intravede dalla nostra postazione, sta benedicendo la folla e all'altezza della via Episcopio tra poco riceverà il tributo di tutti noi per questa, speriamo, bellissima edizione della Sartiglia del 2019. Colori, sì, precede il corteo dei cavalli, il gruppo delle Massaiede che lo hanno vestito e tutti i componenti del gremio dei falegnami. Certo. Quindi il gremio, che è il depositario storico di questa manifestazione, ha l'onore e il compito di aprire solennemente questa sfilata, proprio perché sono loro i depositari storici di questa manifestazione. Come vedete, i tamburini e trombettieri della città di Oristano portano il loro gonfalone, fieri del fatto di essere scelti dal gremio dei contadini, dei falegnami, per accompagnare i suoni di questa Sartiglia, per effettuare i suoni e accompagnare il Sugo Polidori. Sugo Polidori ha in mano Savipia del Maiu e benedice il pubblico. Grandi applausi, tribune piene, giornata meravigliosa questo martedì. La stella d'argento, questa è una stella d'argento, viene messa in questo dal momento, sì, maiorale dell'anno scorso Andrea Sanna, che ha, come vedete, appeso la stella a 6 punte. 6 punte, a 6 punte era 8. è completo, e questa è una stella d'argento che viene data a Sugo Polidori nel caso la porti via. Il gruppo dei tamburini sfila fino a via Sant'Antonio E poi prenderà a loro una tribuna dedicata sotto l'arcivescovado. E intanto ci stanno guardando da molte parti del mondo, in particolare salutiamo chi ci guarda dall'Irlanda. Tanti amici che fanno parte del gruppo dei tamburini e trombettieri si girano verso la nostra postazione per salutare. Abbiamo fatto gli sbocci insieme in Croazia. Bellissimi costumi di Oristano di questo gruppo, è veramente bello, addirittura ci sono i bambini, ce n'è uno piccolissimo in braccio alla mamma. Intanto vediamo anche Cattifiori, San Massaia Manna, che chiude questo corteo di donne in costume. Prendono posto nella tribuna, diciamo così, detta delle autorità, insieme alle signore del gremio, mentre invece i componenti del gremio si trovano giù in pista nella loro postazione dedicata. Invece il corteo dei cavalieri percorrerà tutta la via Duomo per arrivare fino al parcheggio diciamo così della ESO lì a Sant'Antonio, dove stazioneranno per tutta la durata della manifestazione in attesa di ricevere la spada. Se vogliamo dirla con la storia, lì esisteva una porta di Oristano, proprio delle mura di Oristano, delle vecchie mura di Oristano, che è andata perduta e è rimasto soltanto una piccola parte. Allora si dice anche che quando... Bellissima bardatura. Grande, Sugo Polidori, meraviglioso. Ogni rosetta ci ha dedicato anche un bacio, non so se l'hai notato. Ogni rosetta è chiusa da un bottone del costume sardo, bellissimo particolare. Si dice anche che sulla porta che c'era lì a Porta Mare, quando arrivava il corteo della Sartiglia, il responsabile della porta della guarnigione doveva aprire proprio per far entrare la Sartiglia, perché la vestizione si è sempre svolta in Subrughi, quindi fuori dalle mura di Oristano. Certo. Possiamo ammirare nel mentre che passano sotto la nostra postazione veramente delle bardature, dei splendidi, costumi meravigliosi. Vediamo inquadrati i costumi di Oristano rossi. Il costume anche un cane di foggia spagnola, come vedete, molto bello.
bellissime le bardature anche oggi. È appena passato sotto alla nostra postazione la pariglia di Antonio Giandolfi, Andrea Manias e Mele Paolo, quindi confermiamo che certo, Antonio... E facciamo gli auguri perché il numero riesca fortuna. oggi. Tanti costumi anche di Foggia Spagnola abbiamo visto quest'anno molti di più nuovi, sì, che non negli anni passati. Stati... A proposito di cadute in pista, ieri è caduta una delle nostre ragazzine, Maddalena Pinna, però come sta? Sta benissimo, devo rassicurare tutti perché è stata dimessa in serata e solo una lieve contusione, almeno sicuramente quello che ci è stato detto, ma comunque tutto bene. Ottimo. Intanto salutano i cavalieri, salutano insomma la tribuna alle nostre spalle. Credo che in questo momento stia vedendo uno spettacolo unico e meraviglioso, e tante anche le persone che ci guardano dai maxi schermi che sono in città, in piazza Cova, in piazza Roma, in piazza Eleonora, e salutiamo anche tutti voi che siete lì e guardate queste meravigliose immagini dalle piazze. Inquadrati in questo momento dei cavalieri che passano sotto la stella, che in questo momento è appesa, e la toccano e si baciano, la Marco mano. Mura ha toccato la stella e si è fatto il segno della croce, ha detto ma speriamo di portarla via. Ogni tanto viene inquadrato anche nelle immagini che vanno sui maxi schermi e nelle dirette la pariglia di Sugompoidori, che in questo momento Luigi dove si trova? Si trova a Sant'Antonio, si trova a Sant'Antonio, certo, in attesa che passino tutti che i cavalieri. arrivino tutti gli altri. Vedete, costumi di Foggia Spagnola da torero, molto belli. La pariglia composta dalle due amazzoni con il numero 88, vestite col costume di Foggia Spagnola, costumi di Samugheo. Ecco questo è il costume di Telti, molto bello, come vedete, che ha ripreso il cappello tipico proprio di quella zona, bellissimo. La stella pesa così, è un invito per i cavalieri a essere toccata, devo dire che tutti la toccano tutti. La toccano, gesto scaramantico non può. Eccolo. Il segno della croce. Alessio Cuccu, Marco Mura e Andrea Sanna l'hanno toccata tutte e tre insieme. Bellissimo. Veramente non saprei scegliere la bardatura più bella. Certo, alla fine della sfilata, con i numeri di testiera 115, 16 e 17, che sono gli ultimi tre cavalieri col costume di Sindia. Avrà un bel da fare la giuria quest'anno per scegliere il miglior complesso. Avevano il costume di Sindia domenica, e oggi invece hanno scelto il costume di Foggia Spagnola. E a proposito di bardature, era proprio Enrico il presidente della giuria che andava a scegliere poi la bardatura migliore. Chi è quest'anno? La giuria di qualità, sì, per tanti anni l'ha fatta lui. Sì, quest'anno c'è Maurizio Casu nella giuria di qualità. Maurizio Casu è aspetta che lo cerco e te lo dico, Tore. Cavalieri di arrivare al luogo di stazionamento, al luogo della consegna delle spade. Ed era stato proprio Enrico a proibire per esempio l'uso delle rosette in polistirolo, perché per un po' di tempo qualcuno aveva usato delle... Sì, le avevamo, guarda, ero io presidente di giuria all'anno, Enrico si era battuto proprio per proibire, cioè per non dare punteggio alle rosette di polistirolo, che poi sono state proprio proibite dal regolamento vigente. E poi da quell'anno appunto non si possono più usare, adesso soltanto in stoffa. Dicevamo anche l'altro giorno di come sono cambiate le rosette dalle coccarde o comunque dalle semplici rosette disegnate, quindi in cartone, proibite dal presidente della Proloco, il dottor Manconi, e poi diventate col tempo rosette vere e proprie, come quelle che vediamo oggi. Comunque voglio ringraziare personalmente
la nostra amica Cristiana, perché senza di lei non sapremo niente. Esagerato. Io sono una smemorata incredibile, mi devo scrivere tutto. Ti scrivi tutto, ma ad uso e consumo non solo tuo ma anche nostro, e quindi noi ne approfittiamo del tuo piccolo difetto. E intanto la regia inquadra il gonfalone, tamburini e trombettieri Città di Oristano, che sta tornando verso la postazione, che è dovuta, insomma, la tribuna dei tamburini e trombettieri, che speriamo oggi rulli spesso, perché allora citiamo, visto che ci siamo, la giuria della Sartiglia che non abbiamo ancora citato in questi giorni. Quindi il presidente della giuria è Carletto Pala, i giudici di merito sono Mariano Amadu, Alessandro Lombardi, Salvatore Migheli, Roberto Palmieri e Ignazio Serra, mentre i giudici di qualità sono Maurizio Casu e Ignazio Nonnis. Invece la giuria premio anglo-arabo e derivati Giampaolo Bigio, Maurizio Picciau e Andrea Taras. Sì, quest'ultima che hai citato è proprio perché si sta cercando anche da parte di della valorizzare il cavallo, il nostro cavallo. Abbiamo avuto diversi incontri con il veterinario Pepe Sedda, il dottor Pepe Sedda, che è stato uno di quelli che ha contribuito a introdurre questo premio, insomma, questa sezione molto importante. Ecco che passano sotto la nostra postazione di nuovo i tamburini e trombettieri Città di Oristano, colori meravigliosi anche per loro. Certo che è vero, quando c'è il sole, una bella giornata come oggi, i colori risplendono ancora di più. Certo, non c'è niente da fare. Non solo, ma poi sembra anche che i visi risplendano di più nonostante le maschere, proprio perché la contentezza si trasmette anche attraverso la maschera. Luigi, ci siamo bagnati parecchio altri anni, abbiamo preso questi acquazzoni cercando di riparare. Un anno, Gianni testimone, abbiamo commentato direttamente da dentro la regia perché era impossibile perché c'era tanta di quell'acqua che non finiva più. Sì, è vero. Adesso i trombettieri prenderanno posto lungo il percorso, mentre i tamburini saliranno nel banchetto a loro dedicato per dare poi il via alla manifestazione. Ecco Sugo Poidori che viene col suo secondo per consegnare il mazzo delle mammole alla Sabipi e Maio, al suo presidente, e da lui riceverà le 2 spade per poter effettuare l'incrocio. Ricordiamo anche che non è stato sempre in uso la benedizione durante tutto il percorso, durante la sfilata, perché Sugo Poidori dava dava la benedizione. Scusate, ma mi sono fermato un attimo perché Sugo Poidori stava benedicendo proprio noi. Dicevo, veniva data una benedizione all'uscita della vestizione e poi veniva riconsegnato il Sabipi e Maio al presidente, e quindi veniva portata non veniva portata in Sabipi e Maio nelle mani di Sugo Poidori da lui stesso, quindi veniva riconsegnata, non veniva benedetta la folla prima della corsa. Qualche anno recente è successo che il gremio dei contadini non ha consegnato Sabipi e Maio durante la sfilata, ma è stata portata da un bambino diciamo dalla sede della vestizione a Via Duomo. Allora, una cosa bellissima qua sotto, non so se le telecamere lo inquadreranno adesso, su Maiorale sta dando la spada, a fianco a lui si è spostato un attimo Genesio Passiu, che è soveraio del gremio di San Giovanni, insomma. Questa per sottolineare che c'è sicuramente un buon rapporto tra i due gremi. Benissimo. Adesso fra un attimo anche perché Gianni di polemiche in Sartiglia ne abbiamo già sofferto troppo e non ne abbiamo più bisogno. Non ne abbiamo bisogno, abbiamo già dato. Ne abbiamo accumulato per tanti anni. Assolutamente sì. Quindi cerchiamo di fare in modo che tutto si svolga nel clima più sereno possibile. Adesso ultimi consigli da parte del Maiorale in capo Marco Naletto, lo ricordiamo, al suo Cumpoidori, al suo capocorsa, e poi si procederà all'effettuazione del sincrocium. Ricordiamo che adesso vediamo che i
gruppi dei trombettieri si sono dislocati lungo il percorso perché sarà il loro squillo di tromba che avvertirà la popolazione e quindi anche tutti gli addetti ai lavori che sta partendo il capocorsa, cioè prima il capocorsa e poi tutti gli altri che gareggeranno alla stella. Sì, sono bravissimi i trombettieri e i tamburini, ma io ricordo quando suonavo eravamo in ogni postazione eravamo singoli, adesso sono in 3, quindi insomma si fa meno fatica perché fare tutti gli squilli da soli senza un attimo di riposo era davvero faticoso. Allora spieghiamo adesso come si svolge l'incrocio. Vediamo che Sugun Poidori si è girato, il secondo arriva e sotto la stella danno il primo colpo di spada. Perfetto. Sugun Poidori poi va verso la partenza, si rigirerà anche lui e contemporaneamente si rigira il suo secondo e si rincontreranno sotto la stella per fare in modo che avvenga il colpo di spada, il toccamento delle due spade esattamente sotto la stella. Susegundo è arrivato all'altezza della Madonnina e ha alzato lo sguardo. Per il primo incrocio invece è stato seguito un tratto molto più breve, sì. Forse 5 o 6 metri, forse è chiaramente una scelta. Adesso si sono allontanati almeno di una ventina di metri dalla stella. Eccoli che si avvicinano. Chiede di anticipare. Stanno camminando, eccoli sotto la stella e adesso danno il colpo di spada. Secondo. C'è uno stile diverso, Luigi, per tenere la spada? Si può tenere in maniera diversa per l'incrocio? No, oppure si tiene così? La tieni come la tieni dritta normalmente, dritta sul fianco, certo, che è il simbolo dell'attenti, insomma. Anche Davide arriva all'altezza della Madonnina. Si stanno adesso preparando a fare il terzo incrocio e il terzo incrocio poi prevederà che il Sugun Poidori andrà direttamente alla partenza verso quello che era il carcere di Oristano e che oggi che era il carcere di Oristano ma che anche anticamente era la Reggia Giudicale. Allora mi hanno sgridato moltissimo perché si deve dire Piazza Manno, certo, non con la U finale. Giuseppe Manno, storiografo. Esatto, non con la U. E chi l'ha detto con la U? Io, certe maledizione. Abbiamo sbagliato. E intanto è venuto il terzo. Abbiamo fatto un errore, come dicono a Napoli, un errore di sbaglio. Finalmente adesso mi ricorderò che si dice Piazza Manno. Davide intanto si avvicina alla stella per sistemarsela, probabilmente guardare se è messa bene secondo quello che è intanto il suo desiderata. Molto tranquillamente il suo secondo va verso la postazione dove sta chiedendo di spostarla leggermente. Ecco Antonio, Antonio Fiori che gli dà indicazioni per dove posizionare la stella. No. C'è Melanzana qui che gli sta dando proprio le ultime indicazioni, perché per Davide era tutto a posto, ma Antonio gli ha detto guarda che non è a posto, te la devi far spostare. Infatti Davide si sta trattenendo. Grande qua Antonio. la sta chiedendo di abbassarla. E difatti Antonio dice abbassala appena appena. Dentro nel microfono di Gianni. Intanto vediamo anche sul percorso Maurizio Casu che sta ha chiesto di cambiare non l'inclinazione ma la direzione. Adesso c'è ancora. Perfetto, sembrerebbe tutto a posto. Adesso va verso la partenza. Speriamo bene. Dei super assistenti di campo. Accidenti. Gianni, ci stai portando anche le voci del percorso. Sono qua. Per induzione. Benissimo, benissimo. Adesso per Scaramanzia non sentiamo nessuno, sentiamo dopo. Non diciamo niente. Non diciamo niente, sentiamo solo i tamburi, basta. Ecco. Poi la scelta di Melanzana, perché si fosse magari messo
in contatto, in visione soltanto da poco. Lo ricordiamo che è il genero del Sucumpo Idori. Certo. Bene, adesso direi che ci godiamo questa discesa alla stella in assoluta concentrazione e silenzio. Ha dimostrato già domenica di essere un centratore, quindi tutti ci auguriamo che possa ripetere quello che ha fatto domenica. Bellissimo, è partito col galoppo giusto. Ecco Sucumpo Idori che fa la sua discesa, velocissimo, bravo. L'ha presa troppo in basso. Peccato. Bellissima discesa. Bellissima discesa. La discesa è bellissima, l'ho seguito fino alla fine. E sfuma la possibilità della terza stella nella stessa tariglia, nella stessa Sartiglia. discesa sicuramente quello di Si sperava perché si cambia stella, si cambia stella. Si sperava, si cambia stella perché ed ora attendiamo è soltanto quella d'argento, che quella d'argento viene messa soltanto per Sucumpo Idori. Ed è riservata solo a Sucumpo Idori. Allora questa stella, non so se la regia la può inquadrare da vicino, gli hanno appeso dei filini di fettuccia color rosa e azzurro. Non l'avevo mai vista una cosa simile, è la prima volta. Vede, è vero. sarà poi la volta del Sudertu e quindi uno per volta Accidenti, l'ha presa proprio, ma stiamo parlando veramente di una, il rally ci ha mostrato che era questione di veramente di centimetri. Sì. Peccato, quest'anno quindi niente stella di platino, niente possibilità di stella di platino. No, forse ce n'è ancora un'altra. ecco in arrivo su secondo Ettore Bacioni, stella a Garibaldi. Aspettiamo ora per la seconda discesa di questo martedì su Stanno secondo ancora Gumponi e cambiando. Anthony Maccioni. Stanno ancora cambiando, stavolta la stella a 8 punte. Quest'anno sicuramente, sicuramente quest'anno correranno Sentiamo un componente del gremio. Garibaldi corrono per 1000. Umberto, perché avete cambiato di nuovo la stella? Allora, non è una richiesta, è che la prima stella che abbiamo messo è una stella d'argento, è riservata solamente alla discesa del Sucumpo Idori. Questa è una stella che va per tutti. Ma perché da quella a 6 punti siete passati ad 8? Quella da 6 punti, prima era a 8 punti, adesso la mette a 6 punti. È un espresso desiderio del Susegundo e Sudezzo. Quindi erano destinati a loro. Susegundo ha scelto quella a 8 punte, grazie Umberto Azzei del gremio dei falegnami, grazie. Ecco Susegundo che sta Anthony Maccioni, risalendo. cavallo elegantissimo, un portamento meraviglioso. Anche lui chiede che la stella venga posizionata più in alto, quindi si sistema la stella secondo le sue esigenze. Ricordiamo che i costumi indossati da Susegundo e Suderzu sono costumi di Paoli Lattino. Sì. Un bacio ai tamburini. A passo. Sul basso Susegundo è questo. Il ritmo è diverso, non l'abbiamo detto fino adesso, l'abbiamo detto domenica, ma ricordiamolo questo, che ogni cavaliere che passa ha un suo ritmo. I tamburini quando arriva su Sucumpo Idori usano un ritmo che è diverso. Scusate, per vedere una cosa. No, qua mi è appena arrivata la foto del il fabbro mi ha inviato la foto, mi ha scritto Mauro Mura, che salutiamo, il fabbro che ha fatto la stella, ha scritto ecco da dove arrivano le fettucce rose e azzurre, da lui. E lo salutiamo, grazie. Grande lavoro, l'abbiamo intervistato e siamo andati anche da lui a vedere il lavoro che fa per fare le stelle della Sartiglia. Ti mandiamo un bacio da qui dalla nostra postazione. Ciao Mauro. Partirà al galoppo, incontro alla stella, incontro alla sorte. Lo squillo di tromba annuncia la seconda partenza, quindi. Stavo parlando dei ritmi, no? Che ogni cavaliere importante della Sartiglia ha il suo ritmo dedicato. Sì. Ecco Maccioni che parte.
Forza Inter. Preso il galoppo giusto alla curvetta, si appresta a prendere la stella, purtroppo anche per lui non c'è stato il centro esatto. Ha battuta ma non centrata. Benissimo passaggio anche quello di Anthony Maggioni e Stella Garibaldi. Ed ora attendiamo su destro Giorgio Sanna. Giorgio monta Nestor Mio, un maschio Stella Italiano di 13 anni. Ed ecco la stella dedicata a Su Lerzu, sempre con le fettuccine celesti rosa. Giorgio ha preso la stella domenica, giusto? Ed ecco Giorgio Ecco Giorgio terzo di questa pariglia di Campoidori del martedì, si appresta anche lui a scendere alla stella. Mi sembra che abbia preso la stella domenica, se non sbaglio, Giorgio, giusto? io non ti posso aiutare, ma abbiamo una segretaria di Sì, produzione. Infatti l'ha presa. L'ha presa, confermi? Sì, l'ha presa, la terza stella. No, devi sapere Gianni Dopo che Davide, qua anche abbiamo Giorgio aveva preso la donna stella. dei numeri, sta già segnando i numeri di testiera, quindi il collegamento con l'arcivescovato, che è come essere il collegamento con il nostro Signore. No, diciamo il gradino più sotto, dai, non esageriamo. Sì, un pochino. Squillo di trombe. Ecco Giorgio Sanna che insella al suo Nestor Mio, grigio di 13 anni, che maschio grigio di 13 anni, che parte per la sua avventura. Forza. Accidenti. Ha mancato la stella, peccato. L'ha soltanto sfiorato Arriva il mazzo di il spade. centro. Quindi Allora, dalla pista abbiamo il sfuma dottor... anche per lui, scusa, sì, sfuma prego. anche per lui la possibilità della stella d'oro. Un ospite, c'è Maurizio Casu. Sì, dottor Maurizio Casu. Allora, Maurizio, prima ho parlato di te, ti ho citato perché in uno dei tanti convegni sui giochi storici e sulla Sartiglia hai detto non diamo il numero, l'anno, numero 500, non lo si può dire. Sì, non abbiamo l'atto di nascita della Sartiglia, abbiamo un riferimento alla più antica edizione del 1547, ma ipotizziamo che magari già da prima qualche altra edizione della giostra sia stata corsa in città. Quindi possiamo dire che il numero è approssimato per difetto? Sì, assolutamente. C'è da dire anche che dal 1547 non l'hanno corsa ogni anno, quindi non possiamo contarle da quell'anno, perché ricordiamo che queste manifestazioni segnavano occasioni straordinarie, quindi celebrazioni di eventi straordinari quali nascite di principi, matrimoni, incoronazioni di re, rinvenimento di reliquie di santi, quindi eventi straordinari. La fortuna è che l'archivio storico di Oristano ne ha conservate davvero tante di queste attestazioni, quindi Oristano è sicuramente la città fra tutte quelle della Sardegna, perché ricordiamo che anche Cagliari, Sassari ha Sartiglie documentate, ma Oristano ne ha una serie di gran lunga più importante. Grazie Maurizio, qualche battuta più avanti, grazie. A voi la linea dalla pista. Grazie, intanto vediamo scrive su Campoidori di domenica
Claudio Tuveri che si accinge a coronare almeno oggi il sogno di portare via la stella. Non è stato molto fortunato domenica per questo. Si è riscattato con una bellissima arremada, bellissima veramente, però purtroppo non è stato premiato dalla sorte per ciò che riguarda la stella. No. Naturalmente la sorte bisogna un po' aiutarla cercando di mettere la stella, chiedo scusa, nel posto giusto e all'altezza giusta, almeno quantomeno nella direzione, insomma, ipotetica della spada. Che poi spesso la posizione che diciamo che sembra a te sia quella giusta, poi si rivela sbagliata o viceversa. Sì, ma qualche volta abbiamo visto che è stato magari uno scarto del cavallo, proprio tirar su il braccio all'ultimo momento e infilzare la stella, può capitare, insomma, certo. Perché non c'è nulla di scientifico. Certo, bisogna prepararsi bene alla discesa alla stella, ma all'ultimo momento è solo questione di fortuna. Silenzio assoluto ora. Forza Claudio, vediamo se domenica non è riuscito a togliersi questa soddisfazione, se riesce a togliersela oggi. C'è un consiglio che ci sta dando Attilio Balduzzi, adesso vediamo tramite il mio WhatsApp, vediamo di trasmetterlo al gremio. Ecco Claudio che Gli ha dato il cambio. Grande. Gli ha dato il cambio. Gliel'abbiamo augurato. Bene, esattamente. Gli ha tornato la pelota. Abbiamo il presidente. Allora, adesso su Campoidori abbiamo le corse. Come già. Sì. Il capocorsa e oggi il capocorsa di domenica. Bene, sul capocorsa. Salutacelo signor Naletto, digli insomma che poi lo aspettiamo che qua se viene a farci visita con la vernaccia. Mi dicevano dalla postazione che vi aspettano con la vernaccia. Va benissimo. Grazie Marco, grazie davvero. Siamo felici, prima stella della Sartiglia del gremio dei falegnami, restituito il favore. Fantastico, bellissima. A Prato d'Orrau. A Prato d'Orrau. Gli ha tornato la pelota. Va bene lo stesso, qui sono tutti contenti. Questo detto con l'Accademia della Crusca. Intanto Cristiana, tu stai già segnando. Io sto segnando il primo gruppo che è stato già chiamato da Su Campoidori a Sant'Antonio e poi ho segnato anche chi sarà a premiare questa prima stella di oggi, che è appunto il presidente del gremio, il mayorale in capo, Naletto. Molto bello, molto contento. Una nota, se mi è consentita, tra virgolette di colore: la mia prima stella ieri che ha preso su Campoidoreddu l'ho fatta premiare dall'arcivescovo di Oristano, perché sta assistendo l'arcivescovo di Oristano da arcivescovo alla sua ultima Sartiglia. Oggi non so se c'è, però ieri c'era, insomma in questi giorni c'era, quindi lo dobbiamo salutare perché fra un paio di mesi l'arcivescovo lascerà Oristano. Applausi per la prima stella della giornata. Il pubblico saluta calorosamente questa prima stella della giornata, Claudio Tuveri, che sicuramente rimarrà, insomma, sarà ricordato per la sua bellissima arremada. Grande Claudio, bravo. Meravigliosamente guardato. Almeno questa soddisfazione, insomma, se l'è tolta. Va. Almeno una stella l'ha presa. Adesso si avvicina, insomma, alla tribuna dei tamburini. La sua nona stella d'argento in carriera, con 12 sartiglie effettuate. È andato
a omaggiare i tamburini. Tamburini. Sì, Il pubblico della tribuna A Monsignore. è salutato dal suo presidente, giustamente Genesio Passiu. Del suo presidente, ma la stella d'argento la riceve la somma mayorale del gremio Marco Naletto. Immagino il signor Naletto deve essere emozionato. Sì. Restituisce la stella che viene... Scusate che è stato un po' di silenzio, ma dice stupidaggini Torri. Stavate ridendo alle mie spalle, vero? Non vi ho visto per un attimo, siete scomparsi. Beh, ricordiamoci anche che siamo in mezzo alla gente, in mezzo alle persone, vediamo un sacco di cose. Ma piuttosto non ho ancora visto il nostro direttore Francesco Mino in mezzo, Nadia Usai. Sarà in coma profondo, poverino, perché ha lavorato come una bestia in questi giorni. Nascosti sotto la tribuna autorità. L'ho visto Claudio. L'ho visto passare un'oretta fa. È raggiante, si vede dalla maschera che è raggiante. Sì, Ha cambiato espressione anche la maschera. Dicevo, ho visto Francesco Bino passare un'oretta fa circa, era molto impegnato nel suo ruolo. È fuggito anche lui alle Maldive. Ok. E adesso quindi aspettiamo Fabrizio Pomogranato, quinta discesa di oggi. Fabrizio ha preso la prima stella domenica, quindi... Allora approfitto dalla pista, abbiamo... Speriamo sempre scusami Gianni, speriamo sempre nelle stelle d'oro noi. Noi il tifo lo facciamo, poi... Allora abbiamo Don Tonino Zedda, che è il delegato vescovile all'interno del gremio. Prima stella però regalata da Sugumpoidori dell'altro gremio, va bene lo stesso Don Tonino? Benissimo, la prima espressione quando ho visto la stella accolta ho detto è prato d'orrau, perché appunto Sugumpoidori di domenica ha consentito al nostro compoitore di prendere la stella domenica e oggi le abbiamo restituito il piacere e il favore. Felicissimi per il gremio dei contadini, ma la prima stella del gremio dei falegnami, sono contento. Grazie Don Tonino, a voi di nuovo la linea. Guarda, approfitto di questa intervista che hai fatto a Don Tonino per dire che vale la pena visitare la cattedrale di Oristano, che è meravigliosa, e oltretutto la cappella bellissima del gremio dei falegnami, che è una cappella in legno, è la più grande cappella di quel genere, insomma, in legno? Ma no, della Sardegna. E come mai in legno? E come mai? Sarà un che caso. Anche dalla regia suggeriscono è la più grande cappella della Sardegna di questo genere. Sì, c'è una bellissima pubblicazione sulla cattedrale di Oristano, adesso prescindere dagli scherzi, bisognerebbe anche un pochettino spendere qualche soldarello e comprarle queste cose, perché fa piacere. Io l'ho presa e ce l'ho a casa mia, una bellissima pubblicazione sulla cattedrale, proprio sulla cattedrale di Oristano. Visto che stai parlando di questo, mentre vediamo che Fabrizio sta facendo sistemare la stella, diciamo anche che qua all'Info Point della Sardegna sono in vendita anche tutti i gadget, il merchandising della Sardegna, ci sono cose molto belle, ci sono le rosette e soprattutto tanti libri che raccontano la Sardegna, libri unici e preziosi. Sì, se mi consentite un suggerimento. No, ne hanno fatto molti. Luigi. Dimmi cara, scusa, perdonami, ogni tanto mi scappa. Come dici tu, lo sciollorio. Lo sciollorio. No, stavo dicendo che anche nel sito della Fondazione Sasartiglia si trovano online moltissime informazioni riguardo la storia della Sardegna e quindi invitiamo tutti quanti a visitare anche il sito della Fondazione, che nelle varie sezioni racconta la storia della Sardegna, e si trovano online anche diverse pubblicazioni. Ricordiamo anche che ricordiamo anche che è stato inaugurato il centro di documentazione della Sardegna con in un locale molto suggestivo dove vi sono molte cose da vedere, rosette antiche e moderne, filmati, ci sarà un sistema interattivo, insomma bellissimo. Ecco, intanto seguiamo Fabrizio Pomogranato che scende alla stella, possibile stella d'oro, speriamo, e non porta bene, non lo dico più. Io voglio fare il tifo in diretta.
Lo facciamo dopo. Facciamo chiamare le stelle dalla regia, che a quanto pare porta fortuna. Infatti. Allora, il suggerimento di Attilio Balduzzi, però mi ha detto di chiedere al gremio. Io non so come avete voi la prospettiva della stella. Pare che in televisione con questi nastrini si fa fatica a vedere il foro. Voi cosa ne dite? Perché io non fa ho vedere il foro della stella. Questo è il consiglio di Attilio Balduzzi, che è un autorevole, ovviamente sartigliante, Giacomo Poidori, lui stesso, insomma. Ma non so, questa è una cosa che ci ha suggerito Attilio, però può darsi, però voi avete i monitor, quindi avete la situazione reale. Ma si fa fatica a vederla in televisione o fa fatica il Cavaliere a vederla? Questa è una bella domanda. Perché se fa fatica il Cavaliere, allora, siccome Attilio ci sta ascoltando, risponderà, va bene, ci sta seguendo. Se fa fatica invece la gente a vedere non ti va in nuda. L'importante è che non sia di ostacolo al Cavaliere. Vi do un'informazione: quest'anno i gruppi che saliranno alla stella di cavalieri sono composti da 8 cavalieri. 8 spade danno. 8 spade, quindi saranno concesse per volta. Quindi quando facciamo i conti bisogna moltiplicare per 8, non per 6. Esatto. Ricordai sì. Adesso è Alberto, giusto, che è passato al punto di partenza? Sì, Alberto Carta. Alberto Carta. Tanto la regia mi comunica che abbiamo saluti dalla Romagna, dalla Germania, da Treviso, dalla Scozia. Insomma, salutiamo tutti quelli che sono però lontani ce la dava in diretta via. La regia. Quest'anno non ce la può dare in diretta. Colpa di Nicola Di Mille. È colpa di Nicola, sempre. E saluti da Pimentel. Vedi, ci sono tutti. Pimentel che è in Sardegna. Vedi che ci sono tutti. C'è Garibaldi e anche i Mille. Sesta discesa della giornata, Alberto Carta. Comunque anche il cavallo che portava il mio nonno in Sardegna, Noto Niser, si chiamava Garibaldi, sì. Attenzione, è caduta a stelle. Rimessa. La stella è rimasta agganciata alla testa di qualcuno, alla cuffietta di una signora. Esatto. Però per fortuna non si è fatta niente. Però si sta toccando però la testa. No, sta verificando, perché sapete che quando uno prende una botta per verificare se si è fatta male, se si è rotta, deve toccarsi. Quell'area lì è sempre complessa. Strano che non vedo i cartelli, vabbè, una volta c'erano i cartelli, attenzione, caduta a stelle. Sì, no, non li hanno più messi. Hanno suscitato troppa ilarità. Forse però la signora ha bisogno di un po' di acqua, perché penso che comunque la botta le sia arrivata. Adesso sta verificando se c'è un taglio sulla cute. Il primo gruppo di cavalieri composto appunto da 8 cavalieri, vi dico i numeri, sono il cavaliere col numero 49. Intanto però sto vedendo Luigi effettivamente. Scusate, sono qui vicino alla signora che ha preso. Ha lasciato il segno la stella sulla. Infatti. Signora, tutto bene? Sì. Il primo cavaliere che partirà in questo primo gruppo sarà il numero 49, Luigi Iriu. Un segretario
12 anni. Figlio d'arte, il padre ha fatto suo poi d'oro per il gremio di San Giovanni. Ecco lo squillo di trombe che annuncia la discesa di Gigirio. Molto veloce. Anche lui l'ha presa da sotto la stella. E ha sfiorato di nuovo la signora, è rimasta lì, È in quella direzione. Ma deve rimanere lì, Gianni, per il calcolo delle probabilità non arriva più lì. Se si sposta se si sposta la prendono di nuovo. Sì, in effetti se si fosse spostata di 50 cm l'avrebbe presa. Prossimo cavaliere Corrado Massida col numero 18. Forza Corrado, l'abbiamo visto con Polidori qualche anno fa. Giornata di pioggia che non finiva più. Esatto. Velocissimo Corrado, velocissimo, veramente. Presa. Mamma mia, che gesto! All'ultimo. Mancino. I mancini hanno una marcia in più, io l'ho sempre detto, non c'è niente da fare. È vero, mio papà era un mancino e io ero sempre alla sua sinistra. Ogni tanto arrivava uno sganassone e ti dico che il mancino era fa pesante. Premia questa seconda stella di Corrado Massida l'arcivescovo di Oristano. Monsignor Ignazio Sanna. Bella stella. Che verrà premiato con la stella d'argento. Gianni, sei in pista, pronto? Sì, pronto, senz'altro. Adesso arriverà Monsignore, gli facciamo fare la premiazione e poi una battuta sicuramente ce la riserverà. Intanto Attilio Balduzzi ha specificato che secondo lui è il cavaliere che non riesce a vedere il foro della stella perché è confuso. E allora bisogna pensarci. Perché dice che l'ha già sperimentato. Capito. Ed ecco arrivare Corrado Massida. Ecco Corrado che risale la via Duomo. Seconda stella della giornata, ottava di stella. Bravo Corrado. Luigi, poi ci devi descrivere la differenza delle spade che si utilizzano tra domenica e martedì. Sì, certo. Corrado comunque conosce molto bene questo cavallo perché il suo è puro sangue inglese di 9 anni. Da sempre Corrado con Fabrizio Manca e Ignazio Lombardi hanno costituito un terzetto che non si è mai separato. È raro in Sartiglia trovare complessi di questo genere. Di questa pariglia hanno sempre corso insieme. Sì, l'unico che ha fatto su Componidori, come diceva giustamente Peppe prima, è Corrado. Un anno in cui aveva piovuto tantissimo della Sartiglia, del 2015. Presidente del gremio fu Salvatore Carta con vice Michele Pinna. Sì, è stata la mia prima Sartiglia in commento. Lui fece scendere 66 cavalieri e furono colte 19 stelle. Bravo Corrado. Ecco, allora abbiamo Sua Eccellenza Monsignor Ignazio Sanna, ancora circondato dai fotografi,
Buonasera eccellenza, buon pomeriggio. Oggi questa è la sua ultima sartiglia da vescovo, da arcivescovo, giusto? Sì, come arcivescovo titolare, poi potrei essere come arcivescovo emerito, quindi è probabile che possa avere la nostalgia o il desiderio di ritornare a vederla ancora una volta, perché queste esperienze sono molto belle e vanno ripetute. Ecco, 12 anni a Oristano, 12 anni al balcone del suo balcone, cosa gli ha lasciato la Sartiglia? Ma indubbiamente questo senso della festa, il senso anche della comunità e si sentono, quelli che assistono, si sentono quasi identificati con questa festa, quindi è una festa molto identitaria e quindi assistere e godere un po' con loro questo senso dell'appartenenza ti fa sentire adesso ancora di più. Sì, aspetti che sta arrivando il cavallo. Fabrizio Manca, terza stella. Ha preso la stella. Porto fortuna ovviamente perché i trattori. Stessa pariglia, cavalieri della stessa pariglia. Stia qui eccellenza. Monsignore, stia lì. Grazie comunque, grazie. Tanti auguri ai cavalieri. Grazie davvero. Grazie Tante mille. cose, buona serata, buon pomeriggio. Grazie Gianni. Grazie a voi. Poi guarda, in questo momento eri veramente inviato in pista e io a 1 centimetro dal cavallo. L'ho visto. Ci hanno proprio spostato di peso. Sì, ho fatto un po' spostare Sua Eccellenza, ma comunque dai, è andato benissimo, ci ha sfiorato il cavallo, è andato bene. Se ci porta via poi il cavallo si porta via. Te ne vai direttamente all'ospedale di Sant'Antonio. Ecco, appunto. Vabbè, ma se li porta via insieme vanno direttamente in paradiso. Non c'è... Esatto, c'è l'arcivescovo. Ma queste battute come ti vengono, Luigi, queste battute? Naturali, gli vengono naturali. Non ti conoscevo sotto questo aspetto. Sì, una persona simpatica sicuramente, ma con queste battute. Tu non hai capito, sfioriamo delle vette che nessuno. E intanto eccolo. Svette di Cimpronio però. Fabrizio Manca sotto la nostra postazione, ora a prendere il tributo dei tamburini e trombettieri. Il giusto applauso della tribuna B e della tribuna A, adesso sotto la tribuna d'onore. Insomma, terza stella, sei contento? Sì, molto, anche perché questi due ragazzi che corrono, ripeto, nella stessa pariglia, meritano. Adesso tocca a Ignazio Lombardi, tocca a lui. Se riescono a prendere, fanno 3 su 3, insomma, è mica poco. Ma non c'è la stella d'oro neanche quella di platino. No. Poi dovrebbero farla per per pariglia dovrebbero farlo, sarebbe bellissimo. Chi premierà? Il sindaco. Premierà il sindaco, sì. Adesso poi lo sentiremo in uscita. Sindaco di Oristano, ingegnere Andrea Lusso, consegna la stella d'argento a Fabrizio Manca, terza stella della giornata. Se mi consentite vorrei fare La consentiamo. un saluto e un complimento particolare a Silvia Urru, che quest'anno è la voce diciamo così della Sartiglia, sta facendo da sola allo speaker e devo dire che è veramente un impegno molto, molto importante che sta svolgendo nel migliore dei modi e al meglio, quindi veramente complimenti Silvia. Allora stiamo aspettando il sindaco che in questo momento sta brindando insieme al maiorale del gremio il tradizionale bicchierino di vernaccia. È la volta di Pepe Frau. Rullo il tamburo. Anche lui molto veloce per l'azione di questo cavallo. E la 3 di seguito. Vanno, Beh, dai, forza. Oggi vedo più esultanza. Domenica ci stavamo preoccupando. Allora, eccoci qua, il sindaco è qua. Salutaci il sindaco. Insomma, siamo veramente felicissimi, una bellissima giornata anche oggi, mi sembra una grandissima Sartiglia, sono già 3, giusto? Sì, 4 addirittura, benissimo. 3 su 3, nel senso che 3 discese consecutive. Benissimo, sta andando tutto bene. Grazie.
Buona giornata ancora a lei sindaco, grazie Andrea. Intanto commentate pure la premiazione, vediamo chi deve premiare questa quarta stella. Anche Peppe è un veterano di Sartiglia. Cin- 55 anni, 29 Sartiglie, stella d'oro, 18 con questa d'argento. Chi sta premiando, Gianni? Mi hanno detto un sottosegretario. Un senatore. Sì, è un senatore, sottosegretario. Tajani, possibile, Gianni? Prego, scusa? Tajani? Non so, io non lo conosco, adesso chiedo nel dettaglio, mi avvicino. Peppe Frau è il cavaliere invece che ha preso la stella. A consegnare la stella d'argento a Peppe Frau sarà il sottosegretario di Stato. Questa è la sua 30ª Sartiglia. Stanno in diretta Rai 3. Un primo gruppo di cavalieri fortunatissimi, su 8 cavalieri e 4 discese, già 3 stelle colte, quindi rimangono in piazza Manno ancora Peppino 4 Pinna cavalieri. e Ignazio Lombardi. Il prossimo cavaliere che scenderà ora alla stella è il numero 60, Peppino Pinna. Allora, eccoci qua, l'onorevole, il senatore, chiedo scusa, Stefano Tandiani, sottosegretario in questo momento, ha premiato il cavaliere che ha colto la stella. Cosa le sembra questa Sartiglia? Un amore è una cosa straordinaria per questa terra. Vedere dal vivo la Sartiglia significa capire una Sardegna che è straordinaria e vedere la gente che si emoziona è la cosa più bella. Commentiamo questa discesa. Ecco Peppino Pinna che manca la quindi l'ha colpita, insomma. Sì, tantissimo. Devo dire veramente che è una terra che sa esprimere come poche altre un amore incredibile per la sua storia e la sua tradizione, ed è l'orgoglio della Sardegna quello che ammiro veramente. Ha visto a colpo d'occhio, insomma, si capisce quanto amiamo questa manifestazione. Assolutamente sì, veramente. Da Sardi Oristanesi, grazie e buona Grazie a voi, grazie. Grazie Gianni. Gianni? Gianni? Oh già. Gianni? Sì, eccomi. Stavo salutando. Ecco, sì, salutalo, e sarebbe anche il caso di dirgli che va sostenuta anche. Giusto per non saperne leggere ed esprimere. No, non dirli a Gianni perché ci torre li chiede i soldi adesso. Aia! Questo era il cavaliere Ignazio Lombardi col numero 16. È sfumata il 3 su 3. Sì, è sfumato. Terzo elemento della pariglia di Corrado, Massiglia. Pietro Ecco Serra. Pietro Serra, noto Cicetto. Cicetto è davvero un veterano della Sartiglia. Puro sangue inglese di 11 anni dal Mazzovaio. Numero 108. È al limite dell'ultima Sartiglia, c'ha 60 anni più del Cicetto. Ne ha fatto 44 di Sartiglia. Ha preso 31 stelle d'argento e 4 d'oro. Cicetto è vestito con un costume di Macomer. Costume nero. Molto veloce, molto veloce. Wow! Peccato. La discesa veramente Mancino, quindi la stella è stata impetuosa. spostata tutta a sinistra, però purtroppo non è riuscito a infilzarla. Ora il cavaliere col numero 38, Furio Tocco. In sella all'Uragano Baio. Furio è rimasto famoso per una remata da Copoidori che ha fatto scalpore perché si è coricato all'inizio della curva della discesa e si è alzato dal cavallo, ha fatto tutta la discesa coricato e si è alzato dal cavallo, si è risollevato poco prima della curva. Ultimo cavaliere del primo gruppo, 14ª stella. Niente.
È solo sfiorata. La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo-sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano. www.coopterm.it. Le migliori specialità di mare nel cuore della città, a Eden, a Oristano, in piazza Roma. Ma tu lo sapevi che in caso di sinistro stradale sei libero di scegliere dove riparare la tua auto? Davvero? Ma la mia assicurazione... Sì, certo. Ti ha consigliato il centro convenzionato facendoti credere che altrimenti potresti incorrere in problemi. Ma non è così. Affidati all'autocarrozzeria dei fratelli Contu. Auto sostitutiva, nessun anticipo e nessun pensiero. Autocarrozzeria dei fratelli Contu, via Bruxelles Oristano. Mani esperte per la tua auto. A volte la vita ti mette davanti le difficoltà e devi fare per forza una scelta. Puoi lasciare perdere e arrenderti, oppure stringere i denti e impegnarti per raggiungere il risultato. Io mi sento sardo perché sono tenace, come chi in Sardegna lavora la terra ogni giorno per offrire i prodotti. Io sono sardo. E quando li assaggi scopri che l'obiettivo è pienamente raggiunto. Io sono sardo. Dal 1976 i migliori produttori ortofrutticoli per il Made in Sardegna. Dove c'è una mostra dell'artista Federico Fadda, ma anche del cavaliere Federico Fadda, che oggi è in pista. Allora, stiamo parlando di mostre, lo diciamo, ieri con Cristiano abbiamo fatto un giro anche per vedere un po' di mostre, ne abbiamo visto una in particolare in via Parpaglia molto bella, con dei quadri che riguardano proprio la Sardegna, meraviglioso. Vi invitiamo a girare per la città, a vedere le mostre, a vedere i musei, perché c'è veramente tantissimo da vedere. Chiaramente oggi è una giornata straordinaria, ma anche da domani, non dimenticatevi di Oristano. Certo, ma tenete presente che in giro si vedono molte mostre, ma non femminili di mostro. Cavaliere col numero 63 Andrea Zucca. Purtroppo non ha centrato Andrea No, stavo guardando la faccia di Cristiano mentre tu dicevi le tue cose. Cavaliere col numero 53 no, non è vero, ti vuole Luca bene, Murtas. ti vuole bene. Io faccio finta di essere seria. 53 Luca Murtas, 21 sartiglie al suo attivo, 16 stelle infilzate. Mancino e monta un puro sangue che si chiama Golden. Allora, io ho riferito al gremio il suggerimento di Attilio Balduzzi e mi sa che lo hanno colto, hanno tolto, adesso hanno messo una stella senza i nastrini. Senza nastrini. E Attilio vecchia volpe ha fatto componidori, Attilio, queste cose le nota subito. Bella! Se l'è guardata per vedere Luca Murtas se c'era veramente. E c'era, è come se c'era, assolutamente sì. Bravissimo Luca, poi è Andrea Sanda che ha spostato il supporto proprio perché gli è stato detto che Luca era mancino, quindi ha spostato, oltre che ad aver messo la stella, appeso la stella, ha pure spostato il supporto. Adesso attendiamo soltanto di conoscere chi sarà a premiare Luca. Quinta stella della giornata Luca Murtas. E intanto dalla regia mi dicono che ci saluta anche un caro amico che abbiamo negli Stati Uniti, Randy Contu, che è un amico storico di Mauro e Nicola, che ha lavorato spesso anche con noi. Ma si chiama davvero Randy Contu? Sì. No, non lo so. Il prefetto di Oristano a premiare
Premia Luca Murtas, il prefetto di Oristano. Verrà premiato la sua eccellenza il prefetto di Oristano, dottor Gennaro Capo. Spiritoso il babbo, l'ho detto a un mio collega che si chiamava Cristoforo Colombo. È vero, questa è vera. D'altronde a Ghilarza abbiamo avuto un primario che si chiamava Marco Polo, non è che sapeva dove andare, sapeva dove operare. Ecco qua la premiazione. Tanto ne approfitto anche per dire un attimino che la Sartiglia si può vedere su moltissimi canali, sia web sia sul digitale terrestre, e vi ricordo che ci sono le dirette anche in lingua sarda e in lingua inglese. Se quindi avete amici che stanno fuori o che non conoscono l'italiano, che vogliono vedere la Sartiglia, sappiate che c'è il commento in inglese, e poi per i sardi allora, in sardo è importante. Sì, Tore, abbiamo qua il prefetto di Oristano, Grazie Gianni, si dici. Il dottor Gennaro Capo, che noi tra virgolette misuriamo le persone da quante Sartiglie hanno visto. Lei ne ha vista una? La primissima, anzi la seconda, considerando che ero qui anche domenica. Contentissimo di esserci, spero di esserci anche il prossimo anno per la terza e la quarta. Ma per un prefetto naturalmente i tempi sono limitati, più di 2 o 3 anni. No, diciamo, vediamo, può darsi che ci saremo ancora il prossimo anno. Cosa le è sembrata? Cosa le sta sembrando? È molto bella la manifestazione, mi è piaciuta quella di domenica, mi è piaciuta quella di oggi. Scusi, vediamo la discesa di Peppe Catapano. Forza Peppe! Grande Peppe! Avete visto, ogni volta che c'è una persona che al microfono prendono la stella. Però rischi sempre la vita, Gianni, perché sei lì di spalle. Una buona giornata. Grazie a lei, dottore, grazie. Ecco qui, allora ci ha dato la sua testimonianza anche il prefetto, che ovviamente mi sono permesso la battuta intendendo sulla misurazione di quante Sartiglie uno ha visto, ma è ovvio che per un prefetto non può vederne tante più da prefetto, perché Gianni, se fosse su quello tu saresti già presidente, adesso, cioè. Gianni, stavolta il questore, premia il questore di Oristano. E stavolta sì, ci passa davanti il questore, quindi prepariamoci anche per lui con l'intervista. Ecco. Perfetto, grazie Gianni. Gianni, chiedigli se è contento dell'organizzazione. Non ho capito, scusa. Chiedigli se è contento dell'organizzazione. Sì, certo, adesso glielo chiediamo. Che abbiamo fatto un po' di sforzi. Peppe Catapano, già compoidori del gremio dello stesso presidente di quest'anno nel 2010. 15 o 16, mi ricordo. 2011. Mi sembrava più vicino. Stiamo a cantare, ma soprattutto sentiamo, vediamo tante persone bene, la buonissima vernaccia di Oristano, che ad oggi, adesso, in questo momento, ore 14:30, qui in postazione non è arrivata. Come mai, dottor Cozzoli? Secondo me c'è un ritardo cronico, bisogna chiederlo all'assessore ai voli, l'assessore dei trasporti. Grande! Peppe è stato anche presidente dell'associazione dei cavalieri, insomma, è un cavaliere che oramai ha diversi anni di Sartiglia e diverse esperienze. Un tempo c'erano più persone che si conoscevano per soprannome più che per nome e cognome. Ormai la città è cresciuta, è diversa. Sì, effettivamente anche se l'abbiamo ripetuto spesso, Oristano tende
a tornare ad essere paese durante la Sartiglia, anche se c'è tantissima gente. Vittore, mi verrebbe da dire non solo in Sartiglia. Ecco, abbiamo il questore. Ecco il questore non con possiamo dire che Oristano è una città grandissima, cioè è una città bellissima, vivibile. Allora, ecco Gianni col questore. Gianni. Signor questore, bella Sartiglia, bella premiazione, come sta andando? Adesso sta andando tutto bene, speriamo che continui così, è una bellissima manifestazione, speriamo che sia così tutti gli anni. Grande sforzo organizzativo, ma giusto? Grande sforzo da parte di tutte le forze di polizia, certamente, perché gli spettatori sono tantissimi, sia oggi ma soprattutto domenica, forse c'era qualche presenza in più, ma anche oggi vedo che è molto partecipata e quindi penso che per la città di Oristano sia una bella manifestazione. Grazie dottore, grazie, buon proseguimento. Discesa. Marco Mura. Oh, accidenti, l'ha presa un po' sotto. Quindi abbiamo sentito il dottor Ferdinando Rossi, che è il questore di Oristano, che è chiaramente il responsabile dell'ordine pubblico della manifestazione dal punto di vista della security, naturalmente, perché l'ordine pubblico è curato direttamente dalla questura, chiaramente in collaborazione con tutte le altre forze dell'ordine. Prossimo cavaliere col numero 59, Roberto Pau. Rampa il cavallo in attesa della partenza. Roberto ha 5 Sartiglie e una stella d'oro, però una d'argento e una d'oro. Forza. Gli è caduta addosso, non so neanche se l'è portata via. No, è rimasta lì, in terra. Ok, Prossimo cavaliere col numero 57, Alessandro Ru, 20ª discesa. Simpatica scena, chi stava andando a cercare la stella è passato oltre perché non la vedeva dal suo punto di vista e poi è tornato indietro a cercarla. Ecco, Umberto Azzeni ha adesso appeso per la prossima discesa. Lo sapete come si chiamano tra di loro i gremianti del gremio di San Giuseppe? Come si chiamano, Gianni? Maestri, perché sono tutti maestri. Certo, Maestro Gnina. Maestro. Alessandro Ru che indossa il costume di Oristano rosso. Adesso l'ha portata via, via, sì, poi l'ha lanciata. È arrivata in fondo. C'era una sorta di regola che se qualcuno se la portava via per 50-60 metri, Luigi. Però doveva averla infilzata. Anticamente sì. Cioè almeno infilzata, poi gli cadeva addosso. Appunto, Esatto. ma almeno infilzata, ma come facevi? Allora non c'erano le tecnologie di oggi. Quindi, noi adesso l'ho infilzata, appunto. Adesso ti viene male, anche se Diavolo potrebbe metterci un po'. Beh, la giuria non era presente comunque lungo il percorso. No, questo cavallo si chiamava Diavolo, per quello che se l'è portata via. Ecco. Perché questo ne sa uno più del Diavolo. Oggi è carichissimo Luigi, comunque ne ha già detto molte, ne ha detto. Mi hanno detto che domenica non abbiamo detto seri. niente. Ok. E allora aspetta poco. Da martedì siamo sempre più frizzanti. Cavaliere col numero 76, Renzo Mura. 76. Accidenti. Stava per colpire il nostro buon Leonardo Matacena, che sta facendo le riprese lungo il percorso. È un vostro operatore quello? Sì. Io lo vedo in una posizione. Perché poi se la stella colpisce la macchina da presa, addio. Lasciamolo lavorare, che lui sta facendo le immagini che serviranno per lo spot dell'anno prossimo. Ma come dice Luigi, per il calcolo delle probabilità è molto difficile che la cosa accada. Me lo auguro, anche perché la sua assicurazione è nelle mie mani. Guarda, si è spostata adesso un po' più avanti. Ultimo cavaliere di questo secondo gruppo, Davide Figus. Cavaliere col numero 69. Eccolo scendere. Anche lui e con questo si dimostra che la velocità favorisce
la mano più ferma e quindi la possibilità di poter infilzare la stella. Che stella è questa? Settima stella su 22 discese. La settima luna. Sì, però la teoria che hai appena illustrato, Luigi, dovresti spiegarla meglio a Melanzana, che più si è veloce più si ha possibilità. Ogni cosa ha la sua eccezione, no? Melanzana è l'eccezione. Ogni regola ha la sua eccezione. E che conferma la regola. Assolutamente sì. Perché di velocità, quando si parlava di Melanzana, proprio non si poteva parlare. Vabbè, una volta ha corso molto veloce perché gli era scappato il cavallo. E l'hanno fermato alla Esso. Bravo Davide. Ricordiamo Davide, figlio d'arte, figlio di Tore Jacopo Poidori nel 1975 con 75 è un anno che mi è familiare. Anche a me. Bellissimo anno. Sì. Sono nati quelli che, due di quelli che commentano la Sardegna sicuramente sono nati quell'anno. No, io invece la correvo la Sardegna di quegli anni. Lo sappiamo. Ma tu sei senza età, tu sei fuori dal tempo. Ma quale senza età? Dillo al signor Tempo di farmi la grazia. Gianni, chi premia? Premia il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco. Capo dipartimento dei Vigili del Fuoco in premiazione. Sì. C'è stata un'importante manifestazione dei Vigili del Fuoco, leggevo sul giornale ieri o mattina. Tutto, diciamolo che c'è un grande dispiegamento di forza dell'ordine, ma lo trovo nella giornata di oggi lo sto trovando più discreto, nel senso che c'è ma non si vede, che è esattamente quello che credo sia l'obiettivo nell'ambito di queste grandi manifestazioni, dare la sensazione della sicurezza senza avere questa incombenza. The Endless Challenge. 2 hearts, 2 souls, 2 minds. The elegance of a dance, the power of a jump. The magic of equestrian sports, lifestyle and events 24/7. Horse TV. Capture every moment of all the equestrian sports. Built to connect all the horse people around the world. Ride your passion everywhere with Horse TV. Della domenica e il martedì. Sì. È lama piatta, lo spadino oggi, è Elsa aperta, mentre invece la domenica si usa un fioretto, quindi lama molto sottile, molto più flessibile e con l'Elsa, con la mano ricoperta dall'Elsa chiusa dell'arma.
Chiaramente non è l'unica differenza che contraddistingue i due gremi, ma questa è una delle differenze. Una delle differenze, poi quella naturalmente con l'arnese, se vogliamo usare un termine, l'arnese di battaglia, no? L'arnese che si usa per la tenzone. Per poter fare in modo che la stella venga portata via da un qualche cosa che la stacchi dal supporto. C'è anche poi gli stocchi sono diversi, sono colorati diversamente, ma praticamente sono la stessa cosa, non sono molto diversi l'uno dall'altro. Sembrava presa anche questa. Il cavaliere Alessio Garau col numero 74, adesso sarà invece il cavaliere col numero 91 Andrea Brai a tentare la sua 24esima discesa. Anche Alessio Garau è stato con Polidori recentemente. Sì, per quanto riguarda le spade è facilmente intuibile che nelle prime edizioni di Sartiglia, ma stiamo parlando di 5 che ogni cavaliere avesse la sua di spada, perché diciamo, nei giochi equestri medievali ogni cavaliere la sua armatura, assolutamente sì, quindi anche la sua spada con il suo scudiero. Poi diciamo che Hollywood ci ha dato questo stereotipo del cavaliere. Gianni, c'è stato un gesto di riverenza nei confronti della tua saggezza storica. Hanno strombazzato. Peccato. E anche questa stella finisce in mezzo alla gente. Però grazie a Dio non ha colpito di striscio qualcuno, ma senza danni. E soprattutto viene restituita non come il pallone che va in curva nord a Cagliari. Numero 52 Antonello Mele. Ma lì ci sono signore che escono incinte dallo stadio, il pallone lì sotto. Squilli di tromba, prossima discesa. Numero 52 Antonello Mele. Forza Antonello. Anche lui con Polidori già stato del gremio dei Falegnami. Bene. Preva, colta la cercata, perché si è visto proprio il gesto. Intanto il nostro fonico qui l'ha prevista. Maestro Carlo ha posizionato la stella, gli hai portato fortuna? Questo era l'intento, assolutamente. Noi facciamo schifo a tutti i cavalieri. Senti Carlo, a parte gli scherzi, Maestro Carlo fa parte del gremio dei falegnami naturalmente. Volevo dire, sei rimasto in ombra fino adesso, da una parte poi hai deciso di metterla tu la stella per portare fortuna al cavaliere. Senz'altro, questo anche grazie a Gianni che ci sostiene qui vicino alla stella. Grazie davvero, grazie Carlo. Linea a voi. Grazie. Perfetto, saluta guarda, Carlo. perché abbiamo ospiti anche noi. C'è qui da noi il direttore della sede regionale della RAI, Giovanni Dettori. Direttore, Sartiglia Oristano, tu vabbè sei di casa tu. Aspetta che abbiamo un problemino tecnico, ti aggiustiamo un attimo, ecco qua. Ecco, dicevi, ecco, sei di casa, stavamo dicendo. Certamente, sì, nonostante che il mio cognome dichiari la mia origine sassarese, in particolare oldilese di mio nonno, diciamo che io ho sempre maggiormente preferito queste zone della Sardegna. Ci ho anche trovato moglie, quindi meglio di così. Qua vicino a Cavras. Esatto. Che ti sembra oggi? Una bellissima giornata, e magari non meteorologicamente, ma dal punto di vista dell'organizzazione perfetta, perché oggi è veramente la festa degli oristanesi, ancora di più di domenica, perché domenica ovviamente c'era tanta gente da tutta la Sardegna, da tutta l'Italia, da tutto il mondo tendenzialmente direi, e quindi era più una festa anche per gli altri. Oggi è proprio il clou della festa degli oristanesi, e quindi siamo qui per godercelo un pochino, per lavorare anche, perché avete appena fatto il collegamento voi. Esatto, la collega Azzeni, e quindi siamo qui, tra l'altro in compagnia di amici, perché Eia TV, Torre Cubedu, posso veramente onorarmi di chiamarli amici, e quindi
Grazie, direttore. Una giornata felice, una festa, stanno prendendo anche tante stelle, il che è di buon auspicio, come deve essere, e quindi siamo felici. Dai, ti auguriamo allora buon proseguimento. Grazie Mille. a presto. Grazie, grazie. Ciao. Allora, subito dopo questa discesa sentiremo il vicepresidente del gremio Antonello Addari, perché ha appena premiato. Facciamo sentire la discesa, commentatela pure. Bernardino Ecca, cavaliere col numero 40, ricordiamo che è un cavaliere che ha preso la stella domenica. Stella d'oro, la prima stella d'oro. Finalmente Bernardino Ecca coglie domenica la stella d'argento e oggi si ripete con la stella d'oro. Allora, maestro Addari, questa è la prima stella d'oro della giornata. Avevi appena premiato, peccato, altrimenti avresti potuto premiare. Premiato io, e beh c'è il presidente, le tocca a lui. Come sta andando, Antonello? Benissimo, benissimo, tutto a posto, una bellissima giornata che continua ad andare bene. Ecco, il gremio, siete in forma tutti? Sì, tutti in forma, Grazie, e viva il gremio. A voi. Grazie, nono centro della giornata con finalmente una stella d'oro che premia i ragazzi che si impegnano tutto l'anno per questa manifestazione. Prima stella d'oro della giornata, Luigi. Sì, prima. Speriamo anche che ne possano capitare la altre. prima di tante altre, sì. Intanto, visto che abbiamo salutato tante persone che lavorano, volevo salutare anche il tenente Solinas, che vedo da qua, che andrà in pensione, sta facendo la sua ultima Sartiglia quest'anno, è particolarmente emozionato per questo. E salutiamo soprattutto Francesca e Ilaria, che sono scappate dalla biglietteria per venire dalle nostre parti. Sì, le vedo. Finalmente si possono vedere qualche discesa alla stella anche loro. Le vedo, sono fuggite, è vero? Fuggite, è vero? Complimenti a Bernardino Ecca, stella d'oro. Bernardino faceva parte di una pariglia che poi è passata alla storia. Le Iene. Sì. Ogni passaggio era un numero acrobatico da brivido. Sì, il ponte volante facevano, la verticale volante. Sì, sulla verticale è stata poco gettonata ultimamente. Non deve essere facile comunque, ci vuole un grande fisico per fare il centrale. Non è facile niente. Corrado è uno dei primi che l'aveva fatta veramente Corradino bene. Massida, sì. Corrado Massida, sì. È vero. Faceva la verticale. È vero. Hai detto bene, Corradino quando era ragazzo, perché adesso, era ragazzo, sì, adesso è un po' difficile. E mica passano solo per me gli anni, passano anche per lui. Crescendo uno ci pensa bene. Ma io lo chiamo Corradino perché sono amico del babbo, è per quello che l'ho visto crescere. Infatti oggi c'è l'eterno dilemma del cambio generazionale tra chi deve fare dei numeri acrobatici rischiosissimi e tra gli anziani che invece preferiscono fare dei semplici, tra virgolette, 3 su 3 o i laterali, insomma. Diciamo più grandi, non anziani, vero? Abbi pazienza. Maturi. Più grandi. Oppure cavalieri di esperienza, direi che è perfetto. È proprio il maestro del gremio che sta mettendo la stella in questo momento, Marco, e il maiorale in capo. Abbiamo visto passare sotto la stella uno dei giurati storici. Marco, contento? Molto. Marco di poche parole, ma vi assicuro che è emozionatissimo. Grazie, grande Marco, grazie. Cavaliere col numero 51, Christian Sarais. Niente. E questo purtroppo non è riuscito a centrare la stella. La prossima 28esima discesa sarà di Federico Fadda, cavaliere col numero 65. Invece ad appendere la stella adesso è il maestro Umberto Azzeni.
Ritorna in pista Federico dopo 2 anni di assenza con i suoi compagni storici Mauro Secci e Francesco Castagna. Ecco Federico, Campoidori di Gremio di San Giovanni del 2007. Costume di foggia spagnola, bellissimo, presa. Maledizione. No. Mi è sembrato. Non dir 4. Mi è sembrato proprio perfetto. Prossimo cavaliere, il numero 50, Daniele Mattu. Poi mi sono invece ricreduto subito perché il rumore era completamente diverso. Adesso ha appeso la stella il maestro Andrea Sanna. Anche Daniele è un cavaliere esperto. È vicino, si sta maturando. Ultimo di questo gruppo il numero 45. Ultimo cavaliere di questo terzo gruppo, Matteo Liccheri col numero 45. In sella a Tuderte, uno sangue inglese di 7 anni. Intanto approfitto per salutare il direttore del settimanale diocesano L'Arborense, Michele Corona, che ci sta seguendo e quindi mi ha mandato un messaggio di WhatsApp, su WhatsApp, grazie. In attesa, eccolo partito. Anche lui molto veloce, guardate che azione questo cavallo. Tra l'altro se non ricordo male questa pariglia e Luigi sono quelli che hanno fatto il 3-3. Sì. Molto bello domenica. Molto bello, sì. Molto... C'era una volta a Empoli un uomo di nome Romeo che aveva 6 figli e un sogno. Aprì così una latteria che chiamò San Montana, come la fattoria da dove prendeva il latte. Venne poi Renzo, il più grande dei figli, che la trasformò prima in piccola gelateria e poi, con l'aiuto dei fratelli Sergio e Loriano, in fabbrica del gelato. Oggi, dopo 70 stagioni, la storia dei gelati all'italiana continua a brillare, disegnando ogni volta un sorriso sul volto di chi li mangia. A new era is ahead. Horse TV, 360 degrees of horse sports. A big revolution for equestrian media. The only equestrian TV channel available all around the world. Horse TV will share the latest updates, the hottest news, the most exclusive interviews, and the biggest events. Built to connect horse lovers the world over. Capture every moment of all the equestrian sports, 360 degrees and 24/7. Ride your passion everywhere with Horse TV. Quindi in questo gruppo c'è la prima donna. Sì, Due donne in questo gruppo. Adesso vi darò tutti i nomi dei cavalieri di questo gruppo. Ci sono 2 donne, ma una delle 2 è la prima. La prima. Mamma mia. Numero 62 Giovanni Uzzeri. Allora, numero 32 Davide Fiori. Vi chiedo un attimo la linea, abbiamo il presidente della Fondazione Sasartiglia, Angelo Bresciani. Angelo, una bella responsabilità, ma mi pare che oggi tutto ci sta ripagando. No, ma Sartiglia bella come sempre, fortunatamente senza nessun problema quest'anno, tutto qui, la differenza
il tempo ci ha secondato, perché quando si arriva a marzo ci sono sempre più probabilità di avere belle giornate più lunghe. Tanta gente anche oggi, sinceramente non mi aspettavo questa affluenza. Comunque noi siamo contenti, un po' stanchi ma contenti. Sì, per il martedì forse è proprio perché è la bella giornata, c'è tanta gente. Sì, c'è tanta gente, vedo gli oristanesi sorridere, contenti, la gente che va e che viene, una bella giornata. Commentiamo questa discesa e poi continuiamo l'intervista ad Angelo Bresciani. Cavaliere col numero 62 Giovanni Uzzeri. Allora, la prima domanda che mi viene in mente è questa, Angelo. Contento che neanche quest'anno nessuno è riuscito ad eguagliare il tuo record. La cosa mi lascia totalmente indifferente, nel senso che sarei veramente contento se dopo tanto tempo qualcuno riuscisse a farlo, insomma. Io lo auguro ogni anno a questi ragazzi. Io ho avuto quella fortuna e siccome l'ho già avuta e nessuno mi toglierebbe comunque niente, non ho motivi per non augurarlo tutti gli anni a chi ne ha la possibilità. Bravo Angelo. Certo, ti dicono bravo da su. Grazie Angelo, grazie, buon proseguimento. A voi, grazie. Prossima discesa. Davide Fiori. Aia. Ho avuto come la sensazione che gli avesse dato fastidio anche il più male, non lo so. Beh, può darsi. Alla partenza con il numero 35 Marco Paoli. Misella a Nader. Stella italiana di 13 anni dal Mantosauro. Chi è adesso? Cavaliere col numero 35 Marco Pau. È uno dei giovani, terza Sardiglia, questa è la quarta. Niente. Una delle poche volte che picchia la stella ma non si stacca. No, ma non l'ha toccata. Prossimo cavaliere col numero 90 Ilaria Rosa. Che è la prima donna che scende. La prima donna. Ilaria Rosa. Che è la prima donna che scende, ma non è Oggi. una prima donna, non cominciamo. Stai facendo tutto tu, Luigi? Se no, insomma, ne parliamo Forza Ilaria, male, invece forza. vogliamo parlare bene di Ilaria. Punta da lontano, come detto. Peccato. Allora, presa sulla destra. A completamento dell'intervista fatta prima da Angelo Bresciani, perché noi abbiamo parlato del fatto che nessuno ha eguagliato il suo record, però non tutti forse sanno che Angelo Bresciani, qual è questo record di Angelo? È quello di aver colto 3 volte la stella nella stessa edizione di Sartiglia, da Segundu, se non sbaglio, Segundu con Polidori, vero? Sì, da Segundu. Gli è stata assegnata 3 volte, quindi stella di platino, record non ancora raggiunto e soprattutto non potrà neanche mai più essere superato, perché Di questo più non si può. è il massimo. Difatti lui dice tanto di più non si può andare. Giampaolo Mugheddu, numero 46. Intanto ci salutano da Stromboli, da Ro e dall'Afghanistan. Gigi Manca. Sarà un militare. Prossimo E cavaliere. salutiamo chi sta lontano. Prossimo cavaliere col numero 21 Gianluca Manunza. Gianluca è uno dei giovani, ha 28 anni, ha 9 Sartiglie a suo carico, nel suo palmarès, 4 stelle, monta King Noir, con lo sangue di 8 anni di proprietà sua. Costume rosso da torero. Eccolo, Mancino. Bella stella. Oh, Mancini stanno parlando delle stelle, Sì, vorrei oggi fartelo molti notare, Mancini. Decima stella della giornata Gianluca Manunza. Il mancino maledetto per eccellenza invece non l'ha presa. Cicetta. Stella
molto applaudito. Comunque valida la stella, nonostante gli sia caduta è valida perché ha superato una certa distanza che mi sembra che sia 20 metri, una cosa del genere, o 25 metri. Va a omaggiare fino in fondo, bellissimo, perché poi l'abbiamo detto anche l'altro giorno, no? Chi sta lì vicino alla piazza Manno, lungo la via Duomo all'inizio, non ha magari il colpo d'occhio che abbiamo noi, e insomma, bellissima questa cosa. Un bel tifo oggi, finalmente un po' di forte entusiasmo. Premia Gianluca Manunza all'ingegner Dattilo, che fa parte del gruppo dei Vigili del Fuoco. Siamo alla premiazione per quanto riguarda Gianluca Manunza, riceverà dall'ingegner Fabio Dattilo, capo Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Capo nazionale dei Vigili del Fuoco. la 10ª della giornata. E tra l'altro c'era una manifestazione nazionale, per quello che sono presenti qui diversi responsabili dei Vigili del Fuoco. Prossimo cavaliere di questo quarto gruppo che è in attesa di scendere alla stella, Cristian Pisano. Allora abbiamo qua l'ingegner Fabio Dattilo, che è capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Esatto. Bella esperienza Oristano con la Sartiglia. Assolutamente sì, una città meravigliosa, la Sartiglia meravigliosa e dei pompieri molto molto bravi qui. E che contribuiscono alla riuscita della sicurezza di tutto, i pompieri, i vigili del fuoco. È un aiuto che vogliono dare alla città perché si sentono parte della stessa. Grazie, grazie ingegnere, grazie. Saluti a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie. A voi. Cristian Pisano, numero di testiera 12. Che però monta il cavallo che ha come testiera numero 12. Che è un cavallo di Fabio Chessa. Infatti è compagno di Pariglia. Aia, preso da sotto. È un cavallo che dà più affidamento alla stella. E adesso intanto arriva il momento di Elisabetta Secchi, numero di testiera 14. Numero 14, Elisabetta Secchi. Ancora una parola sul gremio, 15 attualmente i soci di questa antica associazione, società per essere più precisi, che chiaramente ha origini spagnole, medievali, insomma del periodo tardo medioevo, che tendeva a raggruppare per mestieri le persone, diciamo, le persone che svolgevano la stessa professione. Vai. Ecco Elisabetta, gruppo idoli del 2010 per il gremio di San Giuseppe. Brava Elisabetta. Ecco la presa. 11ª stella. Presa in pieno, e bene. Qui devo dare onore al merito a Maria Barca nella postazione commento in lingua sarda, che l'ha chiamata da sabato questa stella. Da almeno una Amazzone. Premio Elisabetta Secchi, Umberto Azzei, componente del gremio dei falegnami. Ricordiamo che il presidente invece di Elisabetta è stato Mauro Liccheri. Aspettiamo ecco il rientro di Elisabetta Secchi, 11ª stella della giornata, era l'ultima tra l'altro di questo gruppo di cavalieri. Elisabetta, grandi applausi per Elisabetta. Oggi indossa costume da uomo. C'è un'ovazione per Elisabetta, forse anche perché è la prima Amazzone che oggi ha colto la stella, ma non soltanto per questo, perché Elisabetta, ma come tutti i cavalieri, gode di molta stima anche in città.
Molto contenta, vedi? Come avete detto voi, Elisabetta ha fatto su componitore per il gremio dei falegnami nel 2010. Lei stessa aveva preso la stella come componitore con la spada. Con la spada, sì. Furono 23 le stelle centrate nella sua sartiglia. A consegnare la stella d'argento ad Elisabetta. E la sua massaieda fu Cattifiori. E il secondo era Anthony Maccioni, che è il secondo di oggi. Esatto. Ricordo bene quella sartiglia. Grandi applausi per lei. Centro commerciale Porta Nuova. La forza della tradizione. Il centro commerciale Porta Nuova vi augura buona Sartiglia. Il filo che ci unisce è la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Sotto una buona stella, bevi Remada. Cooperativa Sacro Cuore. Dal 1979, leader nel settore della movimentazione e trasporto merci. Un servizio affidabile e su misura, grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi. Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore. Trasporti e servizi con autogru dal 1979. Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni. Dei modi è che Santo Giuseppe Sassista da Totusu. Grazie Andrea, grazie. Santo Giuseppe Sassista da Totusu, sentiamo il gremio che giù sta, insomma, sempre sperando che tutto vada bene, prega per i propri cavalieri e in questo momento si sta muovendo il prossimo gruppo. Primo cavaliere che scenderà di questo gruppo, il cavaliere col numero 68, Daniele Ferrari. Accidenti. Insomma, la signora stava per riprenderla di nuovo. Prossimo cavaliere col numero 104, Nicola Figus. Stella Augusta Verna, una femmina giovane di 6 anni. Sono le 15.09, quindi è ancora presto, ci sono ancora tante discese. Ecco Nicola, fratello di Davide, attenzione.
Lui ha adottato la tattica di buttare. 12ª. Avete notato che lui usa la tattica di buttare la spada all'ultimo momento, non la punta da lontano. E questo è appunto la sorte, insomma. Certo. Se deve arrivare arriva, puoi puntarla dall'inizio non c'è del niente percorso. da dire. Gira subito dopo la curva, non arriva fino in fondo per non perdere tempo. E intanto ci arrivano ancora saluti dalla Val di Fiemme. Salutiamo Paola e la sua bellissima famiglia. C'è neve? Bisogna chiederlo, adesso ci riscriverà e risponderà alla tua domanda, ma io presumo di sì. Ecco Nicola che è molto contento che torna con la stella infilzata. Abbiamo già una stella in più del gremio dei contadini, dei falegnami rispetto a quello dei contadini, giusto? Abbiamo un servizio d'ordine eccezionale. A premiare Nicola Figus sarà il generale Gioacchino Angeloni, comandante regionale della Guardia di Finanza. 12ª stella premiata dal generale comandante della Guardia di Finanza regionale. Nicola Figus, quindi 40ª discesa alla stella. Anche lui figlio d'arte, fratello di Nicola che ha corso, di Davide che ha corso prima. Ripeto, figlio d'arte. Allora abbiamo il comandante regionale della Guardia di Finanza. Allora, ospite ad Oristano per la Sartiglia, cosa le sembra? Una manifestazione interessantissima, ricca di tradizione, di folklore, di abilità, e veramente un qualcosa da vedere che dovrebbe essere divulgato in tutto il mondo, perché effettivamente rende onore a questa terra e alle persone che la abitano. Grazie, grazie. Approfitto anche per il comandante provinciale Andrea Taurasi. Bellissimi 3 giorni con noi. Sì, veramente belli. Io affezionato a quella dei bambini, particolare ed emozionante. Grazie. Altra stella. Federico Castagna. 13ª stella. E abbiamo già superato. Sì. E di 2. Vabbè, pian piano, è presto ancora. Federico Castagna, Francesco Castagna, che è presidente della società, dell'associazione dei cavalieri, che è in via di riassesto, diciamo così. Bellissimo il replay che ci mostra la regia di Marco Di Stefano. E comunque dalla Val di Fiemme mi dicono poca neve ma si scia. Certo, vuol dire che possiamo andare. Chiedono sulla pagina Facebook della Sartiglia, dottor Cozzoli, oggi niente vernaccia? C'è qualcuno da fuori? Qui hanno messo proprio il dito nella piaga, cioè qui è una tragedia questo martedì. Lo chiede il signor Nieto Giancarlo, per dirtelo. Non lo so. Signor Giancarlo, sei di Oristano, si avvicini alla nostra postazione. Ci hanno lasciato in asciutto. Ma il mio jacuzzi, soprattutto nei confronti del villaggio Sartiglia, che noi abbiamo tanto promosso, qua non è arrivata neanche un bicchierino. Vuol dire che la settimana la bocciamo anziché promuoverla. Tranquilli. Vi salutiamo il villaggio e salutiamo soprattutto Piazza Eleonora e Piazza Roma, che sono gremitissime.
Beh, con Piazza Eleonora possiamo anche colloquiare, perché la vediamo. Ecco qua, Francesco Castagna. Premiato da Peppino Lugas, componente del gremio dei falegnami. La stella d'argento a Francesco Castagna. Molto bravo, bravo Francesco. Bravo Francesco. Di professione ingegnere. Quindi dopo Francesco Castagna sarà il numero 72 Federico Misura a cimentarsi con la sorte. Baio di 17 anni. Federico ha già preso 3 stelle d'argento nei 9 anni in cui corre la Sartiglia. Squillo di tromba. Partito. Eccolo, si affaccia in questo momento sulla via Duomo. Punta la stella. Peccato. Abbiamo al nostro microfono, molto vicini tutti, al nostro microfono il vice sindaco, nonché soprattutto assessore alla cultura del comune di Oristano, Massimiliano Sanna, che già il cognome insomma la dice lunga, Sanna Sartiglia, ok, vero? Sì, infatti per me è tradizione, diciamo che mio padre ha corso tanti anni, ha fatto 4 volte su Lumpuedori, mio zio l'ha fatta 3 volte. Una famiglia appunto che ha proprio nel sangue la Sartiglia e questa splendida manifestazione a cui sono e penso tutti i cittadini siano molto legati. Difficile dal punto di vista organizzativo, vediamo la discesa. Michael Casula. Presa. L'azione si vedeva. Già 2 volte che stai qui e 2 volte. Proseguiamo un attimo, dicevo, difficile l'organizzazione, costosa, ma il comune è in prima fila insieme alla fondazione. Sì, assolutamente sì, già dall'anno scorso abbiamo deciso di dare un contributo in più, un piccolo contributo in più, anche perché i costi aumentano di anno in anno purtroppo. Abbiamo detto che c'è tradizione, c'è storia, ma c'è anche sicurezza. Quindi purtroppo questo implica costi in più e come comune abbiamo deciso di sostenere quindi un contributo aggiuntivo, diciamo, per poter sostenere questa manifestazione, che sicuramente sono soldi spesi bene. Grazie Massimiliano, dottor Sanni. Ciao, grazie a voi. Grazie. 14ª stella di Michael Casula, siamo a 43 discese. Che riceverà la sua stella d'argento. E intanto volevo dirvi che ci sta guardando una ragazza che si chiama Marina Piredda, che abita vicino a Bolzano, che il 20 marzo rappresenterà l'Italia ai campionati del mondo in Giappone di pattinaggio artistico di figura. Come si chiama? Marina Piredda. Grande Marina. Babbo di Nervolia, mamma di Seneghe, vorrei dirti, mia vicina di casa. Il babbo va bene, la mamma forse, insomma, i seneghesi sono un po' strani. In bocca al lupo. Tanti cari che le auguri. stelle colte oggi le portino fortuna. Monsignor Donino Zella, cappellano del gremio dei falegnami. Qui sono stelle d'argento, lì sono stelle sul ghiaccio. Stelle sul ghiaccio. E ci salutano anche da Cervignano in Friuli. I Friuli, i fratelli friulani, che lì secondo me adesso un grappino se lo staranno anche bevendo. Un piccolito, meglio piccolito. Molto più buono. Riccardo Cardia, ovunque tu sia. Povero uomo, gli staranno fischiando le orecchie in una maniera. Roberto Motturo, che monta però il cavallo del suo compagno di famiglia, quindi il numero 34. E adesso Roberto Volturo proverà a prendere la sua stella d'oro.
Abbiamo un messaggio WhatsApp da parte di Alfredo da Santa Giusta. Subito dopo la discesa lo leggo. Va bene. Spero sia positivo. Positivo, assolutamente No, sì. meno male, allora va bene. Roberto Forza Roberto, sta montando il cavallo di... monta il cavallo di un Del suo suo. compagno di Pariglia. Madonna quanto è volata la stella. Allora, il messaggio è di Alfredo Cadoni da Santa Giusta, che è un campione, un Fassoneri, che conosce benissimo l'arte di andare su Vassoni. Noi siamo fratelli, tra virgolette, fratelli perché abbiamo vissuto un'esperienza in Perù assieme con Su Vassoni. Allora lui mi scrive: ciao fratello, oggi contrariamente al suo pensiero naturalmente alla Sartiglia di domenica ho l'impressione che i cavalieri siano sereni, distesi ma concentratissimi sul voler cogliere la stella, come voler dare il massimo, consapevoli di dover aspettare un anno prima della prossima Sartiglia. Domenica era sorte, oggi è merito. Buona Sartiglia. Bene. Che bello, Bel grazie. Piuttosto non sapevo che tu fossi Fassoneri. No, io no, però sono stato in Perù con i Fassoneri. Ah, ecco, non questo facciali mi manca, allora. Questo mi manca. Sono lo speaker ufficiale della allora regata va dei bene. Fassoni. Allora va bene. Li conosco benissimo, tutti. Cavaliere col numero 66, Mauro Secci, Mauro Secci, compagno di Pariglia, di Francesco di Carfagna Francesco e di Federico Fata. Vedete il costume? Poi sembrava... com'è? Però ha dato un bel colpo alla stella. Ultimo di questo gruppo con il numero 67 Francesco Carboni. Si conclude questo quinto gruppo col cavaliere Francesco Carboni, numero 67 di testiera. Un messaggio da Piazza Eleonora. Gianni, scusate se lo dico, Gianni sei sempre l'unico direttore, ti ascoltiamo in Piazza Eleonora, grande. Sara. Cioè, oh, scusa, Scusate. Scusa, guarda, no. Comunque saluti a tutti quelli che ci ascoltano da Piazza Eleonora e Piazza Roma e tutte le altre piazze. Cova, sì. Quindicesima stella della giornata, velocissimo Francesco Carboni. Ed è stella anche per Francesco 47 dicembre. Super bene, quindi insomma. Francesco Carboni sarà premiato da uno dei componenti del Gremio dei Falegnami. Quindicesima stella. Giacomo Poidori per lo stesso gremio, giusto? Sì. Attendiamo il rientro di Franco Carboni, ecco rientrare con la sua stella. Che poi è Francesco, ma più conosciuto come Franco. Sì, lo chiamano tutti Franco. Riceverà la stella d'argento da Andrea Sanna del Gremio dei Falegnami. Applausi per Franco Carboni, 15ª stella della giornata. 16ª. Anche lui figlio d'arte. Per trovarlo devo andare indietro negli anni. Quindi Franco Carboni è stato con Poidori nel Luigi a memoria, te lo ricordi? No, non me lo ricordo. Trovato 1999. Infatti. Il presidente era fine Zedda. secolo. Tarcisio Zedda presidente, accompagnato da Peppe Frau secondo Gumpoi e Paolo Casu terzo Gumpoi. Parliamoci chiaro, era l'ultima Sartiglia del secolo, Nel secolo, sì. del XX secolo. Quindi è premiato da Andrea Sanna, componente del Gremio. Poi Tarcisio, giovanissimo, ci aveva lasciato qualche anno dopo, insomma. Sì. Per la vostra sicurezza antincendio, scegli il meglio. Gruppo Servizi Associati SPA è leader nazionale nei servizi di vigilanza antincendio.
In Sardegna sono molti quelli che già si affidano a noi. Anche il Cagliari Calcio ha scelto GSA. GSA, sicurezza, competenza e qualità. Con Sardex Bisu, ogni volta che fai shopping, guadagni una ricarica in Sardex da spendere in nuovi acquisti. Ci guadagni tu, ci guadagna la tua comunità. Sardex Bisu. Richiedila nelle attività aderenti a Sardex Bisu. Sesto gruppo di cavalieri, sempre in numero di 8, e sono il numero 78 Francesco Salis, il numero 113 Diego Pinna, il numero 70 Antonio Chester, il numero 86 Stefano Garau, il numero 88 Sonia Cadeddu, il numero 47 Gianluca Mugheddu, il numero 34 Giancarlo Meli e il numero 73 Andrea Arbau. Con questo sesto gruppo partiremo con la 47esima discesa alla stella. Su quante stelle colte? 15 stelle. Ecco, abbiamo eguagliato la Sartigliedda. Esatto, sì. Primo cavaliere col numero 78 Francesco Salis. Prego. 5 Sartiglie, questa è la prima stella. Non ha mai centrato il bersaglio, quindi sarà contentissimo di aver finalmente essere riuscito a portare a casa la stella. Gianni, avevi ragione, avremmo superato anche il numero delle stelle colte ieri. Sì, decisamente sì, io credo che una media normale siamo intorno a 20-25 stelle colte, ma comunque a 20 di sicuro ci arriviamo. A meno che naturalmente su Campoidori non decida di chiudere molto prima, ma per il momento credo che siamo ancora... sono le 3:30, insomma, l'orario più c'è ancora un'ora. Secondo me ancora un'ora di tempo, sì. Anche se dovendo stare nei tempi, anticipando ulteriormente, forse ci sarebbe tempo per le pariglie, per farle con serenità. Premia il comandante provinciale dei Carabinieri questa 16ª stella. Si potrebbe scegliere di fare 2 corse alle pariglie, semmai, come si faceva anticamente. Cioè si poteva correre, la stessa pariglia correva anche 2 volte. 2 volte, certo. Anche 3, abbiamo fatto anche 3 passaggi.
in marzo, cioè c'era in questo più tempo. periodo c'era più tempo, Ma erano anche meno le riusciva a pariglie. erano meno le pariglie, erano meno le corse alla stella e quindi si riusciva a fare anche 3 corse. Comandante dei Carabinieri. Grandi applausi da parte della tribuna per questa 16ª stella. Allora abbiamo il colonnello Domenico Cristaldi, comandante provinciale dei Carabinieri. Anche per lei le hanno riservato l'onore di premiare una stella, una bella sensazione. Assolutamente sì, peraltro insomma, farlo rispetto ad una manifestazione così importante che riflette le tradizioni più vive di questa città è veramente un'emozione non indifferente, davvero. Tra l'altro la Sartiglia va conosciuta e vissuta per capire davvero quanto è nel cuore degli oristanesi e questo è veramente un onore. Vissuta naturalmente tutto intorno con l'ordine pubblico. Sì, assolutamente sì, è un impegno sicuramente non indifferente, però è qualcosa di grandioso. È un sistema, quello della Sartiglia, che coinvolge ogni componente di questo territorio in modo trasversale e ti rendi conto di come la gente veramente partecipi attivamente anche al di fuori di quella che è l'organizzazione, diciamo, intima della manifestazione, c'è proprio il coinvolgimento di tutti. Grazie colonnello, grazie, arrivederci. Grazie mille, grazie Gianni. Intanto vediamo un po' di problemi in partenza, sì. e adesso la regia ci sta mostrando le immagini invece dell'area consegna spade dove i cavalieri sono un po' più rilassati, qualcuno sta mangiando e si sta rifocillando. Ecco qua. Cavaliere col numero 113 Diego Pinna. Poi l'ha proprio lisciata. Come mai Luigi? Probabilmente si è un po' innervosito per il fatto che insomma, il cavallo l'ha scaricato in partenza, ha avuto una leggera defiance, per cui Cavaliere col numero non corri sereno, insomma, come così. Cavaliere col numero 70 Antonio Chester, scusa tu. Forza Antonio. 8 d'argento, stelle e una d'oro nel suo attivo. Quest'anno molte maschere con la mascherina nera. Sì, sono ritornati molte, all'antico. Proseguiamo con il numero 86 Stefano Garau di Sella a Rebecca. I corsi e ricorsi della storia. Gianni, tutto a posto? Sì. Ti sentiamo muoverti e battagliare in mezzo alla folla? Sì, ci sono, stiamo dando disposizioni. È rientrato nella parte di presidente della... Esatto. Capito? Stavamo parlando del corteo di Eleonora, scusate se magari qualcosa sentite. È rientrato nel duplice ruolo, no? Ti sentivamo battagliare, te lo volevo dire per questo. Chiedo scusa. No, Gianni, abbi pazienza, però dovresti metterti un cappello per un'occasione, un cappello per un'altra, almeno si capisce. Cavaliere col numero vola in mezzo ai 86. fotografi la stella e colpisce uno dei fotografi, ma niente di grave. Ed è ora la volta del numero 88 Sonia Cadetto. Cavaliere col numero 88 Sonia Cadeddu. Terza donna che scende oggi alla stella. Beh, Sonia l'abbiamo vista centrare la stella più di una volta, non diciamo niente, ma chiaramente l'augurio. Qualche anno ha vinto anche il premio di miglior discesa alla stella. Scusate, avevo un problema, mi sono perso qualcosa. Adesso scende Sonia. Ah, benissimo. La terza donna, vero? Sì, terza donna. Eccola, 22 Sartiglie al suo attivo, 13 stelle d'argento. Quest'anno purtroppo non è stata premiata dalla sorte. No. Sonia, giusto? Sì, Sonia Cadeggi. Un'eroina, perché io ho visto, era stata vittima di una bruttissima caduta alle selezioni di qualche anno fa
quindi a soli 15 giorni dalla Sartiglia, ha fatto una terapia con delle costole fratturate, ha fatto una terapia intensiva ed è riuscita a prendere parte alla Sartiglia, davvero un'eroina per me. E intanto volevo dire che ci seguono anche da Singapore e ringraziamo Stefano Colombo che ci guarda da così lontano, dall'altra parte del mondo. Gianluca Mugheddu. Forza Gianluca! Presa leggermente da sotto. Comunque Stefano ha un cognome che si deve permettere di poter andare dall'altra parte del mondo, insomma, visto che no, guarda Cristiana, oggi Luigi ogni tanto mi distrago, ma lo sto facendo anche un po' apposta. si sta estraneando da noi. Sì. Come dire, non vi lascio guarda che devi perdere. passare con noi ancora 2 ore buone. No, però non trattarmela male, perché sennò poi ci fa tutta la storia che ha fatto, che non voleva venire, dalla pista. Carlo, stai incitando la gente. No, è il tifo spontaneo del pubblico questo. Bisogna fargli vedere la stella per essere tifosi di questa stella. Eccolo. Giancarlo Meli. Presa, mancino. Un altro mancino. E tanto Gianni è travolto dal gremio, cosa dobbiamo fare? Davvero. Guardate, chissà se la regia sta inquadrando. Guardate, c'è questo un maestro del gremio che è praticamente Carlo Pisano che sta incitando la folla, perché la deve chiamare la stella, la folla, è giusto che sia così. Bravo Carlo. E anche questa è Sartiglia, Sì, eccomi. Premia questa 17ª stella presa da Giancarlo Meli, proprio Carlo Pisano, componente del gremio dei falegnami e anche componente della Fondazione Sartiglia. tributo ai tamburini. A premiare Giancarlo Meli sarà Carlo Pisano, componente Consiglio di Ed è proprio Carlo che premia colui che ha veramente chiamato a gran voce questa stella. Questa è la 17ª stella, giusto? 17ª stella che adesso sarà la volta del suo compagno di Pariglia, se non sbaglio, giusto? Adesso sarà Andrea Arbau, che è l'ultimo di questo gruppo, che ha il numero 73. Sì, eccolo qua. Andrea Arbau è la sua prima Sartiglia. Anche lui è la prima Sartiglia, è un esordiente, quindi non ha ancora stelle al suo attivo, giustamente. Così, non avendo mai corso. Credo che però abbia fatto sia fantino professionista o comunque abbia sempre vissuto nel mondo dell'equitazione. Sì. Molto veloce anche lui. Bella! Prima corsa, l'abbiamo detto che non l'aveva presa. Come prima Sartiglia 18. Prima Sartiglia di Andrea Arbau, 18ª stella della giornata. E anche perché 17 era un numero non bello, almeno 18. Appunto. Diciamo lo dicevate anche ieri, no? 19 è meglio. 19 è meglio. No, ma ho ancora fiducia, ci arriviamo. Anche perché comunque, ripeto, rispetto al numero di stelle una media statistica. Poi quello che è successo domenica è una cosa strana. Sì. Probabilmente tra tutte le Sartiglie degli ultimi anni è quella in cui sono state colte meno stelle. Sì, è vero, ma statisticamente è fuori statistica. Sì, è vero. Normalmente sarebbe. E poi era anche una bella giornata, non c'era vento, è proprio questione di fortuna. Credo
credo che Andrea sia il figlio di Franco, uno degli uomini che lavora dietro le quinte della Sartiglia come servizio radio da sempre, da tantissimi anni. Grande Franco e bravo Andrea. Ma non sono di origine sarda, vero? Arbò, francesi. Sì, esatto. E magari se vanno in Francia gli chiamano Arbaou. Arbò. No, Arbaou. In Africa. Premia Andrea Arbau, Luigi Mughedu del gremio dei falegnami. Che poi Luigi è stato un cavaliere per tanti anni, fa parte del gremio dei falegnami da tantissimo perché la sua professione di famiglia, diciamo, è il falegname, ma poi è stato un po' idoli per il gremio dei contadini. È una cosa strana, però l'aveva scelto È stato anche presidente del gremio. Presidente anche del gremio. No, ma non del gremio dei falegnami. Lui è stato presidente del gremio dei pescatori quando siamo andati a Milano. Che non esisteva. Ce lo siamo inventato. Però sono di origini Samugheo, giusto? Sì, esatto, la famiglia era presidente del gremio dei pescatori, dicevamo, per poter... perché i gremi ufficiali quando siamo andati a Milano non erano molto d'accordo sulla manifestazione. La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo-sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano. www.coopterm.it. Le migliori specialità di mare nel cuore della città, a Eden, a Oristano, in piazza Roma. Ma tu lo sapevi che in caso di sinistro stradale sei libero di scegliere dove riparare la tua auto? Davvero? Ma la mia assicurazione... Sì, certo. Ti ha consigliato il centro convenzionato facendoti credere che altrimenti potresti incorrere in problemi. Ma non è così. Affidati all'autocarrozzeria dei fratelli Contu. Auto sostitutiva, nessun anticipo e nessun pensiero. Autocarrozzeria dei fratelli Contu. Via Bruxelles Oristano. Mani esperte per la tua auto. A volte la vita ti mette davanti le difficoltà e devi fare per forza una scelta. Puoi lasciare perdere e arrenderti, oppure stringere i denti e impegnarti per raggiungere il risultato. Io mi sento sardo perché sono tenace, come chi in Sardegna lavora la terra ogni giorno per offrire i prodotti. Io sono sardo. E quando li assaggi scopri che l'obiettivo è pienamente raggiunto. Io sono sardo. Dal 1976 i migliori produttori ortofrutticoli per il Made in Sardegna. Cavaliere col numero 106, Carta Raimondo. È Giacomo salito Idoli del gremio di San Giovanni. San Giovanni. Sono pronti in piazza Manno gli 8 cavalieri dell'8° gruppo. Sta partendo il primo cavaliere, quindi Momo Carta.
Ripresa! Stella diretta, bella, presa in maniera eccezionale. Vediamo da lontano quando il cavallo è in asse con la stella, riesce a portarla via senza... Allora, Raimondo è figlio di un gremiante del gremio dei contadini che regala, già compuitore del gremio dei contadini, che regala una stella al gremio di San Giuseppe. E anche questa è Sartiglia, insomma, ci sono questi incroci tra amicizie, parentele e appartenenze ai gruppi. Premierà Momo Carta e l'allenatore della Primavera del Cagliari. Beh, noi lo salutiamo Max Canzi, noi di Eia TV abbiamo insomma il piacere di lavorare spesso con loro, visto che da un po' di anni siamo la web TV che segue il Cagliari Calcio. Proprio la stessa squadra, possiamo dire, che sta lavorando oggi fa le partite della Primavera. Roberto De Martis con Video Boom le riprese, noi i montaggi degli highlights, per cui ci siamo anche in questo. Noi il commento no, Il commento meglio di no. Mamma mia. Non ne capisco niente di calcio. Gianni, vedi se riesci a prenderlo Max Canzi. Sì, appena ci arriva. Adesso gli facciamo fare A consegnare la stella. la premiazione. Poi facciamo una cosa, gli do le cuffie e lo intervisti tu. No. Visto che siete amici. Ecco la premiazione. E poi la premiazione consiste nell'apporre una stella d'argento sul petto naturalmente, sull'indumento del cavaliere. È una stella che è sempre la stessa, è una stellina con sovrapposta una maschera. Esatto, sono poi simili a quelle della Proloco che le ha in qualche modo copiate. Sta uscendo dall'altra parte, dalla parte opposta. Mi dispiace, non ci passa a tiro. Ecco perché non mi è passato davanti. Non lo possiamo sentire. Forse sta proprio andando via. Sta andando via, sì. È possibile, va bene, lo salutiamo, grazie. Bello che sia venuto, anche un bel segno. Prossimo cavaliere con numero 33, Davide Fiori. Ecco Orgolesu si chiama Orgolesu il cavallo, ed è di proprietà dello stesso cavaliere Davido, cavallo agro-arabo sardo di 11 anni. Ed è la volta del numero 54, Giuseppe Sedda. Numero 54, Peppe Sedda. Il dottor Peppe Sedda che è stato, a parte Compoidori, ma dello stesso gremio, ma è in prima fila nella cura del benessere animale, perché lui è un veterinario. Forza Peppe. Era stato presidente della commissione veterinaria. Aia, vola tra la gente la stella. La caduta stelle si può ancora... Ed è la volta del numero 55. Prossimo cavaliere numero 55, Marco Arca. Italiano di 8 anni. Un nome nuovo questo ragazzo. Marco Arca? Sì. Vediamo subito. Numero 2 Sartiglie. 2 Sartiglie, sì, comunque sì, giovanissimo. E mi sa che sarà la prima volta che scende alla stella. 36 anni, 2 Sartiglie, sì.
Non è più un ragazzino, però comunque va bene. Aia! Vicinissimo anche al centro. Prossimo cavaliere col numero 44 Sergio Ledda. Un'altra Iena. Ed è ora la volta del numero 44 Sergio Ledda. Con poi d'oro di 2 anni fa. Stella ad Aronimo Veneziano, puro sangue inglese di 13 anni, dal Mantovaio. Componitore di San Giovanni per il gremio di San Giovanni nel 2017. Ha al suo attivo 18 sartiglie, una stella d'oro e 13 d'argento. Forza Sergio. Molto veloce. Aia! Niente, ha perso anche il copricapo. La berritta. Ed abbiamo ora il numero 8 Francesco Serra. Cavaliere col numero 8 Francesco Serra. In sella ad Ovidio. Vediamo se sarà fortunato come il suo compagno di pariglia Peppe. Catapano. Di Peppe ce ne sono molti. Catapano, sì. Molti ne sono già scesi anche che si chiamano Peppe. Le chiami le stelline? 20ª stella. Le chiami le stelline tu, eh? E mi sembrava brutto, poi ci rimaneva male, l'aveva presa Peppe, lui no. Hai ragione, hai ragione. Siamo quindi 20 stelle. Non è, sì. Cavaliere col numero 8. Vediamo chi. Premia Giovanni Mugheddu del gremio dei falegnami. E siamo a 60 discese alla stella. Non vorrei dire, ma 33%. Quindi si potrebbe giocare Terno 68,20 sulla ruota di Cagliari. Non so, vedi tu. Come ti piace? Ti piace questa? Giochiamo Super Enalotto che ci sono più soldi. Se dovessi... per il Super Enalotto ti devo dare 6 numeri. Non solo, ma se mi dai 6 numeri e vinco il Super Enalotto me la compro la Sartiglia. Pensavo che mi dessi una buona percentuale. No, compro la Sartiglia. La facciamo. A consegnare la stella d'argento a Francesco Serra sarà il signor Giovanni Mugheddu del gremio dei falegnami. In effetti vincite così sarebbero ti cambiano la vita e non forse anche in peggio, perché che cosa? Uno che dovesse vincere 110 milioni ma che cosa fa? Già ne fai di cose. Già ne tanto fai, sistemi un sacco di gente, dai una mano a un sacco di gente. No, comunque io lo farei tranquillamente, lascerei 1 milione all'anno alla Sartiglia. Luigi, dimmi. Scusami, una battuta personale, ma state facendo questi discorsi da uno che ha una Ferrari, insomma. No, non si dicono queste cose. Abbiate pazienza. Ma vabbè, ok. Scusate. Va bene. Prossimo cavaliere col numero 30 Paolo Soddu.
Comunque non c'è il pericolo, Gianni, Vabbè. che io possa vincere 110 milioni perché non gioco. No, ma neanche io, quindi non c'è questo pericolo, è tutto... Sì, anche perché anche qui anche lì è una questione di sorte, quindi non Infatti. no, io non sono fortunato al gioco, per cui neanche ci provo. Comunque 20 stelle già guadagnate Su 60 discese, sì. Quindi siamo poco meno Paolo del 30%, 60, questa è la 60esima discesa? Sì. 61esima. Gianni. 61, siamo poco meno del 30%. Adesso l'ultimo cavaliere di questo settimo gruppo, Rodolfo Manni, cavaliere col numero di testiera 28. Forza Rodolfo. Oggi mi sembra un po' più veloce la cavallina. Sì, indubbiamente, c'è un'azione completamente diversa da domenica. Purtroppo non ha centrato la stella Rodolfo, anzi non l'ha proprio vista. Niente. Però la cavalla è andata molto bene. The Endless Challenge. 2 hearts, 2 souls, 2 minds. The elegance of a dance, the power of a jump. The magic of equestrian sports, lifestyle and events 24/7. Horse TV. Capture every moment of all the equestrian sports. Built to connect all the horse people around the world. Ride your passion everywhere with Horse TV. C'era una volta a Empoli un uomo di nome Romeo che aveva 6 figli e un sogno. Aprì così una latteria che chiamò San Montana, come la fattoria da dove prendeva il latte. Venne poi Renzo, il più grande dei figli, che la trasformò prima in piccola gelateria e poi, con l'aiuto dei fratelli Sergio e Loriano, in fabbrica del gelato. Oggi, dopo 70 stagioni, la storia dei gelati all'italiana continua a brillare, disegnando ogni volta un sorriso sul volto di chi li mangia. A new era is ahead. Horse TV, 360 degrees of horse sports. A big revolution for equestrian media. The only equestrian TV channel available all around the world. Horse TV will share the latest updates, the hottest news, the most exclusive interviews, and the biggest events.
Built to connect horse lovers the world over. Capture every moment of all the equestrian sports. 360 degree. Cavaliere col numero 20 Gianfranco Manunza. Costume di foggia spagnolo, vedete? Questo è il primo cavaliere dell'8° gruppo, Gianfranco Manunza. Adesso sarà la volta del cavaliere numero 16 Ignazio Lombardo. Ah no, chiedo scusa, col numero 12 Fabio Chessa. Se non è già corso, se non sbaglio. 12, non 16. Quindi cavaliere col numero 12 Fabio Chessa. Otto Sartiglie a suo attivo. Presa! Molto bello. Ed è la sua prima stella. Come col costume da miliziano di Cagliari. Sì, ed è la sua prima stella. 21esima stella di Fabio Chessa. Attendiamo Fabio Chessa per la premiazione, sta già rientrando. Avete visto, per accelerare i tempi è tornato subito sul percorso, perché ormai probabilmente su Campoidori ha già quasi preso la decisione di chiudere. È probabile che questo sia l'ultimo gruppo. Gianni, Gianni, c'è un altro gruppo che si sta preparando. Ma siamo davvero alla fine, sicuramente. Complimenti da parte del padre. Premia Fabio Chessa Antonio Sedda del gremio dei falegnami. Alla partenza numero 42 Salvatore Montigi, stella a Patizera. Sarà il cavaliere col numero 42 Salvatore Montigi. Alessandro Montigi col numero 42. Aia. Mi sa che il calcolo della probabilità fatto da Luigi Cozzoli, che per un istante ci ha abbandonato, è sbagliato perché la signora è stata colpita per la seconda volta. Numero 29 Artemio Murroni. Tra l'altro per Artemio è forse, non so se sia un esordio. È un ritorno. Perché è rimasto molti anni. Sì. 2 Sartiglie, monta Tarzan, anglo-arabo sardo di 8 anni. Perché aveva cambiato residenza, quindi non poteva più partecipare. Aia, dove è finita? Niente, nulla di fatto. Quindi un cavaliere col numero 39 Alberto Vacca. Alberto Vacca, 33 anni, corre la 4ª Sartiglia in sella a Ravrina, anglo-arabo sardo di 9 anni.
Allora, subito dopo questa discesa che commenterete dalla postazione abbiamo il direttore della fondazione ai nostri microfoni. Salutacelo tanto Francesco. Per un non nulla. Vacalberto col numero 39 non ha preso la stella. Ok, allora dicevo il dottor Francesco Obino, direttore della fondazione. Il martedì si vive tutto con un altro spirito. Beh sì, il martedì ormai la Sartiglia è arrivata al suo ultimo giorno e quindi siamo un pochettino già più rilassati. La Sartiglia di domenica è stata un grande trionfo e anche questa di martedì sta assolutamente superando ogni rosea aspettativa, un numero di stelle copioso che veramente ci fa ben sperare per il futuro. Un risultato che diciamo appaga la fatica dietro, che c'è dietro. Ma sì, la fondazione è un mondo di persone che lavorano per tutto l'anno. Un attimo, vai. Aia! Sì, dicevi la fondazione? La fondazione è un insieme di persone che lavorano tutto l'anno per garantire non solo l'organizzazione ma anche la promozione e la valorizzazione della Sartiglia. E edizioni come questa veramente ripagano il lavoro di un anno e ci danno già l'entusiasmo e lo slancio per iniziare a preparare la successiva Sartiglia. Devo dire che anche la Sartiglietta di ieri è stata davvero un grandissimo successo di pubblico, sicuramente complice la bella giornata, però ci siamo. Allora, ci siamo ritrovati come Proloco, io presidente, tu direttore, insomma possiamo lavorare assieme. Sì, assolutamente, questa Sartiglia, già la precedente, ma questa Sartiglia ha dimostrato come Fondazione e Proloco possano lavorare insieme veramente per il bene delle nostre manifestazioni. Grazie Francesco, buon proseguimento. Grazie, ringrazio il direttore. Ringrazio il direttore, grazie. Sì, fatto, si è sentito anche al microfono, immagino. Bene, benissimo, molto contenti. Cristiana. Sì, sono scesi alla stella il numero 26 Andrea Manias e Marco Serra, precedentemente col numero 9, che non hanno colto la stella. Adesso l'ultimo cavaliere di questo ottavo gruppo col numero 15 Giovanni Serra. E ci comunicano da Sant'Antonio che comunque è pronto anche il nono gruppo. Quindi altri due gruppi. Un altro di sicuro, Gianni, il nono gruppo è già pronto. Aia! Nulla di fatto anche perché Giovanni Serra. Aspettiamo il prossimo gruppo. Centro commerciale Porta Nuova. La forza della tradizione. Il centro commerciale Porta Nuova vi augura buona Sartiglia. Il filo che ci unisce è la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Sotto una buona stella, bevi Remada. Cooperativa Sacro Cuore. Dal 1979, leader nel settore della movimentazione e trasporto merci. Un servizio affidabile e su misura, grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi. Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore. Trasporti e servizi con autogru dal 1979.
Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni. Eccolo il prossimo. Graziano Pala col numero 84. 24 sartiglie al suo attivo, di cui 2 stelle d'oro e 13 d'argento. Forza Graziano. Aia. Mi sa che un fotografo ci ha perso la macchina. Direi proprio di sì, andata in 1000 pezzi una macchina fotografica, il cavaliere non è riuscito a controllare la traiettoria, ha sfiorato le balle di fieno, addirittura ci è passato proprio sopra e credo che ci sia un danno notevole. Va bene, l'importante è che sia solo la macchina fotografica e non le persone, poi sì, nessuno le si è macchine fatto male. fotografiche si possono ricomprare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco. Allora cortesemente da qui. Diciamo che però bisogna dire una cosa, che i fotografi in quel tratto erano molto sul percorso. Beh sì, se stanno... Come ha detto molto spesso anche Luigi, il cavallo poi, se vede persone che si spostano all'ultimo, tende a parare e questo può essere pericoloso. Sì, adesso la sicurezza sta provvedendo a far sgombrare il punto in cui c'è stata l'incidente. Vi comunico che intanto su Campoidori sta chiamando anche il 10° gruppo. Va bene. Quindi ha deciso di chiamare un altro gruppo, sono le 16:15, insomma siamo nei tempi, siamo assolutamente nei tempi. E sarà un altro gruppo da 8. Insomma andremo a finire con complessivamente con più di 80, quasi 90 discese sicuramente. Insomma quasi 90 discese. 92 dovrebbero, sempre che. Allora qui mi dicono, poi vedete che chiederemo alla regia eventualmente il reality, che pare che al cavaliere gli sia girata la maschera, però potete vederlo soltanto con le immagini, quindi il cavaliere ha avuto un attimo proprio di buio totale. Possiamo chiedere alla regia poi di mostrarci di nuovo questa discesa. Non riesco a capire se su Campoidori ha cambiato cavallo invece. Sì, anche perché è strano, in genere il cavallo non tende mai ad andare in quella direzione, anche perché per sua natura tende ad andare ad allontanarsi dalle persone. No Gianni, dicevo che mi sembra di vedere dalla regia che fanno vedere le immagini da Sant'Antonio che su Campoidori abbia cambiato cavallo. Sì, questo l'ho sentito. L'hai sentito anche tu? È importante, sì, perché vuol dire che evidentemente il capocorsa ha avuto problemi col suo cavallo. Ha una bardatura diversa, conserva il sottosella, ma la bardatura è effettivamente differente, quindi evidentemente è stato un passaggio di cavallo. Beh, la bardatura non mente. Esatto. Alessio Ricci, 39 anni, 17 sartiglie all'attivo per lui, una stella d'argento, monta rosa, puro sangue inglese di 5 anni. Numero 77 Alessio Ricci. Grazie. È tornato Luigi Cozzo. Sì, grazie. Sono stato un attimo Via Leonora all'ufficio della fondazione, dove abbiamo avuto, scusate, prima vediamo i cavalli. Alessio Ricci. No, sta scendendo. Il cavallo che ha avuto una discesa un po'
difficoltosa, ecco, diciamo difficoltosa. Si vedeva che il cavallo parava, non riusciva. Poi a un certo punto, quando il cavallo dopo la curvetta ha visto dove doveva andare, ha accelerato, ma era già compromessa la corsa. No, piuttosto ti sei perso il cavallo qua, si è portato via le macchine fotografiche. Sì, ho visto che purtroppo oltretutto è anche una persona che conosco molto bene, è uno psichiatra di Cagliari che lui normalmente non fa il fotografo di professione, è molto appassionato di fotografie, però è psichiatra. Chi scende ora? Cavaliere col numero 83, Cristian Mazzuzzi. 38 anni, 14 sartiglie per lui, 2 stelle d'argento. E lui? Anche purtroppo non è riuscito a... Quindi rimangono 21 le stelle prese. Sì, adesso sarà il cavaliere col numero 109, Marco Cocco. Dobbiamo fare un salutino speciale alle ragazze nostre perché me l'hanno raccomandato, stanno guardando la televisione. E quindi bisogna salutarle. Anche se c'è un ritardo da qui a loro dovuto allo streaming, quindi io noi le salutiamo ora e fra 3 minuti loro riceveranno il saluto. Ah, davvero? Funziona così. Vabbè, Piacenza, diceva quello, Piacenza. Marco Cocco, ecco che cercherà di prendere la stella anche lui. Aia! Comunque oggi i fotografi sono a rischio, io li metto a rischio. Chiedo al mio Edoardo Matacena di spostarsi. Numero 48, Alessio Pira. Beh, ma adesso li hanno messi tutti dietro le transenne, probabilmente erano davanti alle transenne. Sì, allora, vabbè, sai benissimo che la ricerca dell'ultimo scatto li porta spesso al centro della pista, però anche tu mi hai fatto notare domenica che il cavallo poi vede una persona spostarsi all'ultimo e tende a parare, quindi può essere pericoloso. Questo... Non solo, ma tieni presente che il teleobiettivo ti fa vedere il cavallo più lontano di quello che è effettivamente, quindi non ti rendi conto che ti è addosso il cavallo. Sì, in effetti poi stanno facendo discese piuttosto veloci, direi. Chi è questo, Cristiano? Questo è il cavaliere col numero 48, Piras Alessio. 35 anni, 5 sartiglie per lui. E la prende! 22esima stella. Vorrei segnalare che il cavallo che sta montando in questo momento su Campoidori è il cavallo di Corrado Massidda, quindi sicuramente un grande gesto di altruismo e di insomma, generosità da parte di Corrado. Si è fatto male il cavallo? Come mai? Non so se si è fatto male o semplicemente aveva qualche problema. Per il premio di San Giuseppe, 22 le stelle, 74 le discese. Grande rallenti che ci mostra insomma questa stella che è la 22esima. Chi premia? Cercheremo adesso Gianni, di capire. Ci sei? Eccomi. Cercheremo di capire come mai il Campoidori ha dovuto cambiare cavallo, poi insomma appena ce lo dicono daremo immediatamente la notizia. Ecco Alessio Piras, 22esima stella della giornata e 75esima discesa. Questa è la sua seconda personale. Cavallo anglo-arabo proveniente da Ortueri, bellissima bestia, Leodoricca si chiama. A consegnare la stella d'argento ad Alessio Pira sarà Salvio Rista. Premia la prioressa del gremio Maria Spano. Che bello. Bel gesto, abbiamo parlato dell'importanza delle donne. Sì, penso che sia la prima volta io da quando faccio la Sartiglia. No? No. Chi mi smentisce? No. Cristiana. È già capitato. Sì, hanno fatto premiare anche le Masai Man, è capitato. No, una donna proprio del gremio, no che sia altre donne sicuramente sì, ma una donna del gremio tipo la moglie, Sabriorissa o...
Secondo me hanno già premiato. No, qua c'è richiesta di tifo assoluta. Sta cercando, sì, adesso si deve appendere per salire per la scaletta, bisogna mettere la scaletta per Carlo per appendere la stella. Cori alcolici da stadio, più che da stadio, da alcol. Sì, ci sono dei bicchierini in mano, quindi presumo. Però Gianni, scusa, tu sei lì dove è la fonte della vernaccia. Non ho assaggiato una goccia. Ah, complimenti! E No, non hai ma- portato qua i tuoi colleghi? No, ho detto non ho assaggiato una goccia. Ah, ok, allora sei perdonato. Numero 43, Federico Fenu. Qua qualcuno su Facebook ci dice di far scendere il 108, ma noi non abbiamo questo potere, non siamo solo monitori. Purtroppo non possiamo, cioè, stando qua non possiamo farlo. Gianni, tu 108 che sei ha già giù, potresti, corso. non lo so. 108 ha già corso. gruppo è 108 ha già Pietro corso. Serra. Allora, a Pietro Serra ha già corso, Andrea Fois, e non eri attento. Primo gruppo è scelto. È stato premiato da Sugunpoidori. Paolo Pipia adesso il cavaliere col numero 81. Stecca dei trombettieri che serve sempre. Questo è il liscio proprio. Sì. È andato molto largo. Classico liscio, sbagliata completamente la curvetta di su. Volevo e fare- quindi si è trovato sulla destra anziché sulla sinistra. Volevo fare un'analogia con la corsa di Ciutadella de Menorca per quanto riguarda il premio che viene dato a chi coglie l'anello. Noi abbiamo creato la stellina d'argento, una stella d'argento chiaramente in miniatura. A Ciutadella de Menorca chi prende l'anello viene premiato con una canna verde, gli danno una canna e quello è il premio massimo che ricevono. Strano, ma Cavaliere col numero 116 Paolo Falchi, ultimo cavaliere di questo nono gruppo. Molto vicino al centro. Per la vostra sicurezza antincendio, scegli il meglio. Gruppo Servizi Associati SPA è leader nazionale nei servizi di vigilanza antincendio. In Sardegna sono molti quelli che già si affidano a noi. Anche il Cagliari Calcio ha scelto GSA. GSA, sicurezza, competenza e qualità. Con Sardex Visu, ogni volta che fai shopping, guadagni una ricarica in Sardex da spendere in nuovi acquisti. Ci guadagni tu, ci guadagna la tua comunità. Sardex Visu. Richiedila nelle attività aderenti a Sardex Visu.
È come si prevedeva, il fatto di aver fatto la petizione molto presto, il suo Campoidori sta consegnando molte spade. Scusatemi, vi ho abbandonato un attimo solo per chiedere a chi di dovere, ovvero Riccardo Cardia, di mandarci la vernaccina. No, guarda, non se ne fa niente. Ma quest'orta. Cavaliere col numero 11 Marco Cardias. Forza. Aia. Anche lui con il costume dei miliziani di Cagliari. Sì. Molto bello, un bellissimo abito tradizionale. Numero 115 Alessandro Conti. Prossimo cavaliere il numero 115 Contini Alessandro per l'80ª discesa alla stella. Veste il costume di Un paio di 12 anni. Permettetemi di salutare una persona. Un attimo, Gianni sta scendendo. Sì, prego. Ecco, vestiva il costume, infatti stavo aspettando questo, vestiva il costume di Silvia domenica e oggi invece ha un costume di Foggia Spagnola. Aia, presa leggermente dal basso. Allora dicevo, vorrei salutare una persona che... Questo fa parte dell'ultima pariglia, giusto? Ed è ora la volta del numero 92 Stefano Manca. Vi vedo ancora impegnati a Numero cercare 9. il numero. Chiedo scusa, numero 92 Stefano Manca, il prossimo cavaliere. Va bene, allora dicevo, Dici, Gianni. io volevo salutare Giorgio Colombino perché è il mio predecessore, uno dei miei predecessori in Proloco come presidente, che mi ha dato una grandissima mano in tutti questi negli ultimi anni, soprattutto nella prima parte del mio mandato da presidente, che non sta bene, quindi quest'anno per la prima volta non ha potuto assistere direttamente in stasera di Santa Maria alla Sartigliedda, e saluto affettuosamente Giorgio Colombino. Lo salutiamo anche noi. E ci guardiamo questa prossima discesa molto veloce. Adesso invece dall'alto. Quindi questo era Stefano Manca col cavaliere col numero di testiera 92. Alla partenza il numero 102 Andrea Sanna. Prossimo cavaliere il numero 102 Andrea Sanna. Monta un cavallo molto risparmioso, si chiama Salvadanaio. E lui porta il costume di Telti, provincia Olbia Tempio. Lui stiri di muta, abito di festa di fine dell'800-900, calzoni, camicia bianca, gilet, casacca alla cacciatora di velluto liscio. Sì, e cappello. Cappello da possidente, del Sumere. Del Sumere, sì. Sumeri. Meri e Mere. No, Mere da voi che siete del nord. Del nord. Poi siete del nord. Ultimamente non si può dire del nord, è bandito. Di su. No, bandito siete voi. Non portate la vernaccia, per l'amor di Dio. Ehi, vola la stella. La stella è volata sul muro della casa di fronte. Vola la stella, anche il cappello. Il cappello può dare fastidio effettivamente. Prossimo cavaliere col numero 89 Alessandro Manca e siamo alla 83esima discesa. Costume di Foggia Spagnola con le rosette abbinate al Mi costume. hanno spiegato che questo cappello li hanno trovati per caso lì proprio, e sono antichi, sono capelli originali, sono però molto piccoli. Quindi non stanno bene se hai il concone se hai la testa poco piccola. Quelli erano tre, ce n'erano e tre hanno preso, capito? Non è che potevano scegliere. Chi è Alessandro Manca? Il compagno di pariglia di Sonia e di presa 23esima stella. Ed è la prima sua, la prima
La prima stella che riesce a portare via. Premia Stefania Sedda, assessore al turismo del comune di Oristano. Molto contento. Bella. Luigi, ti invito a voltarti alle tue spalle, dove fanno la comparsa chi? I portatori di vernaccia. Un attimo, mi assento un attimo, Cristiano, abbiate pazienza. Prego. Sto tornando. Ciao. Non ci in regia mi dicono che c'è gente in regia, ma non ci penso proprio. Ubriacone. Devono lavorare. Ti avviso che se torni a mani vuote non ti presentare. Allora fra un attimo sentiremo l'assessore Stefania Zedda, assessore al turismo. Finalmente ti hanno accontentato, va poco di... Stefania, una battuta per la nostra diretta. Allora, da assessore al turismo del comune di Oristano, una bella soddisfazione fare una premiazione alla Sartiglia. Sì, una grandissima soddisfazione, anche perché mi sembrava un mondo molto maschilista, invece sono l'unica donna ad aver premiato oggi. No, ti correggo, c'è stata Priorissa, la moglie del presidente. Ci picchia, non mi era accorta. Ok, comunque siamo veramente poche le donne ad aver premiato, e quindi ho avuto questo grandissimo onore. Grazie al gremio che mi hanno dato questa possibilità. Molto Grazie. felice. Bella Sartiglia e complimenti a tutti. Discesa. Grazie Stefania. Fabrizio Sannia, che ha corso anche domenica. Peccato. Gli è passata proprio sopra la testa una volta toccata, quindi l'ha presa dal basso. Alessio Ligi, numero 97. Scusate l'assenza, ma è arrivata finalmente la vernaccia. Ti perdoniamo. No. Riccardo Cardia, villaggio Sartiglia, posto da andare a visitare appena finisce tutto qui. Ti vogliamo bene al villaggio Sartiglia per tutta la vita. Dopo questo poi e lo possiamo... stai dicendo senza aver bevuto, figuriamoci dopo che hai bevuto cosa dici. Ha fatto tempo anche a fare un selfie, si è fatto anche un selfie il ragazzo bevendo la Sartiglia. Alessio Ligi, la vernaccia. cavaliere col numero 97. Seconda stella d'argento per lui. E Alessio siamo al Ligi 24 stelle. prende la 24esima stella. Io avevo detto che saremmo arrivati a 25. Aveva ragione Gianni. Sei Gianni. grande, ci No, rimangono gli stocchi, No, sì, appunto, ci mancano anche gli stocchi. E poi comunque lo dico giusto perché, voglio dire, per esperienza, ma anche se poi non è matematico o scientifica la cosa, perché comunque ormai è fisiologico quel numero di stelle, soprattutto per una giornata bella come questa. Ma voi siete informati se ha chiuso i gruppi oppure c'è un altro gruppo in partenza? Non si capisce ancora bene, Gianni, se c'è un altro gruppo, seppure saranno le discese con lo stocco. Qui c'è il tifo del Sartiglia Forever. È molto probabile che ci sia comunque un altro gruppo. Sì.
No, bellissima questa idea comunque quest'anno, adesso a parte tutta la questione della vernaccia che fa sorridere eccetera, però questa cosa della vernaccia che viene portata così, il bicchierino alle persone è bellissimo. Chiaramente diciamo tutti bere con moderazione, però una buona vernaccia a Oristano oggi è d'obbligo. Assolutamente si sì. deve. Luigi non è convinto perché non crede a una parola di quello che sta dicendo. Stava guardando perplesso. Una volta potevano farne largo uso anche i cavalieri. Abbiamo una volta della vernaccia, i video, le fotografie, ma adesso è proprio assolutamente proibito. Poveracci. Vabbè, dai. Vabbè, festeggeranno stanotte. Da cavallo. Festeggeranno stanotte. Questo è il tifo del gruppo Sartiglia Forever. Ecco. Premierà Alessio Ligi Mauro Licheri, 24esima stella di questa Sartiglia e 85esima discesa. 85 discese già effettuate, comprese quelle del capocorsa. Sì. Abbiamo Giuseppe Barolo come il vino. Certo. E loro però stanno brindando con la vernaccia. Ma vino sempre è. Sicuramente. Allora, Giuseppe è il presidente della Federazione Nazionale Giochi Equestri. Giochi Equestri, sì. Storici. Ieri sera l'abbiamo sentito per la Sartiglietta, perché ha premiato per la nostra Sartiglietta. Oggi lo sentiamo per la Sartiglia. Com'è? Beh, raccolgo l'affermazione che ha fatto il presidente della fondazione. Questa non è una rievocazione o una festa folcloristica, è la festa di un popolo. Ed io ho avuto la fortuna di assistere a tutte le procedure, anche ai protocolli. Posso affermare che se non la si vive così, la si apprezza solo come una festa televisiva, e invece è una festa di un popolo, è la festa della popolazione che vuole tramandare le proprie tradizioni e la propria cultura, e di questo vi sono molto grato. Grazie Giuseppe, staci sempre vicino, grazie. Grazie mille, grazie Gianni. Gianni è il nostro Tiziano Terzani. Ultimo cavaliere di questo gruppo, Cucco Antonio col numero 96. Questo era il 10° gruppo. Bellissima. 25. Allora, il fotografo ufficiale della Fondazione Sartiglia, Gianfranco. L'amico Gianni, un piacere vederti qua, ciao carissimi, un piacere vederti qua tutti gli anni, davvero. Com'è dall'obiettivo la Sartiglia quest'anno? Bella, c'ho attrezzatura nuova, sono contento, avvicinare certi momenti mi fa sempre molto piacere. Grazie, stai ancora sempre con noi, grazie anche per quello che fai. Complimenti a voi, grazie. Ringrazialo. Sì, vi ringraziano anche dalla un suo libro bellissimo, fotografico, Sartiglia in 3 lingue, che invito tutti a acquistare perché è veramente strepitoso. Sì, sono d'accordo con te, ma perché poi Gianfranco non è soltanto, è anche un fotografo naturalista, quindi fa tantissime belle fotografie su ambienti naturali eccetera, oltre che per Sartiglia. E i fotografi hanno un compito importante, è vero che nell'era del digitale oggi una fotografia è molto semplice, però hanno il compito poi di tramandare ai posteri la manifestazione, perché una fotografia va valorizzata fra 20 anni, 30 anni, oggi sembra una cosa semplice, però quando ci rivediamo le foto di 30 anni fa restiamo sempre ammirati perché sono sempre belle da rivedere. E con un po' di rimpianto anche Gianni. Sicuramente anche con un po' di rimpianto. Rimpiangi i capelli e tante altre cose. Quindi i libri di Gianfranco resteranno nella storia della Sartiglia. Sta premiando Massimiliano Sanna, il assessore vice sindaco. Sì, che già ci ha detto nella sua intervista, suo padre ha fatto su Campoidori per 3 volte. 4 e suo zio forse 3 volte. Sì. Suo zio 3 volte, Pino Sanna.
Sì. In un convegno c'eri anche tu quando gli ho chiesto come mai non è Luigi, come mai non ha seguito le orme del padre. Sì, che c'ero. Però lui dice sì, io da bambino andavo brusca e striglia, ne ho fatto con i cavalli di casa, però non gli è mai piaciuto probabilmente il cavallo ad andarci sopra. No, lui è sempre stato molto attento a curare il cavallo del babbo. La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo-sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro 27 Sartiglie a suo carico. Pietro Puzzulu. Ehi, però gliel'hanno abbassata all'ultimo. Che è successo? Passiamo al numero 82, Andrea Cinus. Cavaliere col numero 82, Andrea Cinus. Corre con il costume di Paolo Ilattimo, nero. Baio di 11 anni. Ricordiamo che questo 11° gruppo è composto solamente da 5 cavalieri. Sono Polidori ha cercato di dare veramente spazio più possibile a tutti. Simpatica scenetta, adesso poi vi raccontiamo dopo. Niente. E si è persa anche Saberritta. Molto veloci. Allora Andrea stava cercando di mettere la stella al contrario, ma era per vedere se la gente era attenta. E difatti la stella posta al contrario tutti hanno urlato e quindi bisognava rimetterla, ma era soltanto per vedere se la gente stava attenta. Cavaliere col numero 110, Marco Perria. E salutiamo chi ci guarda dalla Tanzania, Tiziana, e dalle Mauritius, mi suggeriscono dalla regia. Molto veloce questa discesa. Aia! La posizione. Numero 80, Carmen Murru. Cavaliere col numero 80, Carmen Murru. 17 anni. Cavaliera. No, cavaliere. Un cavaliere, mi piace dire che è un cavaliere della Sartiglia. Carmen Murru indossa un abito non tradizionale, ma ormai tipico sardo, nero, quindi da uomo. Puntata da lontano, purtroppo non è stata premiata dalla sorte. Però bellissima discesa. Bella, proprio bella, una bella discesa. Niente da dire. Ultimo cavaliere di questo 11° gruppo, Luca Amadu. E sarà anche lui figlio d'arte.
il babbo Mariano, fatto su Campoidoro, 1988. 91esima discesa. E la stella va. Potremmo arrivare a 93 discese. Non potremmo arriviamo senz'altro. 93 discese. Potremmo arrivare a 94. Allora, su Campoidoro ha chiuso, giusto? Ha chiuso con 91 discese, 91 discese più perfetto. le 2 con lo stocco. 91 discese e 25 stelle per ora. Prova a prendere la stella. Si ci metteranno con su stocco alla corsa alla stella, sono poi noi esperti. Intanto ne approfitto per ringraziare ancora una volta. Allora, siamo sicuri, il gremio mi ha confermato, solo due discese, altre 2 discese, quelle del su Campoidoro e del Quindi su Campoidoro non darà lo stocco al suo terzo, e allora 2 discese. E con queste 2 discese termina la edizione della Sartiglia del 2019. Chiuderà chiaramente la corsa in via Duomo la Sanremata del su Campoidoro. Sta risalendo. Ecco su Campoidoro, bellissima figura. I tamburini segnano, fanno su base su Campoidoro, che è la musica che si sente quando il su Campoidoro arriva a portare le spade. Su Campoidoro quindi consegna le spade al suo presidente, e come possiamo notare appunto nonostante le spade siano molte in giro, comunque ne porta sempre solo 2. Esatto, viene consegnato lo stocco subito. Questo del fatto 2 perché anticamente erano sempre 2 le spade, certo. Sì. E poi non sarebbe bello neanche portare un fascio di spade 8 indietro, spade. bastano 2, e anche non dimentichiamo che ci sono anche i simboli della Sartiglia. No? Certo, il simbolo. Mentre i tamburini scandiscono su valse su Campoidoro. Comunque confermiamo il cambio di cavallo. Sì, ti confermo che è il cavallo di Corradino Massita. Bel gesto, Corrado. Molto bello, un gesto molto generoso, anche perché Corrado rischia di non fare le pariglie se nessuno gli presterà un cavallo. Ti prego. Sta arrivando. Intanto su Campoidoro sta arrivando Siamo giunti alle ultime fasi della Sartiglia alla Piazza Manno. Sartiglia del gremio di San Giuseppe, gremio dei Falegnani. E questa è l'ultima occasione per lui di portare a casa la Stella d'Oro. Che si ci metterà la corsa alla stella con un stocco. Ecco che parte. Seguiamolo. Forza Davide. Gol! Ma per un non nulla. Mi dispiace. Sfortunato, va bene, molto sfortunato. Perché la discesa è bellissima, Sì. è stata bellissima. Veloce, molto bella. Veloce, ma elegante, anche se poi non dimentichiamo che sta provando un cavallo probabilmente per la prima volta stasera. Sì. Ma un cavallo già abituato a fare la corsa. Poi chissà se è lo stesso cavallo che Corrado ha avuto quando è stato a Campoidoro.
presa leggermente sotto. Ricordare che dopo Saremata, il suo corridore, è previsto il rientro del corteo dei cavalli. Ricordo che era la stella d'argento quella posta sul sostegno al centro della pista del Sasea de Santa Maria, certo. E adesso è stata cambiata di nuovo la stella de Susegundu. Commentiamo con un po' di nostalgia e di tristezza questa parte finale della nostra Sartiglia. Ci vorranno 365 giorni circa, un po' meno, per viverne un'altra. Ecco Susegundu che sale intanto. Però Gianni anche con un po' di soddisfazione, dai, una bella Sartiglia, una bella edizione quest'anno, è andato bene, quindi insomma. Assolutamente sì, per me poi soprattutto tranquilla, senza polemiche, per me è una senza patemi d'amo. Sicuramente una soddisfazione particolare, perché voglio ripeterlo, insomma, la Sartiglia è andata benissimo. Su Compoidoredu Giorgio Madeddu ha guadagnato la stella d'oro, ma tantissime stelle, 15 stelle insomma, e ci siamo. È veramente una bella, per me un anno di Sartiglia, un buon anno. Volevo riprendere una frase che aveva detto Annadina proprio in un video che abbiamo visto qualche giorno fa prima della Sartiglia. Annadina, che sappiamo, insomma, la sorella di Luigi, che quest'anno ci ha lasciato lo scorso anno e quindi non ha potuto, cioè per la prima volta non è con noi. Lei, noi qui a Oristano misuriamo il tempo di carnevale con la lunghezza della Sartiglia. Annadina ha detto testualmente che la sua Sartiglia era una Sartiglia lunga, nel senso che si era svolta proprio in questi giorni di marzo. Il 4 di marzo. Il 4 marzo, quindi noi misuriamo il tempo del carnevale con la durata della Sartiglia. Più è lontana la Sartiglia, più è lungo naturalmente il carnevale. Certo. Ecco la discesa. Peccato. Se l'è portata via, ma non l'ha 25 le stelle prese. Sì. Devo dire adesso lo posso dire che è finita. Sì, Davide Musu con grande signorilità ha detto: se prendo la stella la dedico a tua sorella. Peccato, vabbè. Ma penso che la dedica basti, che sia dedica comunque. Mi è bastato il gesto. L'ho letto anche io in un'intervista. Avevo detto 25, ma avrei preferito 26-27. Non ho portato sfortuna io. Va bene così, Gianni, va bene così. Ok, naturalmente adesso il nastro resta, perché su Compoidori ritorna, riceverà dal maiorale in cabo Savipia De Maiu. E adesso ci trasferiamo in via Mazzini per le Barriere. E poi la sua non è adesso più discesa, con stavolta però solo per la Saremada. Ancora una volta voglio ricordare che noi nel gergo traduciamo proprio dal gergo della Sartiglia, dal sartigliese, la parola discesa, perché dicevano i nostri avi Sagavada. È perché in leggera effettivamente la via, se tu la guardi anche da qui si vede benissimo che è in leggera discesa. Mentre in via Mazzini è Saziada. Perché è leggermente in salita. In salita, certo. esatto. E in via Mazzini ti ricordo che poco prima di Pontigeddu, di Portigedda, della curva che immette poi nella strada dove si frena, dove si fermano i cavalli, c'era un'agora. C'era una sorta di cunetta, di scolo dell'acqua, e lì i cavalli saltavano, per cui dovevi stare molto attento che potevano mettere il piede sul Sagora e scivolare. Addirittura, questo in via Mazzini. Prima che ci fosse naturalmente l'asfalto, la sabbia. Certo. Sì. Ecco su Compoidori. La figura maestosa su stocco bianco, eppure nella storia della Sartiglia su stocco non è stato sempre bianco. Secondo qualche anziano aveva anche il colore del legno, prima che probabilmente venisse dipinto, colorato appunto di bianco. Forza Davide, ultima fatica sulla via Duomo. Facevo notare qualche anno fa al gremio dei contadini che anche per la loro Sartiglia dipendono in parte dai falegnami, perché è sempre un falegname a costruire su stocco.
e quindi devono chiedere una cortesia ai falegnami di costruirli. Poi vabbè, adesso ce ne sono tanti che... Sì, ma guarda che il cavallo del suo pomodoro di martedì mangia la biada che invece producono i contadini. Sì. Quindi sai... Tutti sono indispensabili. Appunto. Entrambi si complementano. Adesso siamo curiosi di vedere, chiaramente non chiediamo più di quello che è umanamente possibile, perché tra l'altro Davide ha un cavallo nuovo con il quale non ha mai provato questo esercizio, per cui va bene qualsiasi cosa si riesca a fare, insomma. La stella è ancora appesa, il gremio ha deciso di non solo di non togliere il nastro, ma di lasciare anche la stella. Di solito, ma questa è la discrezione, ripeto, del presidente, di solito non viene lasciata la stella. Il nastro sì, perché quando il Suo Poidori ci passa sotto, naturalmente incurvato all'indietro sul suo cavallo, è un punto di riferimento vedere questo nastro verde. Questo me lo diceva Ignazio Pinna. Sì, è vero. Già Campoidori, Sartigliante e poi presidente operaio del gremio di San Giovanni. Ignazio è stato non solo Campoidori, non solo un caro amico, non solo presidente del gremio, ma è stato anche uno di quelli che ha promosso il nuovo corso della Sartiglia. Sì, la Sartiglia dei tempi moderni. Sì, dei tempi moderni, cioè è stato quello che ha visto che la Sartiglia doveva fare un salto di qualità. È intuito, l'ho conosciuto nell'82 e da allora non ci siamo più persi di vista. Sei un po' prima, Sì, ci credo. Ci ho fatto 6 Sartiglie insieme. Partito. Bravo, va bene così. Va bene così, va benissimo. Bravo Davide. Bravo Davide, bravo. Nonostante non conosca il cavallo, ha fatto una bella cosa, dai. Sì. Allora la pista è finita, quindi a questo punto vi restituisco la linea. Gianni, grazie. Grazie a voi. Sei stato un grande compagno di viaggio. Grazie a allora, voi. noi adesso ci fermiamo di nuovo per la pubblicità, ci prendiamo un attimo di pausa e torniamo per le pariglie. Per commentare ci sarà le pariglie. anche Antonio Sanna che ci dà una mano con il commento tecnico come Collovati, insomma. A più tardi. Arriva Collovati. La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo-sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano. www.coopterm.it. Le migliori specialità di mare nel cuore della città, a Eden, a Oristano, in piazza Roma. Ma tu lo sapevi che in caso di sinistro stradale sei libero di scegliere dove riparare la tua auto? Davvero? Ma la mia assicurazione... Sì, certo. Ti ha consigliato il centro convenzionato facendoti credere che altrimenti potresti incorrere in problemi. Ma non è così. Affidati all'autocarrozzeria dei fratelli Contu. Auto sostitutiva, nessun anticipo e nessun pensiero. Autocarrozzeria dei fratelli Contu, via Bruxelles Oristano. Mani esperte per la tua auto. A volte la vita ti mette davanti le difficoltà e devi fare per forza una scelta. Puoi lasciare perdere e arrenderti, oppure stringere i denti e impegnarti per raggiungere il risultato. Io mi sento sardo perché sono tenace, come chi in Sardegna lavora la terra ogni giorno per offrire i prodotti. Io sono sardo. E quando li assaggi scopri che l'obiettivo è pienamente raggiunto. Io sono sardo. Dal 1976 i migliori produttori ortofrutticoli per il Made in Sardegna.
The Endless Challenge. 2 hearts, 2 souls, 2 minds. The elegance of a dance. The power of a jump. The magic of equestrian sports, lifestyle and events 24/7. Horse TV. Capture every moment of all the equestrian sports. Built to connect all the horse people around the world. Ride your passion everywhere with Horse TV. C'era una volta a Empoli un uomo di nome Romeo che aveva 6 figli e un sogno. Aprì così una latteria che chiamò San Montana, come la fattoria da dove prendeva il latte. Venne poi Renzo, il più grande dei figli, che la trasformò prima in piccola gelateria e poi, con l'aiuto dei fratelli Sergio e Loriano, in fabbrica del gelato. Oggi, dopo 70 stagioni, la storia dei gelati all'italiana continua a brillare, disegnando ogni volta un sorriso sul volto di chi li mangia. A new era is ahead. Horse TV, 360 degrees of horse sports. A big revolution for equestrian media. The only equestrian TV channel available all around the world. Horse TV will share the latest updates, the hottest news, the most exclusive interviews, and the biggest events. Built to connect horse lovers the world over. Capture every moment of all the equestrian sports, 360 degrees and 24/7. Ride your passion everywhere with Horse TV. Centro commerciale Porta Nuova. La forza della tradizione. Il centro commerciale Porta Nuova vi augura buona Sartiglia. Il filo che ci unisce è la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Sotto una buona stella, bevi Remada.
Cooperativa Sacro Cuore. Dal 1979, leader nel settore della movimentazione e trasporto merci. Un servizio affidabile e su misura, grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi. Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore. Trasporti e servizi con autogru dal 1979. Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni. Per la vostra sicurezza antincendio, scegli il meglio. Gruppo Servizi Associati SPA è leader nazionale nei servizi di vigilanza antincendio. In Sardegna sono molti quelli che già si affidano a noi. Anche il Cagliari Calcio ha scelto GSA. GSA, sicurezza, competenza e qualità. Con Sardex Bisu, ogni volta che fai shopping, guadagni una ricarica in Sardex da spendere in nuovi acquisti. Ci guadagni tu, ci guadagna la tua comunità. Sardex Bisu. Richiedila nelle attività aderenti a Sardex Bisu.
La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo-sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano. www.coopterm.it. Le migliori specialità di mare nel cuore della città, a Eden, a Oristano, in piazza Roma. Ma tu lo sapevi che in caso di sinistro stradale sei libero di scegliere dove riparare la tua auto? Davvero? Ma la mia assicurazione... Sì, certo. Ti ha consigliato il centro convenzionato facendoti credere che altrimenti potresti incorrere in problemi. Ma non è così. Affidati all'autocarrozzeria dei fratelli Contu. Auto sostitutiva, nessun anticipo e nessun pensiero. Autocarrozzeria dei fratelli Contu. Via Bruxelles Oristano. Mani esperte per la tua auto. A volte la vita ti mette davanti le difficoltà e devi fare per forza una scelta. Puoi lasciare perdere e arrenderti, oppure stringere i denti e impegnarti per raggiungere il risultato. Io mi sento sardo perché sono tenace, come chi in Sardegna lavora la terra ogni giorno per offrire i prodotti. Io sono sardo. E quando li assaggi scopri che l'obiettivo è pienamente raggiunto. Io sono sardo. Dal 1976 i migliori produttori ortofrutticoli per il Made in Sardegna. Arriveremo adesso dopo la sfilata dei cavalieri alla separazione dei gruppi. Un gruppo andrà direttamente a correre, un altro invece si farà da parte per fare in modo che non si perda molto tempo nella sfilata. Abbiamo qui con noi Antonio Ossanna, ben trovato Antonio, anche Ciao, oggi con noi. Buonasera a tutti, buonasera. Insomma, anche oggi è stata una splendida giornata, vediamo un bel totale della via Mazzini, il pubblico, i cavalieri che incominciano a sfilare, giustamente come diceva Luigi. Si fermeranno metà per metà, gli altri faranno il giro in modo da velocizzare al più presto le operazioni di partenza. Oggi è la giornata di chiusura, i cavalli notoriamente dovrebbero andare molto meglio e i numeri dovrebbero essere diciamo ancora più belli di quelli di domenica. Sì, ricordiamo che le discese alla stella oggi sono state nel complessivo 93, sono state colte 25 stelle, quindi un ottimo numero di stelle colte in questa Sardiglia, ma anche un gran numero di discese alla stella. E ora attendiamo che appunto tutto sia pronto sulla via Mazzini per poter assistere alle pariglie. Vediamo tantissime persone che sono assiepate sia lungo il percorso che le tribune. Ricordiamo che è stato fatto il tutto esaurito per i biglietti per la corsa alle pariglie, quindi il pubblico delle grandi occasioni è presente in questo martedì per assistere alla fase conclusiva di questa Sardiglia 2019. Sì, abbiamo assistito da parte dei cavalieri lasciare il terreno di gara del Saselle Santa Maria, ma prima che lasciassero il terreno quasi tutti, anzi forse tutti, hanno lanciato delle rosette verso il palco e la cosa ci ha fatto molto piacere, perché sono stati veramente di grande cuore. Era una pioggia di rosette verso di loro e naturalmente sono cose che fanno bene. La nostra postazione da cui commentiamo le pariglie è sempre quella di Via Duomo. Qui hanno già incominciato le operazioni di smantellamento del percorso, sono già passati
i mezzi che si stanno già occupando di smontare il percorso e rendere nel più breve tempo possibile l'agibile la via Duomo. Quindi un ringraziamento speciale all'ingegner Filippo Uras e a tutte le persone che collaborano con lui, che ogni anno cercano di ottimizzare i tempi e rendere il meno, diciamo così, impattante sulla città l'allestimento dei percorsi. Non solo, ma devono anche garantire la sicurezza della gente, quindi lavorano molto non solo per fare in modo che le cose si svolgano nel più breve tempo possibile, ma anche che nel momento in cui le strutture sono operative devono essere sicure al 100%. Lungo la sfilata ci siamo resi conto che qualche pariglia ha sfilato col numero di 2 cavalieri anziché 3. Vedremo poi che cosa... Ma Luca, sì, cosa succederà. è soltanto una pariglia che ho visto, o 2 pariglie massimo, che hanno sfilato. Si vede che un cavallo ha avuto dei problemi. E quindi... Sì, si trattava di uno stiramento, quindi cosa di pochissimo conto, ma giustamente come prevede il nostro protocollo il cavallo è stato immediatamente caricato sul van e portato sotto naturalmente il suggerimento dei nostri veterinari, è stato portato in scuderia per approfondire i controlli e quindi niente di grave, niente è successo. Ovviamente chi esce con 2 cavalieri non partecipa, non giusto, alle premiazioni? Alle premiazioni, che faranno una corsa giusto per sgambare un pochettino i cavalli, visto che una galoppatina. Sì, vabbè, prima, tanto tempo fa, si facevano anche le pariglie a 2 con 3 persone, cioè uno che era sulla groppa dell'altro e poi si facevano i numeri. Anche 2 persone che correvano proprio e uno sì, si alzava. Sì, 2 su 2, sì, esatto. Proprio stamattina la salutiamo. La famiglia di Azzarello e Aristeo Porcu, che ho intravisto una foto su Facebook di proprio stiamo parlando di una pariglia di San Massi, di storica. San Massi, esatto, e dicevo che c'è questa pariglia dove ce n'è uno in piedi e l'altro che faceva la verticale e teneva una sola gamba all'altro, quindi con la mano che correvano in due. In due, bellissimo. Comunque un saluto speciale anche alla famiglia Porco di Assemini, perché San Massi, chiedo scusa. Di che anni stiamo parlando? Scusami, anni 60, e quindi... Li ho conosciuti anche io, hanno corso con me, quindi io me li ricordo perfettamente. Vabbè, io ero bambino, ero appena 14enne forse, quindi ho un bellissimo ricordo. Poi da tutti i filmati che abbiamo recuperato negli anni per la fondazione abbiamo un buon Adrel che se n'è andato, poverino, sì. Adesso non è più con noi, era venuto anche l'abbiamo avuto a teatro, l'abbiamo avuto nostro ospite anche in un'altra manifestazione, insomma sono stati... Io ho anche un libro che parla dei fratelli Porco. Sì, esatto. E quindi non può fare che piacere salutare tutte queste persone che comunque hanno fatto la storia della Sartiglia, sentirli parlare quando li abbiamo incontrati, cioè era... È stato emozionante. È molto emozionante, anche con tanti aneddoti comunque che facevano ridere, perché erano anche abbastanza simpatici. Anche perché a quei tempi forse è vero, ci si divertiva veramente. Certo. Tanto, insomma, meno... facevano anche bei sacrifici per venire, non è che i camion, i van dei cavalli non è che esistessero molto, erano camion normali che venivano caricati. Negli anni 50 qualcuno se la faceva anche a cavallo in sella. A quanto mi raccontavano. Da San Massi No, qualcuno mi ha raccontato che addirittura andavano a Bonorva a cavallo perché c'era una grande manifestazione, quindi c'erano anche tanti soldini in palio e quindi se la facevano. Insomma, se la facevano tutte, poi magari da lì si spostavano in altri paesi dove comunque si correvano durante le feste, si correvano le pariglie, quindi era un continuo muoversi durante l'estate. Una volta finita la raccolta loro si dedicavano a quello. Ancora le immagini dalla via Mazzini, in questo momento inquadrata alla chiesa di San Sebastiano, la scalinata di San Sebastiano, forse uno dei punti più frequentati per vedere le pariglie di Oristano, giusto? Fino a qualche anno fa c'era il muro qualche decennio fa c'era il muro tra le transenne
e la chiesa, poi è stata spianata. Lo ricordo anche io, sì. Sì, è stata spianata e hanno fatto dei gradini, quindi diciamo che questo permette a un maggior numero di persone di assistere alla corsa delle pariglie. Qual è il punto più emozionante delle pariglie? Secondo voi? Il portico. L'uscita? È la cosa più emozionante, cioè l'uscita è quella che condiziona la corsa. Che condiziona la corsa ed è quella cosa che ti fa sentire il cuore sotto la maschera, che pulsa veramente, e poi senti questo scoppio della gente che insomma, ma senti solo quello in quell'attimo, perché poi non pensi più ad altro e pensi a fare il numero, pensi alla sicurezza tua, a quella dei cavalli e a quella dei tuoi compagni. E devi stare molto attento agli ordini, perché c'è sempre qualcuno che impartisce un ordine su, giù, oppure mantieni, tira, fa, insomma, questo è quanto. Quindi direi emozionante sia per i cavalieri ma anche per il pubblico che assiste. Ma senz'altro. E la curva invece di Via Mazzini? La curva non crea molto problema, se i cavalli arrivano insieme la curva la fanno insieme, non c'è grande problema. L'unica cosa è che bisogna avere l'accortezza, se hai un cavallo che è un po' più forte lo metti a mano di fuori, cioè a destra, perché facendo la curva poi chiude gli altri e quindi riesce a portare tutta la pariglia a fare la curva meglio. Ma sono piccole cose, perché in effetti quando la pariglia arriva compatta con i cavalli messi diciamo con la stessa azione, testa a testa, la curva la fanno tranquillamente, non si disturbano i cavalli l'uno con l'altro. Invece l'arrivo di Via Ricovero, uno dei punti più lì è un po' problematico. Lì devi tirare e cercare di fermare i cavalli insieme, perché prima di tutto perché si fermano meglio insieme, credevo. Quando vedono che un cavallo spezza l'azione e quindi comincia a fermarsi, anche gli altri due capiscono che si devono fermare e quindi si adeguano, prima di tutto. E secondo, fondamentale, è perché se uno va avanti gli altri prendono sabbia in faccia, quindi il cavallo camminando solleva la sabbia. Allora, sono le 17:25, siamo in attesa che esca su un Pomidori, quindi diciamo così inauguri questa fase della Sartiglia delle pariglie della martedì del gremio dei falegnami. Un doveroso saluto a Ornella Urru che ci sta aspettando da stamattina, Enrico che in pratica non vedeva l'ora, non aveva neanche l'orologio, figurati, e lei che continuava a dirci ma quando arrivate? Poi mi ha mandato un messaggio e mi ha detto il dottore è toghissimo, aspetto solo te, quindi ciao Ornella, ciao, buonasera. E niente, adesso dovranno comunque essere puntuali e veloci per le pariglie, perché effettivamente tutto il tempo che si era recuperato si è perso qui, perché oltretutto avendo preso 25 stelle, devo dire, insomma, un po' di tempo si è perso anche nelle premiazioni. Sì, nelle premiazioni e anche qui tutto il tempo che si era recuperato forse in fase di vestizione si è un po' perso. Ancora inquadrato il pubblico di Via Mazzini della scalinata, da un momento all'altro si dovrebbe affacciare su Compomidori per a proposito di Oristano Antica, anche il muraglione era anche qui in cattedrale, c'era il muraglione. Sì. Squilli di tromba annunciano la partenza. Ecco. Pronti. Vediamo che su Compomidori ha dovuto cambiare cavallo perché ha avuto un piccolo problema, quindi molto partiti. Ecco, sono partiti, quindi i cavalli non si conoscono, però eccoli qua. Bravissimi. Bene. Vedete, la pariglia sta andando molto bene. Grande abilità, certo. Incredibile come a volte questi cavalli si armonizzano, come se avessero sempre corso assieme. Guardate questi grigi come
Incredibile veramente, sembra anche che abbiano sempre fatto la Sartiglia assieme. È il cavallo centrale comunque che spunta un tantino in più col collo e che comanda comunque gli altri due, quindi giustamente. Cioè, guarda che falcate che stiamo vedendo in rallenti, ma sono eccezionali, meravigliosi. Belli, dritti, senza nessun sbandamento, senza sbandieramenti e questi sono cavalli ben preparati. Quindi nonostante lui abbia cambiato cavallo e quindi però diciamo anche che molto generosamente un cavaliere gli ha ceduto il suo cavallo. Questo è sempre successo. Pariglia 4-5-6, quindi Claudio Tuveri, Fabrizio Pomogranato e Alberto Carta che fanno un bellissimo 3-3 con pomidori di domenica. Ok, perfetto, rientrano in sella quasi assieme, perfetto sincronismo e si portano verso la curva per poi arrivare in via ricovero. Adesso saranno i cavalieri col numero di testiera 7, 8 e 9, Pepe Catapano, Serra Francesco e Serra Marco. Domenica hanno fatto un 3-3 con centrale girato e probabilmente ripeteranno lo stesso numero. Sì, eccoli proprio. Eccoli. Sono già su, Peppe in mezzo, no, laterale destro, Laterale destro. Centrale girato. Sempre un centrale girato con Spogliarello. Con Spogliarello, perfetto. Benissimo. Vedo anche la cinghia della cam, dell'handicam, sì. E quindi probabilmente se la sono anche ripresa. Sì, lo vedremo prossimamente su Facebook, se non stasera al massimo domani lo vedremo sui social però fa sempre una certa impressione vederlo da su. Aru Salvatore, Cardias Marco, Chessa Francesco 10, 11 e 12. Fabio, scusate. Dottoressa, anche l'altro giorno ho sbagliato qualche nome. Sì, no, sempre lui. Davvero? Chissà perché. Perché come vede la F dice Francesco. Esatto, vado veloce. Eccoci qua. Costumi da miliziani, ovviamente si sono tolti il copricapo. 3-3, c'è qualche altra cosa 3 probabilmente. su 3, una verticale, un ponte volante che purtroppo non è riuscito domenica, invece mi sembra che oggi sia bellissimo, bello, un po' corto forse, però bellissimo. Parliamoci chiari. Bravi. Il martedì i cavalli sanno dove andare, quindi sono molto più tranquilli. Certo. Io vorrei sentire anche Piazza Eleonora che dice di queste pariglie, però tiriamo su le mani e un bel applauso. No, va bene. Però guarda Luigi, guarda come tiene i cavalli il cavaliere di sinistra, cioè di destra, molto... Cavalieri col numero 13, 14 e 15, Cristian Pisano, Secchi Elisabetta e Giovanni Serra. Questo è un centrale girato, lo sappiamo, eccola qua. Oramai a memoria. Elisabetta si gira senza problemi. Oggi ha preso la stella, contentissima, veramente in gamba Elisabetta. Oramai è un numero collaudatissimo. Sì, ma ci ha messo un attimo, quando sono usciti dal portico lei era già in piedi. Eccoci, in nuovo in sella poco prima della curva. Benissimo, bella pariglia, bella. Perfetta. Adesso saranno invece i cavalieri 16, 17 e 18, vediamo come... Non credo che Corrado Mazida ha dato il cavallo al suo compoidore, quindi penso che usciranno in due. Potrebbero però avergli prestato un cavallo anche a lui, a sua volta, vediamo un pochettino che cosa... Vediamo che cosa tirano fuori dal cilindro. Esatto. È proprio il caso Corrado di dirlo. dal cilindro, visto che ha già fatto il suo componitore. 16, quindi loro indossano il costume sardo di Bellevue, vedi che gli hanno prestato un cavallo. Sì. Perfetto. Un altro grigio. Potrebbe essere un cavallo della caviglia dei Fughetti. Un 3 su 3. Centrale girato. Corrado girato, sicuramente.
bravi. Ecco, ha perso solo Saperrita rientrando, ma quello non è un problema. Non è un problema, questa la si recupera subito. Bella pariglia. Sì. No, insomma, è una pariglia arrangiata all'ultimo momento. Accidenti. Bisogna dire che questi ragazzi si sanno fare. No, Luigi, il problema, anzi non c'è nessun problema, perché comunque sono tutti allenati, sono tutti sono affiatati. idem anche i cavalli, quindi non è che si scostino più di tanto. Cavalieri con numeri 19, 20 e 21, Marco Bardino, Gianfranco Manunza e Gianluca Manunza. Sono parenti Gianfranco e... Sì, sono padre e figlio. Ah, bello. Eccoci. I toreri. 1, 2, 3. Anche domenica hanno fatto un bel 3 su 3. Guardate come vanno bene i cavalli martedì, non c'è niente da fare. Sono proprio molto sì, più... ma lo dicevo prima, difatti i cavalli generalmente il martedì sono più posati, più tranquilli e sanno anche a che cosa vanno incontro, nonostante tutto. Colori, gente, se sapessero rumori. Se sapessero proprio dove vanno incontro, a che cosa vanno incontro, lo scaricherebbero, se ne andrebbero in scuderia. Dai, no, corrono, cioè i nostri cavalli corrono 1 minuto e mezzo se corrono. Sto scherzando. Forse se hanno fatto la stella oggi hanno corso 2 minuti e mezzo in totale. Sì, certo. Quindi dov'è lo stress? No, ma non esiste, sto scherzando. Assolutamente. 22, 23, 24, Danilo Casula, Michael Casula e Alessandro Scanu. Eccoci qua, partito, ci tentano. Domenica loro non sono riusciti a fare Ma l'evoluzione. è sempre un 3 su 3, benissimo, perfetto. Cavalli ben allineati. Bello, un 3 su 3 così, ognuno il suo cavallo, tranquilli. Cavalli belli staccati, senza grandi... E ora la pariglia 25, 26, 27. Antonio Giandolfi, Andrea Manias e Paolo Mele. Vediamo cosa fanno oggi. Se tentano di nuovo il... Partiti da Subrocciu. Uscita a tappo, in piedi, si è discostato un attimo solo, è un centrale girato. Bravi. Ecco il piede alzato, bravo. Solo qualche esitazione iniziale, ma era dovuta alla velocità con cui sono usciti. E comunque una menzione speciale ad Antonio. Sì, certo, ragazzi, insomma, dopo la caduta di domenica fare una pariglia del genere vuol dire che c'è coraggio. C'è grande coraggio, grande cuore. Era un po' indolenzito stamattina. Direi, però. È passato da me, mi ha detto ma non so, vediamo, adesso forse sì, ma sì, dai. Quindi... Grande cuore, grande coraggio, bravo Antonio e bravo i suoi compagni di pariglia. Veramente, mentre ho visto Andrea che aveva un bel si può dire trinco proprio vicino all'occhio per via della stella e ha preso un colpo di stella proprio all'altezza del sopracciglio e insomma sembra cosa gli hanno messo un punto, no? 28, 29, 30, Rodolfo Manni, Artemio Murroni e Paolo Soddu. Una pariglia dal sapore antico, quelle che si facevano un tempo, quelle dei laterali. I laterali. Sì, esatto, con il centrale che fungeva da punteggio, cioè teneva tutti e 3 i cavalli, non è questo il caso, però diciamo che non è andata male, meglio così, va benissimo. Ora i cavalieri 31, 32 e 33, Gianluca Fais, Davide Fiori e Fabio Fiori. Domenica questa pariglia ha fatto un 3 su 3, vediamo che cosa propongono oggi. Eccoci qua, un'altra.
Ecco i cavalieri col costume di Foggia Spagnola, i numeri 31, 32 e 33. Partiti un po' lenti loro da Subroci, vero? Sì, non sono usciti a tappo. No. Infatti, Però adesso un centrale girato. Centrale girato con sella in mano. Con la sella in mano, esatto. Il numero che hanno fatto anche domenica. Sì. Ecco, se c'è da fare un piccolo appunto non sono velocissimi i cavalli. Però comunque il numero è venuto bene e non è facile. Cavalieri con i numeri 34, 35 e 36, Giancarlo Melis, Marco Pau e Roberto Volturo con i costumi di Desulo. (34, 35 e 36). Eccoli in partenza, usciti. Costumi di Desulo con la variante del pantalone e con le bandierine, due laterali girati e il centrale che tiene tutti e tre i cavalli. Perfetto, benissimo. Bel numero. Anche le rosette sono abbinate ai colori del costume, una scelta molto bella, coreografica, sì, però poi alla fine se andiamo a guardare ci sono tanti costumi che hanno gli stessi colori delle rosette, e viceversa, oramai è quello il trend. 37, 38 e 39, Antonella Rosa, Furio Tocco e Alberto Vacca. Pariglia che abbiamo detto aver subito una sostituzione, inizialmente doveva correre Andrea Pirodi che poi è stato sostituito da Antonella Rosa, già da domenica hanno fatto un 3-3, oggi invece non riescono a trovare l'assetto giusto. Hanno avuto problemi col cavallo di fuori, vedi che stava galoppando molto meno e in più e si è scrossato, si è allargato di posteriore. Pariglia con i numeri 40, 41 e 42, Bernardino Ecca, Alessio Falchi e Salvatore Montigi. Hanno fatto un bellissimo ponte domenica, vediamo che evoluzione ci propongono oggi. In Piazza Leonora tutto tace, non si sentono gli applausi. Niente vernaccia per loro. Ecco qua, la Pariglia sta uscendo. Bella. Costume rosso di Oristano. Questa mi sa di verticale, o ponte verticale? Ponte. Oia. Abbiamo lasciato una terra, niente di male, Subito è in rialzato piedi, prontamente. tutto bene. Torre Montigi, sì. Molto bravi anche i suoi compagni che riescono a tenere anche il cavallo e a frenare. E si riprende il grande Tore. Bravo Tore. Bravo. Un po' di sabbia. Sì, vabbè. Va via la sabbia, non ti preoccupare. Meno male che è sabbia, c'era un mio amico che aveva montato a cavallo e era caduto in mezzo alle fichidine, e quando è uscito ha detto no, ma spia voto, no, c'aveva un foglio in testa. quindi è andata benissimo. Meglio la sabbia. Sì, meglio la sabbia. 43, 44 e 45, Federico Fenu, Sergio Ledda e Matteo Liccheri. Ecco un altro pezzo delle Iene che prima c'aveva Motore Montigi. Loro domenica hanno fatto un bellissimo 3-3, vediamo che cosa propongono oggi.
Non si perde tempo tra una pariglia e l'altra, vero Luigi? Una dietro l'altra proprio. Vedi, ha ceduto proprio. Ha ceduto all'indietro perché è stato sbilanciato con la... Perché ha fatto uno scatto per salire. E lo ha sbilanciato perciò dietro. Eccoci qua. Partiti, belli, veloci. costume di Irgoli. Centrale girato. Centrale girato. Bello. Bellissimi questi cavalli. Bellissimi, larghi. Guarda il galoppo che hanno. Proprio belli veloci tra l'altro. Sì, molto ma veloci. devono andare così. Molto senz'altro. veloci. Devono andare così perché poi quello è anche determina comunque il numero che loro faranno. Qualche problema per rientrare in sella, ho visto che hanno avuto un attimo di... però molto bello. Sì. Cavalieri con il numero 46, 47 e 48, Mugheddu Giampaolo, Mugheddu Gianluca, Piras, Alessio. Che sono, il centrale era girato davvero, i piedi girati. Anche se potrebbe essere che questa pariglia non esce, vediamo subito se sono col costume di Samugheo oppure se escono direttamente la pariglia successiva. Perché? Hanno avuto qualche problema. Ho sentito che lo speaker annunciava in pista il 49, 50 e 51, ce ne accorgiamo subito dai costumi che sono indossati dai cavalieri. 1, 2, 3. E invece no, sono costumi di Samugheo e quindi sono i Mugheddu. Giampaolo, Gianluca Mugheddu e Alessio Piras. Anche loro un 3 centrale su 3, girato. centrale girato. Notate gli agganci, cioè uno ce l'ha tenuto davanti e l'altro di fianco e lui tiene tutti e due con le mani. E fino a quando non si siede il centrale non gli tolgono la mano dalla schiena. Certo che questo martedì i giurati avranno un bel da fare nel tirare l'elenco, sì, la gradatoria. Veramente pariglie guarda il simili cavallo di mezzo che sforzo sta facendo per spuntare dagli altri due. Molto generoso. È il cavallo che è stato prestato a Corradino. Esatto. Perché poi sai, si adattano tutte e tre alla stessa velocità, poi magari cambiando pariglia così all'ultimo momento certo. si trova in difficoltà, però ha superato brillantemente possiamo dire, prestito. Assolutamente sì. 49, 50 e 51, Luigi Iriu, Daniele Mattu e Cristian Sarais. Partiti. Con i costumi sardi di Sarule. Sempre centrale girato e gamba anche sollevata. Bravo Cristian. È più difficile un centrale girato o i laterali girati? I laterali. Secondo me i laterali poi, sai. Perché poi il centrale deve tenere... La difficoltà è che più guardi davanti, cioè più gente guarda davanti meglio è. Quindi con uno soltanto che ha la responsabilità di tutta la pariglia, pariglia, deve tenere anche tutti e tre i cavalli. È chiaro che è diverso, insomma, è più difficile. Io ricordo che i primi centrali, cioè i primi 3 su 3 li facevano, insomma li hanno inaugurati Palmas con Misura, Contini eccetera, Vincenzo Contini tra le altre cose, che salutiamo. Antonello Mele, Luca Murtas e Giuseppe Sedda e Pepe Sedda. Sì, partiti male. Mi sembra C'è la cavalla centrale laterale destra che sta galoppando per conto suo, c'ha il collo di traverso, sta tirando abbondantemente, però nulla di fatto. Sì, è proprio, guarda, no, quando fa così non la tiene. Buttato giù la testa e non c'è verso che tenga. In gergo si chiama telegramma. Sì. È vero. Perché va un po' più avanti. Va un po' più avanti degli altri, fa un telegramma e poi lo devi fermare. 55, 56 e 57, Marco Arca, Enrico Fiori e Alessandro Orru. All'inizio che incominciavo a montare ogni tanto... Enrichetto, il decano della Sartiglia. Sì. No, ma dicevo, all'inizio che incominciavo a montare tantissimi anni fa, ogni tanto, perché mi insegnava Mario Barbaccini, tenente di cavalleria, e ogni tanto il cavallo mi faceva un telegramma
e io dovevo subire le sue urla. Eccoci qua, 3 su 3, ce la facciamo, senz'altro. Eccolo qua su, via. Credo che Enrichetto Fiori si trovi sia l'ultima sua Sartiglia? Possibile per gli anni? Per gli anni penso di sì, c'ha 60 anni. Nonostante tutti lo chiamiamo Enrichetto, però il tempo passa. È suo il record di componitori più giovane, se non ricordo male, giusto? No, di Roberto Palmieri. Roberto Palmieri. Nel 1970 aveva 14 anni. E ora la pariglia con i numeri 58, 59 e 60. Allora era solo Paffuttello. Chi? Roberto. Adesso è Grassottello. Che cattivi. Io ho detto la mia. Allora io ho visto delle foto, i filmati, era Paffuttello. Peppe Frau, dottore. Roberto Pau e Peppino Pinna. Il dottore che esagera sempre, è inutile. Sì, è vero. Metro tutto. 3 su 3. Bella. Insomma, sì. I 3 su 3 abbondano oggi. Sì, ma questo è un bel 3 su 3. Sì. Pulito, bello, proprio bello. Siamo esattamente a metà. Allora, state usando io chiedo semplicemente di un fallo, a questo punto chiedo a... Quindi i prossimi cavalieri a uscire saranno i numeri 61, 62 e 63. Muramarco, Uzzeri Giovanni e Andrea Zucca indossano il costume de sus giocadores di Mamoiada. Che il Gornellino gli ha procurato un po' di guai. Sì, speriamo che abbiano oggi pensato a quello, o quantomeno Lo scialle. Sì, lo scialle, sì. Vediamo se l'hanno eliminato. No, ce l'hanno. Insistono. Vediamo un po'. Subito in piedi. Sì, eccoli qua. 3 su 3. Vabbè. Una volta solo li puoi fregare. Mi sa di sì, Andrea e Marco con Giovanni. Però stato non è andata benissimo la partita. Il cavallo di destra sta un po'... Sì, il cavallo di mano di fuori ha rallentato molto. E ora i cavalieri 64, 65 e 66, Francesco Castagna, Federico Fadda e Mauro Secci. Dopo 2 anni di digiuno sono tornati a correre. Sono passati 2 anni o un anno? No, 2 anni. 2 anni. E vabbè, ogni tanto bisogna anche staccare. Ah, eccolo in fondo Roberto, guarda, è lì. Ecco, sta facendo giurato. Facendo il giurato. Bellissimi veramente. Anzi, c'era Partiti. C'era un periodo che era più largo che alto, ma adesso è dimagrito. Eccoli, bello, 3 su 3. Con cavalli inediti per loro, che normalmente eravamo abituati ai cavalli grigi. Vabbè, inedito come colore, poi sì, come colore, Però li hanno scelti proprio uguali, Sì. Come si chiama il Sauro? Il colore che hanno? Sauro. Il fatto che hanno nel muso il bianco. Listato bianco. Stella prolungata in fronte si chiama. Lista. E berrente in bianco. Lista. Coprente narice, non narice. Ne può chiamare, guarda, in 25 modi. Poi sono le balzana 1. E in dialetto si dice in qualche modo? Sì, generalmente c'è questa murtina candellata con la candela. No, è vero. Bellissimo. È vero. Sì. Dottore, conferma? Certo. Perfetto, hai visto. Carboni Francesco, Daniele Ferrari e Davide Figus. Perché il dottore è più anziano di me, capito? Giusto. Ne sa di più. Sì. Più grande si dice. Vabbè, più anziano, non è la stessa cosa. Più maturo. Più maturo. No, ma anziano stessi due. Più esperto. Va bene. No, esperto, diciamo più grande. Mi va bene così. Anche oggi questa pariglia non è stata molto fortunata, purtroppo. No, questo è Ferrari, giusto? Sì. Dai costumi da sposo di Oliena. Sì. Vedi, ha fatto un po' di fatica a tirare fuori il piede, poi Prossima pariglia 70, 71 e 72, Antonio Chester, Andrea Concas e Federico Misura. Partiti.
Partiti. Domenica hanno fatto un 3-3. E lo rifaranno anche oggi. Bravi. Costume nero di Oristano, costume da contadino. De Messaio. Massaio. Belli veloci, bravo Andrea, bravi tutti, bravi. Bella. Sarà contento il papà di Andrea, Sergio, che saluto, un grosso fan. Pariglia con i numeri 73, 74 e 75, Andrea Arbau, Alessio Garau e Pietro Puzzulu. Domenica non hanno fatto una bella evoluzione, vediamo anche Pietro se oggi saranno più fortunati. Dovrebbe essere, sì. 60 anni anche lui. Sì. Magari ce lo ritroviamo qua l'anno prossimo, la nostra, quella fine che facciamo dopo. Non è una brutta fine. No, dai. Vedi, hanno già strappato tutte le rosette. Guarda la martingala, guarda. Sì, non c'è più. Già regalate. No, già regalate tutte. Già spinniao si dice in gergo. Prossima a Pariglia 76, 77 e 78, Renzo Mura, Alessio Ricci e Francesco Sali. Partiti Renzo Mura, Alessio Ligi e Francesco Salis. Sembra che stiano tentando un 3-3, ma non riuscito. Prossimo a Pariglia 79, 80 e 81. Roberto Corona, Carmen Murru e Paolo Pipia. Luigi, senti le trombe, no? Sembra che dicono a retiradiga contro il ben squadro su... più o meno qualcosa del genere. Di Giacchitto era. Una volta avevano preso un signore che di soprannome si chiamava Giacchitto. A retiradiga di Giacchitto, all'Acata Pettiga il quadro. Centrale subito in piedi. Non velocissimi, però beccano un po', però bravi. Come dicono a Sant'Ursurgiu, cavalli disuniti? Riuniti, disuniti. No, partiti, uniti, disuniti. È tutta una... Riuniti e poi gallina per terra. Attenzione, fermi tutti, gallina per terra. Sai cosa saluta? Pariglia con i numeri 82, 83, 84. Nel periodo di carnevale, già appena aspettando di spunde, te le immagini? Cioè, un tempo le appendevano veramente, oggi sono oggi sono di plastica. No, sono li hanno fatte come un pallone da calcio, di cuoio. Sì, anche con le penne. Andrea Cinus. Disegnate. Andrea Cinus, Cristian Mazzuzzi e Graziano Pala. 82, 83, 84. Però non sarebbe male con le penne, cosa ne dici? Con le penne bic. Aia, uscita troppo veloce. È stato un gol muro. La Pariglia non è riuscita a uscire unita dal portico e quindi da Subroce, quindi la Pariglia purtroppo non è riuscita a
andare a buon fine. Adesso sarà la volta dei numeri 85, 86, 87, Giuseppe Garau, Stefano Garau e Stefano Spiga. Sì, padre e figlio, è un loro amico, un loro parigliante. Anche Giuseppe fa ostacoli, insomma, monta a cavallo già da un bel po'. Padre da tantissimo tempo fa la Sartiglia. Stefano forse fece la prima pariglia che fece, la fece a Santa Giusta con me. Era ragazzino e in occasione della festa c'erano le pariglie e facevamo una pariglia assieme. Stefano? Sì, Stefano. Ha esordito nel 1983 in Sardegna. Sì, però 2 anni prima facevamo le pariglie nei paesi. Sì. C'è stato un attimo, hanno preso un po' l'equilibrio, però si sono ripresi bene. No, si sono ripresi bene, è andata benissimo, sta andando benissimo. Sì, molto bene. Molto bene i cavalli. Ma sai, hanno un attimino anche i cavalli una volta, fino a quando non si mettono a posto, anche perché uscendo dal portico l'istinto del cavaliere è quello di alzarsi subito e quindi alzandosi, vedi, vengono sbilanciati sia da una parte che dall'altra e poi a loro volta vedi che il cavallo grigio si butta prima sulla destra, l'altro cerca di affiancarsi e poi si stendono, vedi? Saltano da una parte all'altra, però sì, anche perché... eccoli qua, vedi, adesso non si muovono più. Sì, una volta che hanno trovato l'assetto. Una volta che hanno trovato l'assetto, ma è normale perché poi Sonia Cadedu, Alessandro Manca e Ilaria Rosa. 88, 89, 90. Velocissimi proprio, bravo. Velocissimi. Nonostante qualche difficoltà, qualche beccata, però hanno fatto una bellissima pariglia. E anche per loro finisce qui la Sartiglia 2019, perfetto, benissimo. Rosa è la prima che si alza, poi sì. Sonia e poi Alessandro. Nei laterali come bene che si alzino i cavalieri? Dipende dai cavalli, dipende anche da come... Non c'è una regola, insomma. No. Solo i laterali si possono anche alzare insieme. Generalmente quello che si deve alzare per ultimo è il centrale. Certo. Però generalmente si alza non è detto, piede in staffa. Sì, dipende da come, se c'hai il cavallo in mano oppure. Ecco, questa pariglia è una pariglia 91, 92, 93 che escono solamente in 2. E faranno un 2 su 2. 2 su 2, mi sembra che non pariglia. Esce Andrea Brai. È una pariglia che si faceva un tempo. Quindi dovrebbero essere Manca Stefano e Secchi Filippo. Tante... Era anche premiata una. Sì, assolutamente sì. Erano, ma difatti, poi tutti possono vedere, perché nel nostro nuovo centro di documentazione ci sono dei filmati degli anni 60 e quindi possono andare lì, pigiare un bottone e vedere le pariglie degli anni 60. Oltre all'Alca di Signo, oltre alla corsa di Minorca, alla corsa di San Juan e tante altre cose. Quindi suggerisco di visitarlo almeno una volta per vedere la bellezza. 94, 95, 96 Luca Amadi, Francesco Armas e Antonio Cusco. Stanno andando. Prossima pariglia 97, 98 e 99 Alessio Ligi, Matteo Pinna e Fabrizio Sannia. Adesso mi impressiona un po' sentire cognomi. In che senso? Luca Amado. Perché abbiamo fatto Sartiglia con l'altra generazione. Col papà. E te l'ho detto che sei anziano, cioè è inutile tu. E quindi niente, un saluto a Mariano comunque, certo, che tanto ci starà guardando, sarà in pista da qualche parte. Un abbraccio a Mariano. Bellissimo, bella. 3 su 3. 3 su 3 cavalli eccezionali. Cavalli che vanno per conto loro belli proprio, con anche una bella azione.
Adesso sarà invece la pariglia con i numeri 100, 101 e 102, Alessio Cucu, Marco Mura e Andrea Sanna. Con i costumi di Chiesi, vero? No. No. Di Telti, non di Chiesi, di Telti. Eccoli. Caratteristico il cappellino. Ma non hanno, ecco, i laterali alzati. Costume di Telti per la prima volta in Sardegna. Però non riesce, pariglia non riuscita. Hanno fatto due laterali, ma insomma il terzo non è riuscito ad alzarsi. Pariglia con i numeri 103, 104 e 105, Stefano Concu, Nicola Figus e Antonio Maldotti. Addirittura al centrale gli è volata la maschera. No, niente, un 2 su 2. Questi erano Stefano Concu, Nicola Figus e Antonio Maldotti. Anche loro avevano cavalli e rosette abbinati, bellissimo colore, un blu elettrico. Ora i cavalieri 106, 107 e 108, Mommo Carta, Paolo Faeda e Serra Pietro Noto Cicetto. Sia Mommo che Cicetto hanno fatto su un po' i doli, tutti e due. Anche un'altra pariglia da 2. Mi sembra che non sia Cicetto. uscito Cicetto. No, non è Mommo questo. Non sono loro? No, non sono loro. No, perché non è il costume. Questo potrebbe essere 109, 110, 111, costume di Quartuccio. Non sono sicuramente non sono Mommo loro, e Cicetto. No. Sullo sfondo vediamo Pinuccetto Cavizza, Gianni Casu. Hanno partecipato tantissime volte alla Sardegna negli anni passati. Una volta di? Adesso vediamo se c'è stata un'inversione di pariglia. Appena escono i cavalieri cerchiamo di capire in base ai costumi che indossano di che pariglia si tratta. Sono le ultime 3 pariglie. Sì. Un'altra pariglia. Un'altra pariglia da 2. Questo mi sembra Mommo, No. È Aldo Dolens. Aldo Dolens, quindi la 112, 113, 114. Mi sembrano loro. La prossima costume di Talana. Vediamo se Montini Alessandro, Falchi Paolo e Maldotti Pierpaolo. no, forse probabilmente erano Marco Cocco e Alessandro Pino. Queste ultime pariglie sono uscite con 2 soli cavalieri, quindi fuori concorso, sì, diciamo certo. così. Vediamo adesso invece chi sarà ad uscire dal portico, da Subrocio. Siamo nelle fasi proprio conclusive di questa pariglia, di questa Sardegna 2019. Sì, questa è l'ultima pariglia, sì.
Contini, Paolo Falchi e Pierpaolo Malducci. Questi costumi li portò negli anni 60 il padre di Paolo Falchi per la prima volta e lui naturalmente li ha voluti rindossare anche negli anni scorsi, ma comunque gli piace sempre portare i costumi che portava il padre una volta. Non si chiama Pierpaolo? Non si chiama Pierpaolo? Chi? Falchi. Sì. Non era Pierpaolo Falchi, era Paolo Falchi. Paolo Falchi. Sì. Allora, questa era Sono cugini. L'ultima pariglia, ne approfitto velocissimamente prima che arrivi poi su Componidori per l'ultimo saluto, per ringraziare intanto voi qui, tutte le postazioni commento in tutte le lingue che hanno partecipato a questa Sartiglia 2019. Ringrazio tutta la squadra tecnica che ha lavorato dietro le quinte, la squadra di Oxide, tutti i colleghi di Videoboom, tutta IA TV, tutta Ari Online, le TV collegate. Ecco, è uscito nel frattempo su Componidori. Velocissimo, l'ultima corsa del 2019. Ecco, si sta... 2019 che si conclude con questa benedizione del suo Componidori in via Mazzini. Bella. Nonostante il cambio di cavallo, nonostante le seccature che può aver avuto da queste è bravo Davide, è bravo Davide. E sono bravi anche i suoi due. Sì, no, bravo Davide nel senso poi Anthony e aiutami, l'altro come si chiama? C'ho un lapis. Giorgio Sanna. Quindi insomma hanno fatto un ottimo lavoro. Sì, veramente bravi. Quindi grazie ancora a tutti, sì, è stata una bellissima Sartiglia, un grandissimo Componidori, tutte e due le giornate sono andate molto bene, nessun incidente, questa è una cosa molto importante. Assolutamente bellissimo. Niente, ringraziamo innanzitutto la Fondazione Sartiglia Onlus per il lavoro fatto e quindi che dire? Tore, che cosa possiamo dire? Possiamo dire grazie a te, il regista è venuto qua, quindi ha lasciato un attimo le redini. Abbiamo bevuto. Ci siamo divertiti. Veramente io non ho bevuto. No. Lo diciamo. Io non ho bevuto. Vi siete bevuti tutti prima che arrivassi io. Sì. Non fa così, Prossimo anno. Però scusa se c'è uno che ha il bar e è venuto a mani vuote. Punito. Ecco, vedi? Questo, siccome poi finiamo così, adesso vi faccio vedere gli highlights delle 25 stelle prese e poi Narauso a Tirosanno Mezzus. Certo, saluto tutti quelli che sono fuori dalla Sardegna, che ci hanno sempre seguito, che ci seguono sempre, sono innumerevoli, quindi non mi ricordo chi sono, però li abbracciamo tutti quanti. A Trosanno Mellus con saluti. Un bacio a tutti, lasciamo gli highlights. Grazie di tutto e scusate. Il prossimo anno, ricordate, sarà peggio. Esatto. Ecco, io chiedo scusa, però la prossima volta è peggio. Grazie di tutto. Ciao grazie a tutti ciao. Quanti, grazie. The Endless Challenge. 2 hearts, 2 souls, 2 minds. The elegance of a dance, the power of a jump. The magic of equestrian sports, lifestyle and events 24/7. Horse TV. Capture every moment of all the equestrian sports.
built to connect all the horse people around the world. Ride your passion everywhere with Horse TV. C'era una volta a Empoli un uomo di nome Romeo che aveva 6 figli e un sogno. Aprì così una latteria che chiamò San Montana, come la fattoria da dove prendeva il latte. Venne poi Renzo, il più grande dei figli, che la trasformò prima in piccola gelateria e poi, con l'aiuto dei fratelli Sergio e Loriano, in fabbrica del gelato. Oggi, dopo 70 stagioni, la storia dei gelati all'italiana continua a brillare, disegnando ogni volta un sorriso sul volto di chi li mangia. A new era is ahead. Horse TV, 360 degrees of horse sports. A big revolution for equestrian media. The only equestrian TV channel available all around the world. Horse TV will share the latest updates, the hottest news, the most exclusive interviews, and the biggest events. Built to connect horse lovers the world over. Capture every moment of all the equestrian sports, 360 degrees and 24/7. Ride your passion everywhere with Horse TV. Centro commerciale Porta Nuova. La forza della tradizione. Il centro commerciale Porta Nuova vi augura buona Sartiglia. Il filo che ci unisce è la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Sotto una buona stella, bevi Remada. Cooperativa Sacro Cuore. Dal 1979, leader nel settore della movimentazione e trasporto merci. Un servizio affidabile e su misura, grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi.
Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore. Trasporti e servizi con autogru dal 1979. Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni. Per la vostra sicurezza antincendio, scegli il meglio. Gruppo Servizi Associati SPA è leader nazionale nei servizi di vigilanza antincendio. In Sardegna sono molti quelli che già si affidano a noi. Anche il Cagliari Calcio ha scelto GSA. GSA, sicurezza, competenza e qualità. Con Sardex Visu, ogni volta che fai shopping, guadagni una ricarica in Sardex da spendere in nuovi acquisti. Ci guadagni tu, ci guadagna la tua comunità. Sardex Visu. Richiedila nelle attività aderenti a Sardex Visu.
La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo-sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano. www.coopterm.it. Le migliori specialità di mare nel cuore della città. A Eden, a Oristano, in piazza Roma. Ma tu lo sapevi che in caso di sinistro stradale sei libero di scegliere dove riparare la tua auto? Davvero? Ma la mia assicurazione... Sì, certo. Ti ha consigliato il centro convenzionato facendoti credere che altrimenti potresti incorrere in problemi. Ma non è così. Affidati all'autocarrozzeria dei fratelli Contu. Auto sostitutiva, nessun anticipo e nessun pensiero. Autocarrozzeria dei fratelli Contu, via Bruxelles Oristano. Mani esperte per la tua auto. A volte la vita ti mette davanti le difficoltà e devi fare per forza una scelta. Puoi lasciare perdere e arrenderti, oppure stringere i denti e impegnarti per raggiungere il risultato. Io mi sento sardo perché sono tenace, come chi in Sardegna lavora la terra ogni giorno per offrire i prodotti. Io sono sardo. E quando li assaggi scopri che l'obiettivo è pienamente raggiunto. Io sono sardo. Dal 1976 i migliori produttori ortofrutticoli per il Made in Sardegna. The Endless Challenge. 2 hearts, 2 souls, 2 minds. The elegance of a dance, the power of a jump. The magic of equestrian sports, lifestyle and events 24/7. Horse TV. Capture every moment of all the equestrian sports. Built to connect all the horse people around the world. Ride your passion everywhere with Horse TV. C'era una volta a Empoli un uomo di nome Romeo che aveva 6 figli e un sogno. Aprì così una latteria che chiamò San Montana, come la fattoria da dove prendeva il latte. Venne poi Renzo, il più grande dei figli, che la trasformò prima in piccola gelateria e poi, con l'aiuto dei fratelli Sergio e Loriano, in fabbrica del gelato. Oggi, dopo 70 stagioni, la storia dei gelati all'italiana continua a brillare, disegnando ogni volta un sorriso sul volto di chi li mangia. A new era is ahead. Horse TV, 360 degrees of horse sports. A big revolution for equestrian media. The only equestrian TV channel available all around the world. Horse TV will share the latest updates, the hottest news, the most exclusive interviews, and the biggest events. Built to connect horse lovers the world over. Capture every moment of all the equestrian sports, 360 degrees and 24/7. Ride your passion everywhere with Horse TV.
you.